Allora, volevo semplicemente, intanto continuiamo i nostri lavori, appunto questa giornata che è altrettanto piena. Ecco, a dirigere la sessione della mattina, a fare da discussant, c'è qui Marina Gazzini. Marina Gazzini, la conoscete tutti, è dell'Università Statale di Milano, si occupa del Ducato di Milano e si occupa di come dire, a 360 gradi della realtà milanese sotto tanti punti di vista e come dire, l'interesse e il motivo per cui io ho cortesemente chiesto a Marina Gazzini di essere qui in questa mattinata è perché mi faceva piacere anche introdurre degli elementi di comparazione, cioè stiamo ragionando sul Commonwealth e soprattutto l'area marittima, però non è male avere degli elementi appunto di comparazione con quanto anche succede nella terraferma e non solo nella terraferma veneta. E mi sembrava che da questo punto di vista Milano, il Ducato di Milano, fosse un ottimo come dire, elemento di paragone. E quindi non so se vuoi dire due parole. Sì, come si accende? Ah no, sono accesi. Sì, anzitutto buongiorno a tutti, grazie appunto a Ermanno Orlando per avermi invitata. Tra l'altro Ermanno è una persona uno studioso che io stimo moltissimo perché naturalmente studi su Venezia non si contano, però i suoi lavori a me hanno sempre ispirato moltissimo anche per alcune problematiche fra le tante di cui mi occupo, quindi lo studio dei rapporti sociali tramite ad esempio l'associazionismo e quindi i suoi lavori sui matrimoni sono stati per me molto utili. E quindi a questo punto io darei la parola direttamente a Ermanno Orlando. Vabbè, lo conoscete appunto tutti, comunque anche di lui preciso che adesso è in forze presso l'Università per Stranieri di Siena e ci farà una relazione introduttiva sul tema di questa sessione, che è appunto la giustizia. Prego. Grazie. Allora, cominciamo. Ecco, da tempo la storiografia si misura con questo concetto elusivo e sfuggente che è quello della statualità veneziana, di fronte ad una realtà composita, multiforme, quale di fatto fu il Commonwealth veneziano, si fa fatica a definire la natura e i caratteri dello Stato lagunare e a dare forma e struttura ad uno spazio che in qualche modo nemmeno la politica o la geografia riuscivano veramente a circoscrivere e a tenere del tutto assieme. Qui vedete appunto, questa è una mappa del Commonwealth, in verde e in giallo, in verde chiaro appunto è il Commonwealth nel XV secolo. Vedete bene che si tratta di una realtà molto frammentata, molto disomogenea, che parte da Venezia, si inoltra sulle coste balcaniche e poi arriva in pieno Mediterraneo orientale. Ecco, la preferenza quindi è per una concezione neutra, riduttiva e sempre molto prudente di Stato, che tenga conto della sua strutturale complessità, ma anche delle sue inevitabili disfunzioni, approssimazioni, anomalie. Non a caso, l'abbiamo sentito nella relazione introduttiva, si è fatto ricorso ultimamente a nozioni sempre più elastiche e fluide per indicare l'universo politico veneziano e la peculiarità delle sue pratiche discorsive, comunicative e di potere. Da ultimo appunto quella di Commonwealth, inteso come realtà contrattuale, partecipata, reticolare, anche se sempre pensata in maniera unitaria e centralizzata. In qualche modo l'elemento di coordinazione era ovviamente Venezia. Ecco, però trattandosi di Venezia, direi che anche la definizione più accorta sembra non rendere mai abbastanza la realtà di uno Stato che, appunto per quanto imperfetto, debole o leggero, risultava comunque funzionante e funzionale e che, pur con tutte appunto le sue incoerenze e anomalie e aritmie, seppe durare a lungo, risultando quindi refrattario a categorizzazioni troppo rigidi o eccessivamente concettuali. Cioè noi stiamo proponendo da tempo come istituto questo concetto di Commonwealth, ma non da tutti è condiviso, anzi ci sono delle resistenze anche forti, credo anche tra i relatori che oggi prenderanno la parola, quindi
mi fa piacere anche sentire questi punti di vista. Ecco, quindi come sempre, piuttosto che cercare di definirlo, sembra più opportuno vedere come questo Stato funzionava e quindi coglierlo nella sua dimensione più prosaica e operativa. Solo così si possono evitare i rischi congeniti a letture troppo raffinate, astratte o anacronistiche, o peggio ancora di scivolare nei pantani, con Venezia mai del tutto scongiurabili, del mito e della narrazione ideologica che sono appunto così cari all'ambiente lagunare. Scusate, no. Così. Ecco, visto dal di dentro, però, appare quello che voglio fare, appunto, quindi vedere dal di dentro un po' come funziona in questa introduzione, ovviamente molto veloce, molto sintetica e che tiene soprattutto conto della fase formativa dello Stato. Quindi io sono un medievista, mi occupo soprattutto di basso medioevo, prima età moderna. Ecco, visto dal di dentro appare indubitabile la centralità assunta dalla giustizia nel dare forme e strutture allo spazio politico veneziano in un contesto spesso molto frammentato e disomogeneo, in cui proprio l'atto del giudicare rimaneva, quindi esercitare la giustizia, rimaneva la manifestazione più compiuta e palese del potere pubblico e dove l'esercizio della giurisdizio era un canale, forse il più immediato, per consolidare i legami con le città soggette, legittimare i rapporti di dominio e veicolare una diversa ideologia del consenso e dell'appartenenza. Era di fatto quindi attraverso la giurisdizio e l'amministrazione della giustizia che la dominante riusciva a governare una realtà così complessa e disarticolata come il Commonwealth e a mantenere in equilibrio le membra disiecta, cioè questa realtà frammentata, dei suoi domini, ciascuno contrassegnato da proprie tradizioni giuridiche e amministrative e da ampi margini di autogoverno. Ne abbiamo avuto esempi ieri e l'altro ieri, parlando per esempio di Creta, ma anche di altre realtà. Ecco, in questo ambito pronunciare la giustizia, qui vi ho messo alcune immagini evocative un po' della giustizia, della rappresentazione della giustizia a Venezia. Questa è la giustizia che si trova a Palazzo Ducale, sulla facciata. Ecco, pronunciare la giustizia acquisiva la valenza di una ragione superiore, che pur in stretta dialettica con le tradizioni di governo locale e i diritti particolari, aveva la forza di coordinare e armonizzare un sistema di poteri appunto complesso, disorganico, poco coerente, ma, come dicevo, efficiente in fin dei conti e per molti versi razionale. Quanto ci si propone di fare sarà quindi delineare, dicevo ovviamente molto brevemente, delineare le funzioni della giustizia e la sua attitudine a creare consenso, legittimazione e condivisione, rappresentando di fatto un elemento cardine della sovranità politica e forse il collante primario del variegato universo statuale veneziano. Ecco, lo farò ragionando velocemente su alcuni concetti che più di altri mi sembrano riassumere la natura e i caratteri del sistema giudiziario lagunare, cioè la giustizia come strumento di dialogo e contrattazione, l'indole pragmatica dell'intera struttura e l'ampio ricorso all'eccezione, gli ampi margini lasciati dalla dominante alla giustizia comunitaria, infine gli appelli, gli spazi dialogici degli appelli e dei sindacati. Ecco, la definizione quindi di Commonwealth, adottata recentemente per designare questa variegata galassia di possedimenti marittimi di Venezia e la sua natura polimorfa, come dicevo, sembra comunque cogliere bene, non tutti dicevo sono d'accordo, però a me sembra che colga bene, l'ordinamento di fondo dello Stato lagunare, basato sulla negoziazione e su caratteri necessariamente, direi, federativi e solidaristici. In questo contesto la dominante aveva sviluppato per tempo una cultura politica di tipo dialogico e negoziale, del tutto funzionale all'esercizio di una sovranità gioco-forza, appunto dicevo, contrattuale e a politiche di governo flessibili e partecipate. Attraverso un uso consapevole della giurisdizione, Venezia aveva ottenuto di disciplinare al meglio i processi di soggezione e integrazione dei territori soggetti, credo di aver mangiato.
Scusate. Sì, dicevo, quindi attraverso la giurisdizione otteneva di disciplinare i rapporti con i territori soggetti. Sulla base del diritto, Venezia quindi aveva regolato e normalizzato i rapporti con i sudditi. Questi a loro volta avevano trovato nell'ordinamento giuridico le necessarie tutele al mantenimento delle proprie strutture legali, sociali e istituzionali originarie. Mi scuso, ma ho mangiato un moscerino o qualcosa di questo tipo. Scusate. Prova, vediamo. Ecco, in maniera molto pragmatica, quindi Venezia si era sempre preoccupata di esercitare la sovranità nel riconoscimento pieno e nel rispetto della pluralità di poteri assisi sul territorio. L'obiettivo era stato, con prudenza, con sano pragmatismo, quello di coniugare le logiche di egemonia della capitale. Grazie. Con la domanda di partecipazione di domini dipendenti. Ecco, a questo fine la dominante aveva ovunque permesso il mantenimento delle strutture sociali e legislative esistenti, almeno laddove queste non contrastavano con i propri interessi e con l'esercizio delle proprie funzioni di imperium. Questa base costituzionale aveva rappresentato un imprescindibile strumento di autotutela per i territori soggetti sul riconoscimento di questa identità giuridica. Essi infatti avevano imbastito le proprie politiche di partecipazione, ritagliato i propri spazi di autogoverno e conservato quote spesso significative di autonomia. Ecco, a partire in particolare, poi dico adesso cose abbastanza note, in particolare dalla prima età moderna, Venezia aveva vincolato la sua supremazia alla redazione di patti o capitoli fondamentali nel regolamentare i processi di subordinazione e integrazione nel Commonwealth lagunare. La nota fondamentale di ogni documento pattizio era, sappiamo, la richiesta di mantenimento del diritto proprio, sia scritto che consuetudinario, cioè quell'universo giuridico esclusivo che connotava, direi non soltanto sul piano normativo, ma proprio anche sul piano simbolico della rappresentazione, delle appartenenze, connotava l'identità politica e sociale di una comunità, distinguendola dalle altre. Oltre alla conservazione del sistema normativo vigente, ai sudditi premeva ritagliarsi, ed è quello che a me interessa, margini di partecipazione nell'esercizio della giustizia, contrattando con la capitale gli ambiti di competenza assegnati al rettore veneziano, inviato dalla dominante a reggere il dominio, e quelli invece appunto gestiti collegialmente o in autonomia. Era prassi consolidata che Venezia riservasse a sé l'amministrazione del penale, è già venuto fuori, lasciando invece nel civile ampi spazi di condivisione e compartecipazione. Ovviamente con eccezioni, sappiamo, qui c'è Fabian e c'è Kummeler e c'è Oliver Smith, hanno studiato Curzola, mi pare che a Curzola anche il penale fosse in qualche modo gestito dalla comunità. Di norma, infatti, la giurisdizione nel penale era di pieno ed esclusiva competenza del rettore veneziano, mentre nel civile era assistito da curie locali, presiedute da giudici nominati direttamente dalle comunità soggette. Ecco, la riflessione che mi viene da fare è questa, cioè visti comunque i limitati, cioè gli spazi, i margini limitati di sovranità giudiziaria lasciati all'età del dominio, potrebbe sembrare che in questo ambito l'autonomia a cui ho fatto riferimento fosse più la proiezione ideale, ma di una realtà che invece era ben diversa, cioè una sorta di riflesso emozionale legato alle retoriche di dominio partecipato e solidale elaborate dalla dominante e fatte proprie comunque anche dalle stesse terre soggette, piuttosto che qualcosa di effettivo, di reale. Se non fosse però che la giustizia di regime, e poi appunto ne parleremo di più, era poi affiancata e talora sovrastata da un ampio ricorso all'infra e all'extra giustizia e da tutte quelle forme di giustizia comunitaria, di cui appunto poi dirò velocemente, attraverso cui le comunità locali si erano ovunque riappropriate di una funzione fondamentale per gli equilibri interni, quale appunto l'esercizio della giurisdizione. Questa è
una bellissima giustizia in trono, Jacobello del Fiore, se volete vederla qui all'Accademia, degli inizi del XV secolo. Ecco, questo sistema di giustizia quindi era un sistema complesso, sicuramente anche fragile. Per funzionare a dovere il rettore, qui ne vedete uno scelto a caso, questo è rettore di Padova, Benedetto Tron, del secolo XVI, ecco, per funzionare a dovere il rettore, in quanto cardine del sistema, doveva operare secondo criteri di necessità e di convenienza, nel rispetto del sistema normativo locale e delle istruzioni del centro, ma sempre attento, con l'opportuno e necessario pragmatismo, a conformare la norma al contesto di applicazione e alle occorrenze, oltre che alle persone, cioè la giustizia doveva essere commisurata anche, non soltanto alle situazioni, ma anche e alla politica, ma anche alle persone. Agendo ora con rigore, ora con moderazione, ora in deroga alla legge e alle disposizioni ricevute. Il suo compito era quello di contemperare il piano della legalità con quello dell'equità, i principi di governo con le situazioni concrete, avendo facoltà di agire, in casi di particolare gravità, in esenzione dei precetti stabiliti nelle stesse pattuizioni. Ecco, in un regime quindi di giustizia dinamico e partecipato, l'eccezione intesa appunto come sospensione o elusione della norma e delle procedure stabilite, era un elemento portante di questo sistema. E in tal senso Venezia aveva da tempo sperimentato un sistema flessibile di implicazione dell'eccezione, capace all'occorrenza di derogare dalla norma e quindi di attenuarne il rigore. L'eccezione era in qualche modo una dimensione fisiologica dell'ordinamento. In termini di funzionalità permetteva, come dicevo, di coniugare la norma e le procedure con le esigenze della politica e della congiuntura, non disdegnando il compromesso e la moderazione laddove esse avessero garantito una maggiore efficacia di governo e quindi una crescita del consenso. Ovviamente però bisognava anche inibire quanto di eversivo era implicito nell'eccezione e per questo era necessario un ricorso alla stessa misurato, giustificato dalle circostanze politiche e sociali. Su questi presupposti l'eccezione aveva rappresentato per la dominante un indispensabile strumento sia di coordinamento, necessario per adeguare le istanze del centro con le specificità delle terre soggette, che di egemonia e dominio, rimanendo comunque appunto l'istituto un mezzo di governo controllato dai rettori veneziani e una espressione superiore di sovranità. Questa è un'altra immagine molto bella, Paolo Veronese, è in particolare la giustizia appunto anni 70 del Cinquecento. Ecco, in particolare Venezia utilizzava ampiamente la possibilità di derogare alla legge e al normale funzionamento dell'iter giudiziale attraverso appunto il ricorso all'arbitrium dei rettori, inteso come momento di abrogazione della norma e delle procedure formalizzate, seppur in un contesto di sostanziale rispetto e osservanza del diritto locale. L'arbitrio rappresentava di fatto il momento di supporto e coordinamento dell'intero apparato giudiziario, beneficiando, sappiamo, di un impiego vastissimo. Non a caso le commissioni dei rettori riconoscevano quale unica fonte di diritto alternativa e suppletiva alle leggi della terra proprio l'arbitrio del giudice. Nell'esercizio della giustizia il rettore doveva giudicare in prima istanza applicando l'usum della terra, quindi le normazioni particolari della comunità sia scritte che orali. Dove la norma fosse mancata o fosse stata inadeguata, il conte era legittimato a procedere secondo la sua bonam conscientiam, quindi usare l'arbitrio, e quindi a formulare direttamente il diritto dandogli sostanza e misura a seconda del caso concreto. Ecco, ovviamente l'arbitrio giudiziale era un mezzo, per quanto potente e penetrante, per realizzare la giustizia, e in quanto tale dipendeva dalla ratio del sistema, venendone da questa direttamente, attentamente disciplinato. Nel senso che l'arbitrio non era inteso come occasione di eversione o di superamento del diritto vigente, ma semmai come momento di esplicitazione, di semplificazione del diritto. La nozione di arbitrio presupponeva quindi dei limiti di esercizio, non solo di ossequio formale al sistema legislativo locale e ai soggetti dominati.
nel senso che la discrezionalità del giudice, per non sconfinare appunto nell'abuso o diventare arbitrarietà, doveva sempre essere delimitata dal diritto e dall'equità, operando senza mai stravolgere l'ordinamento giuridico vigente, casomai precisandone, come dicevo, i contenuti inespressi o impliciti o soltanto sottointesi. Quindi quello dell'arbitro non era un potere franco, era una funzione anch'essa regolata, che quando derogava all'ordo giuridico lo faceva solo in presenza di una giusta causa o per motivi di necessità politica o di pubblica utilità, o così almeno avrebbe dovuto fare. Ovviamente questa era, la norma. Questa è una bellissima immagine vedete le bilance della giustizia, si trova nei mosaici di San Marco, qui siamo in pieno XII secolo. Ecco, di questo sistema di eccezioni facevano inoltre parte le diverse modalità di composizione negoziale, come dicevo all'inizio, ed extragiudiziaria di conflitti, ampiamente attestate in tutto il Commonwealth. Era lì che la giustizia comunitaria si affiancava e si sovrapponeva a quella di apparato, sino a risultare per molti versi prevaricante. Oltre al processo, ma spesso pure dentro al processo o a partire dallo stesso procedimento giudiziario, vi erano diverse altre possibilità, alternative o integrative del tribunale, di uscita dai conflitti o di composizione delle contese. Atti di pace privati o anche pubblici, abbiamo sentito, transazioni, composizioni, patti, rinunce, perdoni, vendette, arbitrati, in parte questo ce l'ha già raccontato nella sua relazione Marco Romio. Ecco, sappiamo per esempio che, adesso vedrete una serie di logge, questa è la loggia di Traù, semplicemente perché era nella loggia dove il rettore amministrava di norma la giustizia, ma anche dove di norma veniva amministrata ed esercitata queste forme alternative di giustizia comunitaria. Sappiamo per esempio che in materia criminale era ovunque lasciato ampio spazio, in particolare alle carte di pace e alle vendette di sangue. Dove si è potuto verificare, è emerso che solo una percentuale molto bassa dei conflitti era regolata integralmente all'interno del tribunale e quindi si concludeva con una sentenza del rettore e della sua curia, mentre era di contro molto elevato il tasso di pratiche miste, cioè iniziate strategicamente in tribunale per poi sfociare in composizioni e risoluzioni al suo esterno. Qui ho presente anche un bel lavoro di Nella Lonza, che è qui presente, che fa un'analisi appunto dell'amministrazione della giustizia a Dubrovnik, mi pare nel 200-300, in cui questa dimensione comunitaria viene fuori in maniera molto, molto chiara. Quindi, ecco, questa che vedete invece è la loggia di Candia, l'abbiamo già vista ieri. Però, ecco, appare però evidente la confidenza quindi delle comunità soggette con questi sistemi di composizione negoziale dei conflitti, ritenuti, pur in un contesto di interazione costante con la giustizia pubblica e di contiguità dei piani, un momento di specificazione di identità civica e di rivendicazione di autonomia. Era però il giudiziario civile a registrare in particolar modo un ampio ricorso alle diverse forme di giustizia negoziale e comunitaria. Qui tra le pratiche miste più comuni un posto di rilievo avevano l'accordo privato, le sentenze volontarie e soprattutto l'arbitrato. Faccio un cenno, ovviamente tutte sarebbero da approfondire. All'arbitrato per esempio si faceva ampio ricorso soprattutto nei contenziosi di carattere commerciale, trattandosi di una pratica capace di garantire rapidità delle sentenze e costi minori rispetto alla giustizia ordinaria e quindi dare risposte opportune ed efficaci anche nelle cause commerciali più complesse, che spesso la giustizia, diciamo, del conte non riusciva a sciogliere. Nei domini, insomma, la giustizia comunitaria e in particolare il sistema misto di composizione delle vertenze, capace di collegare tra loro, in maniera del tutto organica e funzionale, il tribunale ordinario e le diverse forme di risoluzione negoziale dei conflitti, avevano goduto di un ampio consenso e di una notevole diffusione. Attraverso queste pratiche le comunità locali si erano riappropriate di prerogative e attribuzioni riservate in gran parte al momento della dedizione ai rettori veneziani,
senza peraltro incontrare grosse resistenze da parte della dominante, che al contrario si era vista così sgravata di un numero importante di procedimenti ordinari che potevano essere più facilmente regolati attraverso il ricorso a forme di composizione negoziali più duttili, più veloci e anche meno costosi. E questa è la loggia invece di Capodistria. Ecco, in questo quadro così mosso, un momento, dal mio punto di vista, necessario in qualche modo di equilibrio e gerarchia, era rappresentato però dall'istituto dell'appello. L'ultimo grado di giudizio era di pertinenza esclusiva, in realtà con eccezioni, perché ci sono anche delle situazioni un po' diverse, però ecco, di fatto esclusiva dei tribunali superiori della capitale, cioè la quarantia, l'avvocaria di comune, il senato, gli auditori alle sentenze e novi. Attraverso queste magistrature si esplicava l'azione accentratrice e coordinatrice di Venezia e si affermava quindi la sovranità della dominante sul suo Commonwealth, seppur all'interno, dicevo, di questo sistema giudiziario e di governo che rimaneva pluralistico, partecipato, con ampi tassi di interazione e di condivisione del potere. Spettava in particolare alla quarantia intromettere gli atti e le sentenze dei giudici di primo grado in seguito ad una querela della parte lesa, se fossero stati ravvisati vizi formali o violazioni sostanziali e quindi ammessa la legittimità dell'appellante, era in facoltà della magistratura portare la questione al giudizio dei massimi consigli politico-giudiziari della capitale, e cioè, ma anche qui con eccezioni e sovrapposizioni di competenze, chi studia un po' la statualità veneziana sa quanto appunto queste magistrature in realtà sono interconnesse e sovrapposte tra di loro, in particolare l'avvocaria e il senato per il penale, gli auditori per il civile. Questa è a Palazzo Ducale la sala dell'avvocaria di comune. L'appello rappresentava quindi all'interno del sistema un momento necessario di sintesi. Attraverso di esso lo spazio partecipato del dominio incontrava il vigore ordinativo e disciplinante del centro e la capitale legittimava la sua funzione di mediazione e coordinamento delle terre soggette. Le procedure d'appello sancivano quindi il primato della dominante e il suo ruolo sovrano, ma nello stesso tempo promuovevano anch'esse il dialogo e l'integrazione tra i diversi interlocutori, favorendo nei sudditi sentimenti di partecipazione e consenso fondati proprio sulla capacità del centro di intercettare e dare risposte alla conflittualità locale e quindi di rappresentare, anche attraverso l'adozione di procedimenti che si volevano, non sempre erano, ma si volevano snelli ed efficaci, un imprescindibile momento di pacificazione delle comunità periferiche. Di fatto quindi il sistema degli appelli riduceva le distanze tra Venezia e i domini, creando delle reti di comunicazione tra corti centrali, uffici periferici e poteri locali, in grado di sostenere le rivendicazioni dei sudditi, ma pure di tutelare le prerogative sovrane della capitale, in una intensa dialettica tra le parti e in una costante riformulazione delle liti periferiche verso il centro del sistema. L'appello non era solo poi strumento di coordinamento e governo, ma anche di comunicazione, di conoscenza, nel senso che l'intromissione e l'eventuale revisione delle sentenze di primo grado erano per il centro un pretesto per esercitare una sorta di sindacato sull'attività giurisdizionale dei propri rettori, nonché un mezzo per avere il polso degli umori dei sudditi e quindi per misurarne il grado di consenso. E che questi sistemi di impugnazione, cioè il sistema degli appelli, avesse rappresentato un cardine delle strutture di giustizia è, dal mio punto di vista, confermato dall'ampia accessibilità garantita alle corti d'appello della capitale e dalla mole di liti che le terre soggette rovesciavano abitualmente addosso alle magistrature veneziane, mettendone spesso in crisi le strutture ricettive. Erano centinaia i ricorsi che ogni anno venivano inoltrati dai tribunali locali verso le magistrature competenti della dominante, nonostante i costi notevoli, nonostante la lentezza con cui spesso queste cause venivano assorbite e gestite a Venezia. Ecco, uno dei diversi espedienti, non il solo, per far fronte alla crescita degli appelli provenienti dallo Stato d'Amar fu l'istituzione nel 1389, ne abbiamo già parlato, c'è qui l'autrice di questo bel libro, Cristina Setti, appunto sui sindaci in Levante, l'istituzione dell'ufficio dei sindaci in Levante.
Nella fattispecie era affidato ai sindaci il compito di visitare a cadenza regolare i domini marittimi per raccogliere e vagliare denunce di illeciti o abusi perpetrati a danni di sudditi dai rettori e altri ufficiali veneziani ed eventuali ricorsi da inoltrare alle magistrature superiori della capitale. Quindi era una magistratura itinerante, era una magistratura di natura giuridico-economica. Per quel che interessa a noi era anche una magistratura che in qualche modo raccoglieva gli appelli che poi appunto trasmetteva, metteva per iscritto e inviava agli uffici di competenza della capitale. Vedo che sono un po' lungo, quindi vado a chiudere velocemente. Quindi la domanda potrebbe essere alla fine, quindi quale Stato per quale giustizia? Ecco, da quanto si qui indetto appare quindi evidente come uno dei tratti distintivi della giustizia fosse stato nel Commonwealth l'istituzionalizzazione del conflitto. Il presupposto del sistema era la continua riproposizione della lite, la sua costante riformulazione su diversi livelli, locale e sovralocale, giudiziale ed extragiudiziale, formale e informale, ordinario e straordinario, e la sua poi ricorrente declinazione verso Venezia. In un contesto già di per sé plastico e flessibile, di pluralismo giuridico e giudiziario, tutto ruotava attorno a questo caposaldo, la lite e la giustizia come riserva di dialogo, come spazio di contrattazione e compromesso, come accumulo di soluzioni alternative. L'istituzionalizzazione del conflitto era un modo per fissare su carta diritti altrimenti fluidi e incerti, per rivendicare ragioni, per riconoscere e legittimare i diversi interlocutori e fornire loro degli spazi consentiti di negoziazione. Ovviamente la giustizia restava di prerogativa sovrana della dominante e dei suoi rettori inviati a reggere i domini. Ecco, non vorrei che si avesse l'impressione, era una domanda che facevo, che in qualche modo Venezia scompaia. No, Venezia c'è ed è presente in maniera anche molto forte, rappresentando una fonte imprescindibile di legittimazione del potere politico, ma era, come dicevo, una giustizia dei tratti decisamente comunitari e condivisi, fondata sulla negoziazione tra le parti e condizionata da questo tessuto fitto di equilibri e di alleanze locali e dalla trama delle interazioni con la capitale. Quindi vengo a concludere. Potremmo dire che la negoziazione e il compromesso erano diventati nel Commonwealth un sistema di governo e di esercizio della giustizia. La sua dimensione più vera era, l'ho più volte ripetuto, quello dell'interazione, della dialettica intensa e della condivisione delle pratiche discorsive, con Venezia che, pur non rinunciando a esercitare la propria egemonia e quindi a ragionare in termini di sovranità e subordinazione, aveva sempre riconosciuto, per ragioni proprio di convenienza, di stabilità, perché erano comunque una realtà frammentata, lontana, disarticolata, diversa, eccetera, aveva sempre riconosciuto ampi margini di autonomia e collaborazione alle terre soggette. Il Commonwealth quindi appariva, o a me appare, come un dominio dalla natura dialogica e multipolare, con ampi tassi di partecipazione e bilateralità, sempre però pensato in maniera unitaria e centralizzata. E il presupposto era proprio questa disponibilità al dialogo e alla negoziazione, specie in un sistema, abbiamo visto, di diritto e di giustizia, dove la mediazione era essa stessa strumento di direzione e di disciplinamento, e dove la contrattazione, anche quando conflittuale o reiterata all'infinito, era il modo più semplice e diretto per creare consenso e quindi legittimare i gruppi e i poteri costituiti. E io ho finito. Ringrazio Ermanno Orlando per questo denso quadro descrittivo della situazione dello Stato veneziano che, pur nella sua specificità, mi sembra che riproduca anche altre caratteristiche degli stati quattrocenteschi e poi di età moderna, quindi basati soprattutto, mi sembra, soprattutto nel Quattrocento, su una sovranità patteggiata, negoziale e imperniata su un sistema giudiziario che vede appunto una contemperazione tra
la cosiddetta giustizia di apparato e la giustizia comunitaria, per usare due categorie che erano state introdotte, mi sembra, da Mario Sbriccoli e che poi naturalmente si prestano anche a delle, insomma, delle specificità locali e che trovano molti punti di intersezione in un quadro legale così frastagliato, in cui appunto si sovrappongono diversi piani che poi alla fine comunque tendono un po' a collaborare. Certo, l'idea di un tempo di uno Stato che a partire dal 3-400 prepotentemente si inserisce nelle realtà comunali autonomistiche precedenti, annullando le prerogative delle elite locali, oramai appunto è decisamente superata. Immagino che le relazioni che seguiranno ci aiuteranno poi a individuare dei casi di studio specifici dove si emergono però, lo sottolineava anche Ermanno Orlando, le possibili anche più che eccezioni, peculiarità, insomma, di una sintesi che però è sempre necessario fare. Quindi chiamerei, ringraziando ancora appunto Ermanno Orlando, chiamerei qui Lena Sadowski e la dottoressa Lena Sadowski e il dottor Josip Banic. Josip, chiedo perdono per la pronuncia sicuramente sbagliata dei loro nomi, credo che si accomodino entrambi, magari uno alla mia destra e uno alla mia sinistra. La prima a parlare è Lena Sadowski, 2 parole, 2 di presentazione, è dottoranda a Vienna e collabora con l'Accademia di Scienze Austriache e sta conducendo una tesi su Spalato in età protomoderna. E infatti ci viene a parlare, la sua relazione sarà sulle elezioni dei giudici ad Almissa, 1490-1492, e gli influssi dei conti veneziani a Spalato sulle strutture sociali di una piccola comunità dalmata. Prima di darle la parola, allora noi dovremmo in teoria fare una pausa alle 10:30. Non so quanto tempo vi fosse stato dato per indicato per quanto? Sì, ecco, io quando sono 20 minuti poi faccio vedere il cartellino. Va bene, prego. Ringrazio la professoressa Gazzini e il professore Orlando per l'introduzione, la presentazione e gli organizzatori per l'invito a questo convegno. Oggi vorrei focalizzare la vostra attenzione su un processo giudiziario sull'elezione dei giudici ad Almissa, svoltosi a Spalato tra gli anni 1490 e 1492. Tale processo dimostra lo sviluppo delle strutture sociali e della divisione della società almissana in nobili e popolari e il ruolo che il dominio veneziano aveva in merito. Un breve sguardo sul contesto storico. Almissa, in croato Omiš, è situato in una posizione strategica 20 km a sud di Spalato, nella bocca del fiume Cetina. Divenne veneziana nel 1443-4. Praticamente non esistono ricerche sulla storia di Almissa e sulla sua amministrazione interna nel 4 e primo 500. Ciò è dovuto, da un lato, al fatto che Almissa non possedeva uno statuto proprio fino agli anni 70 del 500, che avesse stabilito per legge le strutture amministrative. Dall'altro lato, mancano anche le fonti archivistiche dal 400, siccome i fondi su Almissa, che fanno parte dell'archivio di Zara, iniziano solo con l'anno 1520. In tale senso, il processo in questione è di alto rilievo perché permette a ricostruire tanti elementi dell'amministrazione autonoma di Almissa. Come la vicina Poljica, Almissa non si trovava sotto la giurisdizione diretta di Venezia, ma dipendeva dall'amministrazione veneziana di Spalato. Il più alto ufficiale almissano era il castellano
e per Almissa e Pogliezza il conte veneziano di Spalato faceva anche il giudice d'appello. Doveva rispettare la legge locale, ma disponeva anche di un proprio margine di discrezionalità, così permettendo l'esercizio di influssi da parte di Venezia. Un tale influsso, con impatti a lungo termine sulle strutture sociali di Almissa, fu esercitato nell'anno 1492 tramite la sentenza del conte di Spalato nella lite sull'elezione dei giudici. Tale lite si allargò e si diffuse sulla questione più generale se ad Almissa esistesse affatto una nobiltà. Gli atti del processo si trovano nell'archivio di Stato di Zara, all'interno delle fonti di Spalato. Il 6 di gennaio 1490 l'adunanza elettorale di Almissa elesse il popolano Paolo Pavesic per la funzione del giudice. I nobili però lamentarono davanti al castellano di questa elezione perché secondo loro il Pavesic non era eleggibile. Come causa sottolineavano il fatto che Pavesic non apparteneva a una delle 6 cosiddette famiglie nobili che, sempre secondo questi nobili, potevano unicamente fare giudici a tenore delle consuetudini e dei privilegi vecchi. I popolani, da loro parte, argomentavano che ognuno che veniva eletto con la maggioranza dell'adunanza elettorale poteva svolgere la funzione del giudice per un anno. Tuttavia, prima che questo ricorso fosse trattato dal conte di Spalato come giudice d'appello, il castellano unilateralmente nominò il nobile Simone Pilicic come giudice al posto del detto Pavesic. Poco dopo, però, il conte spalatino confermò l'elezione di Pavesic come giudice per un anno e così emerse un conflitto alla lunga durata. Da un lato i nobili contestavano l'eleggibilità di Paolo Pavesic e, con l'aiuto del castellano, insistevano sulla nomina di un nobile al suo posto. Dall'altro lato i popolani, intorno allo stesso Pavesic, sostenevano la legittimità della sua elezione maggioritaria e si sentivano confermati dalla delibera del conte spalatino. Le grandi perturbazioni ad Almissa continuavano e 2 anni più tardi la stessa lite fu ripresa da parte del nuovo conte di Spalato, Fantino Pizzamano. Vediamo ora il decorso del nuovo processo e la strategia dei partiti punto per punto. I nobili continuavano ad affermare che da sempre esisteva una netta divisione tra loro e i popolani e che sempre a tenore delle consuetudini e privilegi vecchi i giudici venivano eletti dalla cerchia di 6 famiglie antiche, cioè Bilicic, Klaric, Dešković, Drašković, Pipinic e Vuktinović. Mantenevano che ciò fosse stato confermato anche dai conti spalatini precedenti. Come prova per i suoi argomenti, i nobili citano privilegi dati ad Almissa da Venezia e anche da Giorgio II Šubić da signore almissano nell'anno 1315. Infatti tali privilegi sono conservati e confermano l'autonomia interna del comune, ma non provano il primato dai nobili riguardo all'elezione dei giudici. La strategia dei popolani era più differenziata e consisteva in 4 linee di argomentazione. All'inizio cercavano addirittura di presentare se stessi come nobili, dicendo che nobile fosse ognuno che partecipava all'elezione dei giudici e che quindi faceva membro dell'adunanza o del consiglio. Con tale idea seguivano il modello dei comuni italiani, presente anche a Venezia e Spalato, in cui i nobili si distinguono dal resto della popolazione tramite l'esercizio del potere politico, legato all'appartenenza ai diversi consigli. In questo modo si pose la domanda sull'ordine dello sviluppo storico, se esistesse prima lo stato nobiliare e poi la funzione del consigliere, o prima l'appartenenza al consiglio e poi lo stato nobiliare. Per evitare tali questioni, Venezia e le grandi città dalmate come Spalato effettuarono già nel 200 e 300 le ben conosciute serrate dei consigli e quindi della nobiltà. Ad Almissa invece
tale serrata di un consiglio nobile per famiglie fissate ovviamente non si era effettuata prima del 1490 perché altrimenti il tentativo provocatorio dei popolani di sostenere la propria nobiltà sarebbe rimasto senza senso sin dall'inizio. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, invece, esistono fonti che parlano di un consiglio dei nobili a tal missa. Possediamo soprattutto lo statuto dagli anni 70 del Cinquecento e lettere inviate dall'amministrazione veneziana. Con le fonti finora conosciute comunque non sappiamo esattamente quando finì il processo di cristallizzazione di un consiglio limitato solo ai nobili e a base di quali criteri una famiglia apparteneva al ceto nobiliare. Grazie al processo presentato oggi sappiamo che tutto ciò si deve essere compiuto nella prima metà del Cinquecento, mentre negli anni 90 del 400 ancora si svolgeva una discussione non solo sull'appartenenza di certe famiglie al ceto, ma sulla vera e propria esistenza di una nobiltà a tal missa. Mentre i popolani definivano il proprio concetto di nobiltà in base alla partecipazione alle elezioni, i presunti veri nobili di Almissa definivano i membri della nobiltà locale esclusivamente sulla base delle loro famiglie, di cui risultava la partecipazione politica limitata. Per questo motivo, nella seconda linea di argomentazione, i popolani cercavano di discreditare queste 6 famiglie rappresentandole non come nobili, ma come immigrati o stranieri. La terza linea di argomentazione cerca di provare che i privilegi vecchi dei cosiddetti nobili non menzionavano né implicitamente né esplicitamente queste 6 famiglie, né davano a loro il diritto esclusivo di eleggere o di essere giudici. In quarto luogo, i popolani tentavano di provare che l'adunanza non fosse obbligata a eleggere i giudici solamente tra i membri di alcune famiglie determinate. Affermavano invece che tutti che partecipavano all'elezione potessero eleggere colui che volevano, senza di rispettare l'appartenenza familiare o sociale. Dopo questo riassunto delle linee di argomentazione, ora tratterò brevemente le 37 testimonianze registrate negli atti del processo. Riguardo alla questione fondamentale della stessa esistenza di un ceto nobiliare a tal missa, 2 gruppi di testimoni corroborano entrambi i pareri, come segue. Il Castellano, sostenendo il partito dei nobili, dice che semper fuisse videlicet 2 sortes et condictiones personarum, videlicet una nobilis et altera popularis. Niente di sorprendente visto che il Castellano affiancava i nobili quando dispensò Paolo Pavesic dall'incarico del giudice. Un altro testimone però dice che antequam mota esset haec lis non audivit nominari nobiles aliquos almissanos. Parecchi altri testimoni confermano questo in maniera simile, dicendo che omnes sunt equales o che i nobili volunt farese nobiles et non sunt. Queste testimonianze dimostrano il grado di insicurezza interna riguardo alle strutture sociali. Non era neanche chiaro a priori se esistesse una nobiltà ad Almissa, anche se altrove la distinzione tra nobili e popolani era fondamentale all'epoca, nonostante i fortissimi dibattiti sulle conseguenze di questa distinzione. Eppure, in vista delle testimonianze contrarie e anche di alcuni privilegi e lettere da Venezia che parlano di nobili d'Almissa, possiamo dire che in teoria un ceto nobiliare esisteva, ma la sua composizione, così come i privilegi derivati dallo stato nobiliare, erano largamente contestati. Sembra quindi che lo stato nobiliare avesse una rilevanza così bassa nella vita quotidiana che neanche gli abitanti di Almissa sapessero chi o se alcuno fosse nobile. E in questo punto Almissa si differenziava fortemente di Spalato e Venezia. Ora forse si potrebbe pensare che le società dell'entroterra slavo si avessero sviluppate diversamente dalle città italiane e veneziane del litorale. Ciò tuttavia non era così, dato che nella Poljica
già da lungo tempo esistevano gerarchie sociali stabilite nello statuto che avevano chiare conseguenze legali. Visto insieme con la situazione ad Almissa e con il processo della serrata a Spalato, ciò dimostra che la differenziazione sociale non era condizionata dall'eredità tardoromana o slava o dagli influssi italiani, invece in ogni comunità si poteva sviluppare una dinamica propria che prima o poi conduceva allo stabilimento delle strutture e gerarchie sociali. Rispetto a tale questione, il dominio veneziano non esercitava un influsso per forza oppure subito dopo la presa di potere. Infatti, i veneziani non intervenivano attivamente nel conflitto almissano, ma presero una decisione in merito solamente tramite la funzione del conte come giudice d'appello. In questo caso una decisione iniziale in favore dei popolani e poi definitiva ma in favore dei nobili. Al contrario, nella Pollica, le gerarchie sociali si erano stabilite già prima della presa del potere da parte dei veneziani. Quindi vediamo che tramite la sentenza in un processo giudiziario come questo, l'amministrazione veneziana a Spalato poteva assumere la possibilità o l'obbligo di esercitare un influsso alla lunga durata sulle società di un'altra comunità del Commonwealth veneziano. Soffermiamoci sulla questione se i giudici da sempre erano nobili provenienti da famiglie predeterminate. Di nuovo, alcuni testimoni, come il Castellano, confermano lo stato nobiliare di queste famiglie. Parecchi testimoni però, soprattutto uomini anziani di certa autorità, affermano che già nei tempi ungheresi, 50 anni prima, i giudici appartenevano a famiglie specifiche, ma non esprimono un giudizio sullo stato sociale di queste famiglie. Inoltre, i vari testimoni non sono d'accordo sulla domanda quali e quante famiglie appartengono a tale gruppo. Alcuni parlano di 5, altri di 8 famiglie e in totale si menzionano 13 cognomi differenti. Altri testimoni invece o negano l'esistenza di una nobiltà, come appena visto, o dicono che nel corso dell'elezione non si distingue tra i ceti o tra le famiglie, sottolineando la libertà dell'adunanza di eleggere a maggioranza giudici adatti tra gli uomini migliori della città. Tali testimonianze diverse e anche contraddittorie dimostrano che la vecchia consuetudine propagata da parte dei nobili sostanzialmente era conosciuta e accettata da una gran parte degli almissani, ma i dettagli di questo regolamento, cioè la quantità delle famiglie e la loro composizione, dovevano ancora essere precisati, un compito che fu attribuito al conte di Spalato. In seguito i popolani cercano di nutrire il dubbio sulle origini delle famiglie nobili, riportando testimonianze che i loro esponenti provenissero della Pollica o di Morlacchia. Il valore della origine geografica rimanda alla questione importante per tutti i comuni dell'epoca, se e in quale grado gli immigrati sono considerati come membri della comunità, cioè quando persone esterne ottengono il diritto civile con tutti i suoi diritti e obblighi. Siccome Almissa nel fine 400 ancora non aveva uno statuto proprio, la questione del diritto civile non era definitivamente regolata, il che creava incertezze e conflitti costanti. In seguito i nobili cercano di esibire prove e testimonianze che esistevano casi di precedenza in cui conti di Spalato annullavano l'elezione di popolani come giudici, così confermando l'eleggibilità unica di certe famiglie nobili. Infine, i popolani interrogano certi testimoni sul decorso dell'elezione per dimostrare la massima libertà delle pratiche esistenti. Alcune testimonianze contengono descrizioni dettagliate in merito che sono di alto pregio per la nostra ricostruzione di tali pratiche amministrative. Ecco un breve riassunto. Annualmente, al giorno di Capodanno, i giudici attuali dovevano dichiarare pubblicamente che il loro ufficio si fosse terminato.
Dopo questo, alla vigilia del 6 di gennaio, del giorno dell'Epifania, il banditore andava per il borgo proclamando che l'elezione dei nuovi giudici avrà luogo il prossimo giorno al di fuori della porta orientale del borgo d'Almissa, vicino alla chiesa della Beata Vergine. L'adunanza era aperta a tutti gli uomini adulti d'Almissa, stranieri non potevano partecipare. I votanti eleggevano i giudici per maggioranza e senza alcuna distinzione tra nobili e popolani. Dopo l'elezione, i nuovi giudici invitavano, come gli elettori, così il resto degli abitanti del borgo, a una cena festiva con vino e pane. Il punto più importante qui è la conferma da parte di parecchi testimoni che tutti gli almissani potevano partecipare all'elezione e che non si faceva una distinzione tra nobili e popolani riguardo alla votazione. Più volte nelle testimonianze si parla della Universitas Almisse che può eleggere chiunque vuole. Né i nobili né i loro testimoni mettono in dubbio la legittimità della composizione libera e democratica dell'adunanza elettorale. Mettono però in dubbio la libertà elettiva dell'adunanza che, secondo loro, può scegliere solo all'interno delle 6 famiglie nobili. Nella sua sentenza definitiva, il nuovo conte spalatino Fantino Pizzamano conferma la richiesta principale dei nobili di ammettere all'ufficio di giudice solamente i membri di queste 6 famiglie. In addizione, la sentenza esplicitamente permette l'ammissione di coloro che già più volte avevano esercitato l'ufficio di giudice o che possedevano un permesso straordinario da parte dei nobili. Il conte parla qui esplicitamente di nobili, confermando così il loro stato sociale. Così l'ufficio del giudice fu dato nelle mani dei nobili per la prima volta tramite una conferma scritta. La sentenza del conte però corrobora anche il desiderio dei popolani di mantenere libero l'accesso all'adunanza elettorale sotto le condizioni specificate. Alla fine, i popolani di Pavesic risultano i perdenti del processo, mentre i nobili escono da vincitori. In conclusione, la lite in questione dimostra che le strutture sociali di Almissa erano oggetto di un dibattito vivo ancora nel 1492. Le fonti dimostrano che in teoria esisteva un ceto nobiliare, ma non c'era un consenso sulla sua definizione e i collegati privilegi, lo quale provocava incertezze e conflitti sociali. La descrizione del decorso dell'elezione offre nuovi sguardi sulla partecipazione politica e sul modo di procedere in un sistema autogestito. Benché il conte rifiuti le richieste dei popolani, le testimonianze rimandano a una consapevolezza politica dei almissani basata sulla libertà quasi democratica di eleggere. La sentenza del conte spalatino si inserisce nel processo della formazione di un'aristocrazia o di un'oligarchia ad Almissa che nelle fonti posteriori risulta ormai concluso. Si limita all'inizio il numero di persone che possono essere elette come giudici, sia sulla base delle consuetudini preesistenti, sia tramite l'attuale processo giudiziario e la sentenza in questione, che stabiliscono lo status quo per la prima volta per iscritto. In seguito si definisce un ceto nobiliare limitato a un numero chiuso di famiglie. Più tardi, e cioè dopo il nostro processo, si limita inoltre il gruppo di coloro che possono eleggere i giudici ed altri funzionari. Così viene stabilito un consiglio dei nobili che monopolizza la partecipazione politica e quindi il potere pubblico e ne esclude il resto della società. Questa formazione di un ceto nobiliare e di un consiglio dei nobili ad Almissa si compiva solo nella prima metà del Cinquecento. Venezia non interferiva attivamente in questo processo, ma esercitava un influsso solo tramite la giustizia e la sentenza del conte. Così Venezia contribuiva alla formazione di strati sociali più nettamente definiti e quindi a strutture più adette al proprio dominio, che cercava di mediare tra i ceti nel senso della politica di divide et impera.
Per lo più, l'esistenza di un ceto e un consiglio nobiliare corrispondeva alla propria consapevolezza patrizia di Venezia, benché in altri luoghi come Spalato, Venezia limitasse i margini di manovra dei nobili per non permettere a una forte nobiltà locale di minacciare il suo dominio. Vi ringrazio della vostra attenzione. Anzitutto grazie per essere stata perfettamente nei tempi, sì, e naturalmente ancora più grazie per questa interessante relazione su questo processo, che è anche un po' un unicum, mi è sembrato di capire, nella documentazione su questo piccolo centro. La definizione in effetti della nobiltà che a seconda dei luoghi poteva dare accesso a diverse cariche è ancora in corso, lo vediamo nel 400, non soltanto in questo luogo. È interessante anche la sua chiusura sul fatto che Venezia interviene, ma in maniera pragmatica e a seconda dei casi favorisce o la cristallizzazione sociale oppure dove invece un ceto nobiliare è già forte, e allora tende a ridimensionarlo, quindi confermato questo forte pragmatismo della dominante. Bene, ora passiamo invece al dottor Banic, giusto? Perfetto. Allora, il dottor Banic appartiene all'Università di Pola, è anche lui dottorando e lavora sull'area istriana e i rapporti naturalmente tra questa e Venezia, e terrà una relazione dal titolo Plurality and Dialectic of the Systems of Justice in Late Medieval Istria, 14th and 15th Century. Sarà in inglese o Inglese, ok, sì. perfetto, va bene, l'ascoltiamo, grazie. Grazie. Thank you very much for the invitation. I've been following this Commonwealth conferences for quite some time now, and I was always happy to read the conference proceedings. To be invited here to present my own research really feels like an immense sense of achievement for me. So thank you very much for the invitation. It means the world to me. Hopefully I will not disappoint. And when I was approached to be a part of this, and I was given a title to work on, the key word that really got my attention was this dialectic of justice and the systems of justice. So I really wanted to keep this part in the title, because really, as we have seen with Professor Orlando's introductory talk, this dialectic really is the key word that kind of hinges the entire systems of justice within the Venetian Commonwealth. I have prepared a very short introductory part on statehood and justice, but since Professor Orlando has talked about it so beautifully in his introductory talk, I will just kind of speed over this because there's no really reason to repeat ourselves here, and then I will stop more when it comes to case studies from Istria. So one of the key questions in historiography, not only on Venice, but the late medieval communal Italy of these territorial states, was what is the nature of that statehood? And justice was usually used as a key concept to define this statehood, especially for medievalists, starting with Max Weber's famous definition of what is a state, and then famously appropriated by one of the great medievalists of our generation, the late Susan Reynolds, who used this definition and basically just modified it a little bit, or defining the state as a organization of human society within a more or less fixed area in which the ruler or governing body more or less successfully controls the legitimate use of physical force. This is, of course, achieved through the administration of justice and through the ban of personal vendettas, or at least through some kind of a control superimposed on these communitarian versions of justice administration, as defined earlier by Professor Orlando. Another concept that I find particularly useful, especially for
late medieval Venice comes from the recently late Maurizio Fioravanti, and this is the so-called Stato Giurisdizionale or jurisdictional state. So it's a type of a pre-modern state that is characterized primarily by the central government that is always obliged to presuppose the existence of a multitude of subjects ranging from towns to rural communities, and a legal system that is not automatically translated into law and hierarchically superordinated to the right of the parts and the single components. So basically it's a type of a composite state formed of various appendages, or membri, which are jurisdictional islands of varying autonomies and varying cultural backgrounds. And all of these are loosely linked to the central government. And this type of concept and conceptualization of statehood really fits Venetian Commonwealth, especially in late medieval and early modern era, perfectly. This concept was famously employed by Claudio Povolo in many of his works. I'm just citing here one of my favorites, the Liturgies of Violence, where he stated that the composite state was administered by means of the trial, or better, through legal ritual, which, characterized by the disputation between the parties, had the fundamental goal of ascertaining and confirming a right that already existed, but that nonetheless had to be reconfirmed. And it was reconfirmed quotidianly within these administration of justice rituals happening, as Professor Orlando showed, primarily in the civic loggia, so the public space of the communities. Obviously, we are all building here on the research of the great Gaetano Cozzi, his famous article published in 1980 on the politics of Venetian justice really opened the door for all of these research. And here he especially highlighted this concept of arbitrium, this discretionary right vested by Venice into the itinerant rectors. He famously dubbed this arbitrium the spirit of the Venetian justice, and Professor Orlando talked about this in his introductory speech. So this is truly one of the basic elements of justice administration. However, this arbitrium cannot be divined in any other way than through processual analysis. We can look at normative sources, but we cannot know how this arbitrium is wielded and how it is actualized. We usually say that arbitrium does not mean arbitrariness, but in order to check this, we really need to look at the processual sources. And that brings me to the question of primary sources. Medievalists always deal with fragmentary sources and only with what we have. So finding processual sources in extenso is extremely difficult. However, normative sources such as local statutes, the commissiones, these are the ducal instructions to elected rectors, proclamaciones of these rectors in situ, pacts of subjections or the atti di dedizione, these are usually well preserved, and nowadays most of them are even published. However, these are not processual sources. We cannot really see how this arbitrium of the elected podestats functioned in practice. For that, we need processual sources, and these are acts of podestats, administering justice in situ, and from the central government's point of view, the registers of appellate courts, and I'm primarily talking about the Avogaria di Comune here. And here I just want to give a shout out to Leslie Carr-Riegel. She's currently at a postdoc at Münster University, a fellow alumna from Central European University. She's currently working on the Avogaria di Comune, and she was kind enough to give me the photos of the registers. So thank you to Leslie Carr. I will be talking about Istria here. So basically what Professor Orlando highlighted before, these questions of justice administration, the problems of arbitrium and how it is wielded, the hierarchy of law. I will test these hypotheses on concrete cases from Venetian Istria. Now, Istria has been famously called the springboard of Venice by Professor Egidio Ivetic, and truly, when we look at the Venetian Commonwealth, especially in the medieval period, Istria is the quintessential Venetian region, starting with my city of Poreč. It was the first city in 1267 that willingly subjected itself to Venice, and then going all the way
to 1420, there was a series of these subjections that pretty much led to 3/4 of the peninsula being subjected to Venice. There's also a question, can we even talk about Venetian Istria as a specific region? Because all of these cities were directly subjected to Venice. But there is this concept of terra nostra Istria that Venice uses very frequently when discussing Istria in the Senate, in the Great Council. There is also this kind of framework which guides policies towards Istria. For example, when Muggia in 1420, as it signed its acts of subjection, Muggia asked the right to elect their own podestas. And Venice answered, we will treat you as we treat all our other Istrian places. And of course, that right was denied. So there was this kind of a framing, a regional scalar stance that Venice used to preform Istria as a specific region. So I believe it's we can really talk about Venetian Istria as a specific region. This is the map. You can see the red parts being the Venetian Istria. This is from 1425, so after the annexation of the Patriarchate of Aquileia. As you can see here, we are talking about a pretty low populated region. Gidio Ivetic's estimations put it around 42,000 people in mid-15th century. The largest cities being Koper, Capodistria, followed by Pula, Motovun, Montona, Piran, and Poreč. But we have to also bear in mind that many of these small podestarias that would receive podestas from Venice, like any other place, had a lot below 1,000 people. So we're talking about 600, 700, 800 people. So very, very small podestarias. And as such, I see Istria pretty much comparable to the Dogado, and the Venetian Dogado being the best comparative material, not only because of the size, but also when Poreč subjected itself to Venice, Poreč asked to be governed in the same way as Grado, and then everybody else pretty much copied Poreč. So the administrative framework of the Dogado was then copied to Istria. Therefore, Professor Orlando's book on the Dogado was extremely useful for me here. The problem, of course, is the quantity and quality of the surviving primary sources. So when it comes to normative sources, statutes, ducal instructions, we are covered here. We have great critical editions of all of these, especially in the Collana degli Statuti series, where each 2 years we publish a new critical edition of a medieval Istrian statute. And of course, the commissiones have been exemplarily edited by Alessandra Rizzi and her team of scholars in 2015 and 2017, so we are really covered here. The proclamaciones are missing. We only have one for Rashpor and several for 18th century Novigrad, but still, just based on the statutes and commissiones, I think the normative sources are well covered. The problem is, of course, the processual sources and the books of podestas, because these are always very partially preserved. We are dealing just with a couple of fragments usually, and if we do find something that is concerning administration of justice, especially criminal justice, then we are really in luck. Working in several archives across Istria, Trieste, and Venice, I have managed to find this list, these fragments that concern 15th century. So these are the oldest preserving fragments. Rovigny in the State Archive in Rijeka, Poreč in State Archive in Pazin, Buzet, also State Archive in Rijeka. Multiple volumes of regarding copper have been recently made available in Archivio di Stato here in Frari. And then I also found a fragment relating to Motovun and 1465 Poreč in the private archive of Società Istriana di Archeologia e Storia Patria in Trieste. So these are the sources that I will be drawing upon in the analysis that are forthcoming. So the main question when we tackle the issue of justice administration in a Venetian subject center is this interplay between the respect of the good old customs and local laws and the mandatory upholding of the Venetian honor. What is the hierarchy of law and how did it function in practice? It needs to be
highlighted here that the self-fashioning of Venice, especially in 15th century onward, hinged on this administration of impartial justice. So just an arenga from a Great Council decision from May of 1435 says, cum ciò sia cosa che il principal fondamento della nostra città et ornamento singular sia la giustizia, sì nel corpo di terra come delle terre subdite. And you can see this picture of the winged lion of St. Mark by Jacobello del Fiore, also positing justice at the central stage. Crime weighed on the scales of truth is punished here. So there was this self-fashioning of Venice as being the dominium that administers justice impartially to its subjects. So going first over the civil law cases, civil law as highlighted by Professor Orlando was to be administered with judges that were elected by the local councils. The administration of justice was supposed to respect the local customs and traditions. However, when we look at these books of Podestà, these civil law cases are usually recorded extremely summarily, which does not allow us to create a narrative of how the entire process went. The sentence would usually go like, Matteo needs to pay Gasparo £5 due to the hay. Now, we don't know anything about this, but sometimes we have more in extenso records. So I will just give you one example of one such civil law that I believe mirrors perfectly this Venetian respect of local custom. So we are in Poreč, 25th of October, 1445, and there's a case between Dominica versus Antonio Mohor. Now, Dominica was the legal heir of her recently deceased sister, Cataruccia, and Cataruccia was the wife of the recently deceased Juan. Now, this Juan had pledged to a certain Matteo a vineyard, and this Matteo now wants to keep the vineyard. However, Dominica, as the legal heir of Cataruccia, asks for 1/2 of this vineyard. Why? Well, because Cataruccia contracted the marriage like brother and sister according to the custom of the homeland. So this marriage, ut frater et soror, is also called the Istrian marriage pattern, is defined by the communal governing of marital property, where the surviving spouse has the hereditary right to half of the inheritance of the deceased spouse. So based on this Istrian marriage pattern, Cataruccia would receive 1/2 of this pledged vineyard. The Podestà then saw all the documents, heard all the witnesses, and sat together with his judges in the civic loggia and adjudicated the case in Dominica's favor. So the Istrian marriage pattern was respected and observed, and Dominica really did get 1/2 of this vineyard. The criminal law, on the other hand, had a slightly different function. It was, as Professor Orlando already highlighted, the way in which the state was preformed and in which the authority was staged for all to see. It was always done publicly in loggia. It was adjudicated by the Podestà alone. This is the case in Istrian communities as well. And it was based around these rituals and performances, especially in those crimes that were threatening the entire community. We are talking about the pursuing of vendettas, murders, really difficult brawls that would leave people without limbs and things like that. So I will also give you one example of one such brawl gone wrong. This time we are in Buzet, 30th of April, 1458. A certain Mikola Berzegic was tried for murder of Andrea the Skinner. And Mikola hit Andrea, who fell, hit the pavement, and died of the wounds. Podestà Ferro, who was there at the time, he cited the communal statute and banished Mikola. Mikola escaped, by the way, before the sentence could be pronounced. He banished him from Buzet, but if he would ever be caught, he would be taken to the place where the murder was committed. His hand would be ritually chopped off, and then he would be taken to the main square where he would be
ritually beheaded. Now, this type of rituals of cleansing and performances of justice we find in Venice as well. There is a very famous 1430 case of Andrea Contarini who dared to attack Doge Foscari. So he attacked Foscari, he was apprehended, he was taken to the scene where he attacked the Doge, had his hand cut off, and then he was taken to the gallows and hanged. This was studied by several scholars, including Edward Muir, who said that these type of rituals of purifications were as much a performance of state triumphing over a crime, and they were ritual exorcisms of the defiled space. And we find this in Istria as well. However, the vast majority of criminal law administered by Venetian podestas was about very petty, quotidian brawls. We are talking about verbal violence, petty physical violence, drunken tavern brawls, something what Grandi would call exceptional normal. So these were scripted behaviors where a fight would break off over a simple insult. It would be followed by some kind of fighting words, and sometimes it would escalate to a full-blown physical confrontation. These types of crimes would be punished by tariffed fines. So there was a specific tariff that the podestas would use. For example, £1 for verbal violence to £3 for physical violence. Basically, those types of honor-based brawls were punishable by fines, so they were basically legal for a price. And when we look at these brawls, these fines, they were much smaller than the ones that were prescribed by the local statutes. So the local statute would prescribe something like £25, whereas the podesta would adjudicate only £3 or £4. Of course, there's always the systems of checks and balances operating, and these are, as Professor Orlando said, the auditore sentenziarum, avogadori di comune. So these appeals, especially to the avogadori, were expensive, but we see that many times the avogadori functioned as the systems of checks for reining in the arbitrium of the locally elected podesta that was just going wild. So we see a lot of these podestas who really banish too many people, or who adjudicate really heavy fines, physical fines, that are then taken to the avogadori, and the fines are then annulled, and they are tried for their bad administration of a given commune. For example, Asclavus Magno was a podesta of Isola. Many wrongs committed by him were brought in front of the avogadori, and he was tried for 8 months in prison, and he could not be elected to any post for 5 years. Among his crimes was bedding a married woman and banishing 2 men out of Isola for really petty crimes. So basically, they were here to keep this arbitrium from overflowing into arbitrariness. Of course, there was this cursus honorum that was tied to the good administration of justice. The better the subject commune was administered, the more social and political capital the Venetian nobleman would accrue, and he would then be promoted onto higher ranking podestarias. So it was a tightly interwoven system here. So basically, if you would act as a good podesta, you would get better and better and higher tier podestarias. In Istria, the best podestarias, the highest paying one, were Koper, Pula, and Raspor, followed by Muja, Piran, Motoun, and Poreč. All the other ones were paid by £1,000 and lower. And finally, and I will conclude here, we talked about community law and Justitia Negoziata by Sbriccoli, and state law and Justitia Hegemonica. So how does Istria fare here? Are we closer to one ideal type or the other? And if you just look at accusatory versus inquisitorial trials,
It's 70%, roughly 70% towards accusatory trials and only 30% to inquisitorial trials, with some mixed procedures in between. However, what we do see is that these infrajudicial ways of conflict resolution are very, very low. I find almost none of them. Basically, around 80% of cases brought before the Podestà are adjudicated, so only 20% of those fall to some kind of infrajudicial or extrajudicial methods of dispute resolution. So I would say that the type of justice administration leaned a little bit more towards the state law and justitia hegemonica with this nec crimina remanent impunita, so less no crime goes unpunished. And finally, I would also propose future research, Justitia Amore Veneto, to create an online database where we would group each region of Venetian Commonwealth together, have normative sources there, processual sources, and kind of create a new dawn of research into Venetian Commonwealth. It could be a project led by this institution, and it could prove as a beautiful employment opportunity for young scholars. Thank you. Grazie. Grazie a lei per aver presentato questo quadro delle sue ricerche, dal quale mi sembra ancora una volta confermata il grande ricorso anche alla giustizia extra processuale, all'infragiudiziario. Insomma. Va bene, adesso è il momento di una pausa. Pausa che deve durare quanto? Un quarto d'ora? 20 minuti, sì, va bene. Quindi tra 20 minuti ci ritroviamo di nuovo qua con le altre due relazioni della mattinata e poi seguirà la discussione. Grazie. No, it was perfect. I told you that I would warn you.
Inviterei i partecipanti al convegno a riprendere posto, così possiamo proseguire con le altre due relazioni della mattinata che sono tenute da Andrew Vidali e da Ante Birin, e che invito a sedersi anche loro al mio fianco. Buongiorno. Tolgo questo, può dare fastidio. Buongiorno. Allora, per primo parlerà Andrew Vidali dell'Università di York, è anche lei dottorando, già dottore di ricerca, postdoc, quindi siamo oltre, e si occupa di giustizia appunto su questi territori di confine. E infatti ci parlerà di amministrazione, giustizia, negoziazione, i casi di Creta e Cipro a confronto. Prego. Ho scelto di non stampare il mio intervento, spero non sia un problema. Benissimo. Allora, intanto ringrazio la professoressa Gazzini per la cortese introduzione e ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a partecipare a questo stimolante convegno. A me è stato chiesto di affrontare un tema piuttosto complesso, soprattutto per ragioni di fonti archivistiche. Chi studia la storia di Creta e Cipro veneziana deve tener conto della scarsezza delle fonti sopravvissute alla distruzione delle relative cancellerie dopo la conquista ottomana. In questa presentazione allora io mi concentrerò su due assi, l'amministrazione locale e la gestione della giustizia criminale, due aspetti fondamentali della sovranità di qualunque stato di antico regime, con un focus di circa 60 anni tra 1490 e 1550, quindi in un periodo in cui entrambe le isole erano sotto autorità veneziana, ma prima che le mire ottomane su Cipro si concretizzassero. La scelta dell'anno 1550 come termine di questa analisi è, lo confesso, arbitrario, invece diciamo che ho scelto di fermarmi prima del 1568, quando il provveditore generale di Candia diventa una figura stabile all'interno dell'amministrazione politica del regno. Al contrario, la data del 1490 non è casuale, come vedremo meglio a breve, perché in quell'anno si concretizzano dei primi mutamenti istituzionali in seno all'amministrazione e alla giustizia veneziana a Creta. Allora, la prospettiva attraverso cui questi due aspetti saranno comparati è quella della negoziazione con la dominante, da analizzare soprattutto attraverso le fonti istituzionali veneziane, ma anche attraverso alcune fonti provenienti dal fondo del Duca di Candia, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia. Allora, alcune di queste fonti vado a introdurle in maniera molto veloce, sono le gravamina, cioè quindi quelle forme di protesta presentate alla dominante sotto forma di capitoli per la loro approvazione, che sono prodotte sia dalle popolazioni cipriote e cretesi nella loro interezza, sia a livello di singole comunità, come quelle di Nicosia, Famagusta, Candia, Cania e Rettimo, oppure anche a livello ancora più ridotto, a livello cetuale, come ad esempio la collettività dei nobili e feudatari di Canea e il popolo di Nicosia. I gravamina sono stati ampiamente studiati dalla storiografia dell'Europa premoderna e anche in seno alla realtà veneziana. E questo tipo di fonti rivelano in genere le tensioni che dividevano le popolazioni al proprio interno o che erano sorte anche nei confronti delle politiche del sovrano e dei suoi rappresentanti, in questo caso la Repubblica di Venezia e i suoi rettori. Altre fonti che andrò a analizzare sono suppliche di individui cretesi e ciprioti mandate al Senato e al Consiglio di 10 per chiedere in genere una ricompensa per i servizi forniti alla Repubblica, specie durante i conflitti con l'impero ottomano, oppure per negoziare la cancellazione di una sentenza criminale. Queste fonti, le suppliche, permettono in genere di entrare in profondità nelle dinamiche politiche e conflittuali locali. Infine ci sono le già menzionate fonti all'interno del fondo archivistico del Duca di Candia, vale a dire un registro degli uffici dei fine anni 30 del Cinquecento e la sua corrispondenza, due fonti che offrono un prezioso punto di vista diverso da quello istituzionale veneziano. Attraverso queste fonti il mio intervento si propone di riconnettere le differenze che emergeranno fra questi due contesti alle scelte fatte dal patriziato veneziano in merito alla colonizzazione di Creta, di cui si è già accennato durante questo convegno.
e al mancato invio di Colonia a Cipro, un'operazione che era stata discussa nel 1477 ma molto presto abbandonata. Cercherò allora di evidenziare come queste scelte abbiano prodotto delle differenze sostanziali sia nel panorama istituzionale, quindi nell'amministrazione del potere e delle risorse, soprattutto quelle politiche locali, sia sul piano della giustizia criminale. Su quest'ultimo piano, quindi quello della giustizia criminale, le suppliche e le delibere degli organi veneziani permetteranno in particolare di evidenziare gli elementi comuni nella gestione della conflittualità, quindi in particolar modo la presenza delle carte della pace, anche queste già menzionate durante questo convegno, e anche gli elementi invece divergenti, come il protagonismo dei patrizi veneti all'interno delle faide locali, una presenza che non poteva essere replicata nell'isola cipriota. Allora, il motivo per cui entro nel merito dell'organizzazione istituzionale data da Venezia alle due isole è per mostrare da un lato la singolarità del caso cretese, dall'altra la normalità, se mi passate il termine, del caso cipriota, vale a dire il modus operandi di Venezia nello stato d'Amar prevedeva l'installazione di rappresentanti patrizi al vertice dell'amministrazione della giustizia, mantenendo la struttura preesistente che soggiaceva e sosteneva il vertice. Venezia si appoggia alla nobiltà locale, ma con l'invio di Colonia a Creta, Venezia non solo decide di importare il proprio modello istituzionale e giudiziario, ma anche di creare un ceto dirigente locale su cui appoggiarsi, una nobiltà veneta residente a Creta e una nobiltà cretese. Di questa nobiltà cretese, anche di questa nobiltà cretese si è già menzionato durante questo convegno, quindi per risparmiare un po' di tempo non rientro nel merito della sua definizione. Questi aspetti sono ben noti. Allora il contributo che io spero di poter offrire consiste nell'entrare in profondità nei gangli dell'amministrazione e vedere come sono organizzati i livelli sottostanti al vertice. Capire cioè quali rapporti si vennero a creare fra il ceto dirigente locale e la giustizia distributiva, cioè l'assegnazione di incarichi e uffici locali, che rispondevano al vertice politico. Vale a dire, nel caso cretese, dei già menzionati duca di Candia, il capitano, i consiglieri, i rettori e i consiglieri di Canea e Rettimo. Non parlerò del caso della quarta e ultima giurisdizione cretese, perché non ho trovato fonti in merito, semplicemente. Comincerei subito dalla capitale, cioè dalla città di Candia, e dagli uffici che venivano assegnati in loco. Ora appare subito evidente la contiguità con il sistema politico veneziano. Gli uffici sono gli stessi che troveremo in Laguna, con l'eccezione dei giudici del prosopio, già menzionati dalla professoressa Papadaki, un ufficio di origine bizantina che si occupava dei rapporti fra greci ed ebrei. Tutte queste cariche sono assegnate esclusivamente ai nobili veneti residenti a Candia dal reggimento di Candia, reggimento formato dal duca e dai suoi consiglieri e dal capitano, con l'eccezione però dei giustizieri e anche degli avvocati piccoli, che erano ricoperti tanto dai nobili veneti che da quelli cretesi. Come accennato, nel 1490 c'è già un primo cambiamento, vale a dire con una riforma approvata dal Senato e sollecitata, quindi potremmo dire negoziata, dalla stessa comunità di Candia, i signori di notte e i giudici di Candia non furono più eletti dal Maggior Consiglio veneziano, ma questa competenza venne trasferita al reggimento di Candia, il quale da quel momento in poi avrebbe eletto tra i nobili veneti coloro destinati a ricoprire queste cariche. Ora, la predominanza dei nobili veneti nella gestione degli uffici urbani lascia però il posto ad una divisione degli incarichi con la nobiltà cretese che viene minuziosamente orchestrata affinché sia equa. Possiamo ipotizzare allo scopo di mantenere la pace sociale fra i due ceti e non scatenare discordie e inimicizie a causa della giustizia distributiva e garantire anche ai nobili cretesi il prestigio connesso all'esercizio di cariche e uffici. In particolare gli uffici del territorio, cioè castellanie e capitanati del Devedo, sono assegnati per la prima muta, cioè per il primo reggimento, ad un nobile veneto, per la seconda muta, secondo reggimento, ad un nobile cretese. Altri uffici sono poi riservati ai cittadini, cioè il corpo sociale sottostante alle due nobiltà, e infine quando venivano armate delle navi a Candia, i duchi e i consiglieri potevano scegliere i nobili da poppa, sia tra i nobili veneti che quelli cretesi, mentre la scelta del sopracomito era fatta dal reggimento, il quale si trovava però a volte costretto a sollecitare i nobili veneti a candidarsi all'incarico. Le fonti che ho riportato a lato riportano allora come l'elezione dei
come l'elezione dei nobili, riportano anche esempi di elezioni di nobili cretesi all'incarico di sopracomito e soprattutto la formalizzazione della possibilità di accedere a questo ufficio da parte dei cretesi sarà l'oggetto di uno dei capitoli inviati dalla comunità di Rettimo nel 1539. Scusate. Passerei poi ora invece dalla capitale alle altre due città principali del territorio cretese. Se volgiamo il nostro sguardo allora verso Canea e Rettimo, notiamo come l'apparato istituzionale, che si trova al di sotto dei rettori veneziani, è sostanzialmente identico fra le due città, ma sensibilmente diversa rispetto a Candia. Ovviamente, essendo anche realtà demograficamente più piccole, la complessità istituzionale è ridotta. Tuttavia, quello che mi preme sottolineare è che la divisione delle cariche all'interno, non solo del territorio, ma anche dentro il contesto urbano, non è sbilanciato, anzi, al contrario. I 3 giudici del proprio, i 3 giudici di petizione, che però forse non erano presenti a Rettimo secondo le fonti che ho analizzato, i 3 giustizieri e i 3 provveditori erano divisi tra 2 nobili veneti ed uno cretese che ricoprivano l'incarico al primo reggimento, mentre nel successivo le proporzioni si rovesciavano. Veniva osservata cioè una perfetta parità di 3 nobili veneti e 3 nobili cretesi per ufficio. Gli incarichi del territorio, anche qui castellanie e capitanati del Devedo, sono assegnati per una muta a un nobile veneto e alla muta successiva ad un nobile cretese. Ho poi qui riportato anche degli uffici riservati ai cittadini di Cania e sempre assegnati dai rettori a Bossoli e Ballotte. È plausibile pensare che uffici simili fossero riservati anche a Rettimo per i cittadini di quella città. Per quanto invece concerne l'isola cipriota, la Serenissima utilizzò gran parte dell'organizzazione amministrativa istituita dalla precedente dinastia dei Lusignan, adottando quindi una consolidata politica del diritto in seno allo Stato d'Amar. L'apparato amministrativo dell'isola rimase fondato sulla doppia base delle tradizioni bizantine e quelle imposte dai crociati. Su questo substrato la Repubblica introdusse le forme di governo tipiche dei domini veneziani del Mediterraneo. Le affinità tra amministrazione del periodo veneziano e quella precedente dei Lusignan si individuano allora nella partecipazione dei ciprioti di alto rango all'amministrazione e alla scelta dei vari funzionari e beneficiari di rendite nell'isola, nel mantenimento delle istituzioni cardine, come quelle giudiziarie, civili e ecclesiastiche, e infine nel riconoscimento di tradizioni feudali, quali la concessione di contee e cavalierati. Anche in questo caso, però, il mio obiettivo è quello di scavare al di sotto del vertice politico, incarnato in questo contesto dal reggimento di Cipro, con sede a Nicosia, e costituito dal luogotenente di Cipro e dai suoi consiglieri, e dal capitano, che invece aveva sede a Famagosta. Se a Creta la preeminenza della città di Candia era indiscussa, Nicosia e Famagosta rappresentano i 2 poli politici dell'isola, che sono in continua contrapposizione, una contrapposizione che si espresse anche in seno all'amministrazione e alla gestione della giustizia. Vi erano poi altre giurisdizioni minori che ho qui riportato e al di là dei rettori c'era un'altra presenza veneziana molto ridotta e costituita da alcuni feudatari e dai collaterali. Quest'ultimi erano incarichi che avevano a che fare con l'amministrazione militare e, a mio avviso, è interessante notare come nella terraferma questa carica era assegnata a membri delle nobiltà locali, ma non appartenenti al luogo in cui dovevano esercitare il loro incarico per evitare evidentemente collusioni e conflitti di interessi. Mentre a Cipro questa carica era stata riservata ai patrizi veneziani, assegnata al Maggior Consiglio fra 1495 e 1505 e poi assegnata invece per grazia negli anni successivi. Da Nicosia e Famagosta dipendevano poi una serie di contrade, 4 da Nicosia, amministrate da dei civitani eletti dal Consiglio di Nicosia, tra il ceto nobiliare locale, e 2 da Famagosta, gestite da un capitano e da un bailo, eletti fra i cittadini di Famagosta. Erano poi riservati ai notabili ciprioti anche l'incarico di visconte, mentre altri incarichi minori, cancellereschi non solo, erano riservate anche ai non nobili, come quello di Mactasippo o Mactasibo, che a Famagosta si occupava di vettovaglie, di pesi e misure. I giusdicenti delle contrade sceglievano poi ulteriori ufficiali locali come i banieri e i civitani dei villaggi nelle giurisdizioni di Sivori e Carpasso, i quali avevano diverse competenze, tra le più relative ai scopi di questo intervento, quello di denunciare ai giusdicenti le risse e le ferite avvenute nei casali e gestire anche uomini delle guardie e altro ancora. Vorrei ora mostrare il ruolo delle politiche di patronage veneziane e il loro impatto sulla giustizia distributiva a Creta. Su uno dei ceti che abbiamo visto essere particolarmente coinvolto nella gestione degli uffici locali, cioè mi sto riferendo alla nobiltà cretese. Allora, in questa slide
potete vedere il numero delle concessioni o delle conferme dell'elevazione allo status di nobile cretese, un privilegio concesso per grazia come ricompensa per i servigi offerti alla Repubblica da individui o famiglie. In 45 anni si contano 15 casi di conferme. Una conferma può anche comprendere più persone. Allora, ho parlato di conferma alla nobilitazione perché nella maggior parte di questi 15 casi, che è opportuno sottolineare, la concessione di questo privilegio consentiva l'accesso alle cariche urbane e del territorio, sono stati dati non sempre direttamente dal Senato, ma da altri rappresentanti veneziani, in particolare il capitano generale Damar, e solo in un secondo momento confermati dal Senato. La mancanza della ratifica del privilegio della elevazione allo status nobiliare da parte del Senato fu, non a caso, oggetto di alcuni capitoli di indolenza inviati dalle comunità cretesi, nella misura in cui i nobili cretesi denunciavano come queste elevazioni fossero lesive della loro possibilità di accedere alle cariche locali. Una politica analoga di patronage era impensabile nell'isola di Cipro. Nella misura in cui era stata Venezia a istituire la nobiltà dell'isola di Creta, grazie a quest'opera di colonizzazione di cui si è parlato in più occasioni, non dovrebbe allora sorprendere che la dominante si riservasse anche la facoltà di modificarla, in questo caso allargandola. Il ceto nobiliare di Cipro non viene toccato in maniera altrettanto significativa dalla dominazione veneziana e quindi le politiche di patronage, quando vengono messe in campo, si indirizzano verso altri elementi. Innanzitutto il numero di concessioni per mezzo della grazia è molto meno significativa e non coinvolgono lo status sociale necessario per partecipare alla giustizia per godere della giustizia distributiva. Quindi non ci si concentra sulle prerogative, ma piuttosto sulla concessione diretta delle cariche scavalcando i consigli locali. Tuttavia, di fronte alle lagnanze avanzate dalle comunità cipriote contro queste assegnazioni ritenute illegittime, lo stratagemma che si utilizza nella seconda parte è quello di concedere ai supplicanti la possibilità di essere direttamente imbossolati, cioè di essere inclusi fra i 4 finalisti che poi saranno votati, saltando così almeno le prime fasi, come avvenne nel 1523 e 1546. Si trattava evidentemente di un escamotage che comunque non infrangeva da un punto di vista formale le leggi e gli ordini. Passerei ora a vedere quali furono le istanze presentate dalle diverse comunità cretesi e cipriote che avevano a vedere con il sistema amministrativo, che ho in questa presentazione scelto di categorizzare in 4 diversi gruppi: questioni, rimostranze e richieste di legittimazione che avevano a che fare con l'operato locale dei rettori, con le scelte fatte a monte dalla dominante, con problemi interni alle stesse comunità, e infine contrapposizione con le altre comunità dell'isola. Nel caso cretese, i capitoli di rimostranze che denunciano azioni illegittime o dannose commesse da altre comunità non ci sono, mentre a Cipro i 2 principali poli dell'isola, Famagosta e Nicosia, si lamenteranno regolarmente l'una dell'altra. Non ho intenzione di leggere i singoli capitoli presentati e non riporterò le risposte date dal Senato veneziano, se non dove è strettamente necessario per ragioni di tempo. Voglio invece offrire un breve assunto. Le questioni interne sia a Cipro che a Creta si focalizzano soprattutto sulla qualità degli eletti, sui quali i consigli locali cercano di estendere il loro controllo. Insistono poi sulla contumacia, chiedendo che sia più strettamente osservata o anche ridotta per aumentare il numero di beneficiari, di coloro che sarebbero effettivamente riusciti a godere di un incarico. Le rimostranze relative alle scelte fatte dalla dominante sono soprattutto relative alla concessione degli uffici per via di grazia, mettendo così in crisi la giustizia distributiva. Ci si lamenta infine dei rettori, tanto cretesi quanto ciprioti, poiché essi non rispettavano gli ordini e le leggi relative all'assegnazione degli uffici, che vengono date a persone giuridicamente non idonee, perché magari non soddisfano i requisiti di cittadinanza o per altri motivi. Alcune specificità cipriote che emergono dai gravamina concernono, come ho appena detto, l'aspra contrapposizione politica tra Nicosia e Famagosta, che si esprimono in tentativi di sottrazione dei poteri giurisdizionali, esplicitati attraverso un uso spregiudicato, ad esempio, del sindacato, che avviene anche internamente, entrando in aree di non propria competenza, un evento che viene denunciato ora da Famagosta e ora da Nicosia. Altrettanto interessante è la denuncia fatta da Famagosta contro alcuni nobili nicosiotti che avrebbero impedito ai giusdicenti di Siuri e Carpasso di scegliere gli uffici locali, i già citati Civitani Banieri, con potenziale danno alla giustizia, poiché, come detto, quest'ultimi dovevano denunciare ferimenti e risse al relativo giusdicente. Infine, dato che prima il professor Orlando ha menzionato la necessità di confrontare dove è possibile lo Stato d'Amar con quello di terraferma,
Segnalo anche che nel 1507 le lamentele avanzate dalla comunità di Famagosta contro le assegnazioni illegittime compiute dal capitano hanno come effetto quello di chiedere a Venezia, di chiedere al Senato, l'importazione del modello civico dei territori della terraferma, cioè quello di un consiglio civico in cui votare a bossole e ballotte in presenza del rettore i candidati ai vari uffici. Verrei ora alla seconda parte, più breve per ragioni di tempo della presentazione, dedicata al sistema giudiziario cretese e cipriota e al ruolo che la negoziazione ha al loro interno. Farò qui riferimento sia alla negoziazione delle strutture istituzionali della giustizia criminale, quanto all'uso della negoziazione all'interno delle pratiche di giustizia. Concluderò poi evidenziando una delle più significative, a mio modo di vedere, differenze nel rapporto fra conflittualità violenta e giustizia tra Creta e Cipro, cioè una differenza nella partecipazione sociale alle dinamiche di faide, inimicizie e pacificazioni. È stato ripetuto più volte che il modello veneziano venne importato a Creta, e quindi abbiamo anche un'altra chiara evidenza, dato che ritroviamo le principali corti e organi della giustizia della laguna anche nell'isola cretese. A questa lista forse andrebbero aggiunti anche i 5 anziani della pace, come ci ha detto la professoressa Papadakis nel suo intervento. Io non li ho inseriti perché non li ho trovati nelle fonti che ho consultato. Il fatto che io non li abbia trovati non significa che non esistessero evidentemente. Una mia mancanza. In ogni caso, la domanda che dovremmo porci è piuttosto la seguente. Al di là dei nomi delle magistrature, le competenze di signori di Notte di Candia e avvocatori di Candia del Consiglio di 10 di Candia erano le stesse delle controparti lagunari? Non credo che sia una domanda prima di una certa complessità, anche a causa della scarsezza delle fonti. A inizio 500, e sottolineo inizio 500 perché il quadro veneziano, non essendo dotato di una vera e propria costituzione scritta, rimane magmatico, costante trasformazione. A inizio 500 i signori di Notte avevano in seno alla gestione della conflittualità violenta la competenza di istruire i processi per ferimenti e omicidi puri, cioè non premeditati. Se il reo si presentava, i signori di Notte portavano il processo di fronte ai giudici del proprio per la sentenza. Se non si presentavano, i signori di Notte potevano bandirlo grazie alla propria autorità. Gli avvocatori di comune avevano la competenza di istruire i processi per ferimenti e omicidi pensati, cioè premeditati, e in genere i processi da loro istruiti erano dibattuti in quarantia. Questo è un quadro evidentemente molto generico, per ragioni di tempo non posso approfondire. Il Consiglio di 10 di Venezia nel 1519 specifica le proprie competenze, che comunque nei decenni successivi si allargheranno. Tali competenze all'interno della sfera penale sono prodizione, secte e turbazione del pacifico Stato e i casi di sodomia. Vale a dire, i 10 si occupavano dei casi proditori, cioè quelli che per la loro atrocità imponevano l'intervento dei 10. In ogni caso, atrocitas è una categoria legale non ben definita, che però in questo modo lasciava ampi margini di azione ai 10. I 10 si occupavano poi delle sette, cioè quegli episodi di violenza collettiva, soprattutto notturna, che potevano turbare la pace cittadina, e dei casi di sodomia. Dall'isola cretese, un capitolo di lamentela, inviato dalla comunità di Canea nel 1549, dichiara come il Consiglio di 10 locale, il Consiglio di 10 cretese, stia ampliando le proprie prerogative, sforando i limiti giurisdizionali che si limiterebbero a 3 casi, che a questo punto io ipotizzo essere i casi proditori, violenza settaria e sodomia. Il Senato veneziano avvisa allora il Duca, che era membro dei 10 di Candia, di contenersi nell'allargamento delle competenze di quel tribunale. Chi conosce la storia delle istituzioni criminali del Cinquecento veneziano potrà notare le non casuali somiglianze. A Cipro il potere penale era abbastanza diviso fra uffici locali e rettori veneziani, poiché il visconte, presente sia a Nicosia quanto a Famagosta, aveva ampie competenze nel penale, anche in pena sanguinis, e aveva persino la facoltà di comminare mutilazioni e la pena di morte. Ma la nobiltà cipriota era soggetta esclusivamente al foro del reggimento di Nicosia. I giurisdicenti locali si dividevano poi le competenze criminali con i rettori veneziani, come avveniva tra il capitano veneziano di Famagosta ed i capitani ciprioti di Sivuri e i bali ciprioti del Carpasso. La negoziazione istituzionale della giustizia attraverso l'invio di capitoli coinvolge molto più significativamente Cipro che Creta. Cipro perché ci sono feudatari veneziani che cercano di sottrarsi al foro di Nicosia. Cipro perché ci sono rettori che cercano di sottrarre competenze penali ai giurisdicenti ciprioti.
perché ci sono richieste di maggior controllo sul personale che va a comporre le corti criminali, specie quella del Visconte, o anche perché ci sono tentativi da parte dei Nicosiotti e dei Famagostani di far valere o annullare i rispettivi privilegi di foro in materia criminale. Volevo poi aprire una discussione più ampia relativamente a quella che definirei, come già fatto da altri studiosi, una cultura del conflitto che pone l'accento tanto sul momento della rottura degli equilibri attraverso la violenza, quanto al momento della ricomposizione. Tuttavia il mio tempo sta scadendo molto velocemente, quindi mi limito a segnalare la presenza delle carte della pace in questi due contesti. Di carte della pace, cioè atti notarili che formalizzano la fine del conflitto, si è già parlato, quindi non entro nel merito. La storiografia su Cipro veneziana, su Creta veneziana è molto più ricca rispetto a quella su Cipro, e anche in campo giudiziario ci sono già analisi che hanno affrontato la violenza e la pacificazione nell'isola cretese, soprattutto storiografia di lingua greca, ma non solo, che si è focalizzata di più sulla seconda metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento. E allora mi limito a presentare delle fonti dirette e indirette provenienti dall'inizio del Cinquecento, in particolare dal fondo del Duca di Candia, dove ci sono copie di carte della pace erogate in greco e anche una testimonianza di un notaio che ha affermato di aver erogato questo documento per dei soggetti locali. Forse la storiografia non ha ancora accertato la presenza delle carte della pace nell'isola di Cipro, e questo è probabilmente dovuto alla scarsezza delle fonti. Qui ho potuto trovare delle fonti indirette, cioè delibere del Senato in risposta a delle suppliche inviate da soggetti ciprioti. Suppliche che per inciso sono uno dei principali strumenti di negoziazione penale in antico regime. In queste delibere si dichiara che i supplicanti saranno assolti dal bando a condizione che, tra le altre condizioni, di avere la carta della pace dei parenti delle vittime, se non ne dispongono già. Infine, in quest'ultima slide ho riportato i riferimenti al coinvolgimento di patrizi veneti residenti a Creta in episodi di violenza commessi o subiti da altri nobili veneti, da nobili cretesi o da altri soggetti non nobili. Non leggerò nulla, ma quello che mi preme sottolineare e concludere è che in un certo senso sia un elemento di differenza che di somiglianza rispetto all'isola di Cipro, però penso che in realtà potremmo estendere questo confronto a tutto il Commonwealth veneziano, ma anche oltre, forse, all'intero scenario europeo. Vale a dire che la violenza nobiliare è uno dei grattacapi con cui tutti i ceti dirigenti hanno a che fare nel Cinquecento, anche prima di questo secolo ovviamente, e anche nel corso del Seicento. Perché la violenza nobiliare ha più possibilità di avere significative conseguenze politiche rispetto alle risse che avvenivano nelle taverne fra persone di basso status sociale. Risse e violenze che avvenivano molto più frequentemente all'interno delle taverne rispetto alla violenza nobiliare, però non avevano la stessa pericolosità politica. Venezia allora non ha solo creato la nobiltà locale su cui appoggiarsi per l'amministrazione, ma ha anche creato uno dei più significativi problemi, se non la giustizia criminale. Grazie. Anche lei è molto disciplinato, è stato perfettamente nei tempi, la ringrazio. Mi permetto appunto di notare come l'uso di alcune fonti, ad esempio le suppliche, sia molto interessante, perché sì, si inseriscono in questa pratica eccettuativa utilizzata dai governi tardo-medievali, ma la supplica in sé come documento, ripeto, è interessante perché fa sentire la voce non soltanto del supplicante, ma anche dell'autorità alla quale ci si rivolge, perché è chiaro che se si vuole ottenere qualcosa bisogna anche rivolgersi nel modo in cui è noto che chi detiene il potere ritiene giusto che ci si rivolga a lui. E quindi permettono, se si tiene presente questo filtro, anche in realtà una doppia visione su quali sono gli argomenti sui quali si va a premere, sono gli argomenti ai quali poi il potere è più sensibile rispetto ad altri. E passo ora la parola al nostro ultimo relatore, Ante Birin, dell'Istituto Croato di Storia, che studia, un esperto della storia di Sebenico, giusta l'accento, Sebenico nel Medioevo, e ci parlerà del sistema di diritto e giustizia infatti a Sebenico. Prego.
Thanks to the Professor Gazzini on introduction and also to the organizers on their invitation. Regarding the topic it was given to me, I have to start this relation with one general overview of organization of government in Šibenik, and after that I will give some examples regarding this topic. Procedo all'italiano. Il sistema giuridico della città di Sebenico, nonché l'ordinamento giuridico dei comuni dalmati, consisteva in fonti legali di natura diversa e fu costruito molto gradualmente, come ha scritto nella Lonza. Essi modello nello statuto della città durante il XIII secolo, seguito del processo di codificazione. Le redazioni originali dello Statuto di Sebenico, che risalgono alla seconda metà dello stesso secolo, non sono conservate e assunse la sua forma definitiva nel 412, subito dopo l'instaurazione definitiva del dominio veneziano, ovvero nel 438, quando il libro dello riformo fu aggiunto allo statuto. L'identità delle disposizioni statutarie di Sebenico con quelle di Zara indica l'esistenza di un modello precedente, mentre va notato che nella storiografia è opinione diffusa che lo statuto di Zara, non conservato del XIII secolo, sia servato da modello per lo statuto di Sebenico. La somiglianza tra questi due statuti furono notata molto tempo fa da Ivan Lucius, il quale afferma che sebbene non si sappia quando lo statuto di Zara sia stato redatto nella sua forma attuale, tuttavia si può vedere che molte delle sue leggi si trovano integralmente copiate nello statuto di Sebenico. Dal punto di vista del contenuto, suddiviso in 6 libri dello statuto e in uno libro delle riforme, il libro degli statuti, delle leggi e delle riforme della città di Sebenico, come recita il titolo della sua prima edizione stampata nel 608, standardizzò il sistema giuridico civile e penale del comune, così come il suo sistema giudiziario. Nelle sue caratteristiche di base, l'organizzazione degli organi comunali a Sebenico non differiva da quella esistente in altri comuni dell'Adriatico orientale. A capo della città c'era un comes che dopo la resa di Sebenico a Venezia nel 412, con la ducale del doge Michele Steno, con la quale furono determinati i termini della resa della città, poteva essere scelto solo tra i nobili veneziani e il cui mandato durava 2 anni. Il principale organo legislativo era il Maggior Consiglio, che era composto da membri adulti della nobiltà cittadina che avessero compiuto 18 anni. Nel fine del XIII secolo si decise che il numero dei membri del Gran Consiglio in futuro non dovesse essere inferiore ai 41 membri. Con il passaggio sotto il dominio veneziano, il precedente ruolo del Maggior Consiglio fu notevolmente ridotto e limitato, così che, ad esempio, essi poteva riunirsi solo previa conoscenza del comes e con la sua presidenza. Tra i membri del Maggior Consiglio
erano scelti i membri del Consiglio dei 15 e 3 giudici della Curia Maior e i 3 giudici della Curia Minor. L'ambito di lavoro di Consiglio dei 15 sapienti o Minor Consiglio, che si riuniva solo su invito del Comes e della sua curia, era differenziato dalla scelta dei rappresentanti e del regolamento dei prezzi di alcuni prodotti alimentari, come il carne, all'emanazione di decreti e regolamenti ai giudici per le cause civili. L'organo centrale dell'autorità giudiziaria a Sebenico era la Curia Maior o Curia Maggiore, che inizialmente era composta da 3 e dall'inizio del 400 da 4 giudici, a volte menzionati anche come rettori. Il loro mandato durava inizialmente 6 mesi e successivamente 3 mesi. I giudici erano scelti tra i membri del Maggior Consiglio, tuttavia non potevano avere meno di 25 anni. Durante il periodo di servizio erano obbligati a presentarsi regolarmente ogni giorno al Comes, nell'aula del tribunale, e a rimanervi per svolgere l'attività di giudice e la pratica dei tribunali fino a quando il Comes non li avesse rimossi. Essi erano inoltre obbligati a partecipare alle sessioni del Maggior Consiglio e Consiglio dei 15 sapienti e se fossero stati impediti nello svolgere le loro funzioni per un periodo di 15 giorni, avrebbero perso l'onore di essere giudici. La competenza del Curia Maggiore, come nel caso di Zara, non era esplicitamente determinata da una disposizione statutaria particolare, tuttavia dal materiale archivistico conservato si può vedere come si occupasse della risoluzione di procedimenti penali e di controversie di maggior valore, il più delle volte in materia di beni immobili. Oltre alla Curia Maggior esisteva anche una Curia Minor, anch'essa composta da 3 giudici scelti tra i membri del Maggior Consiglio di età superiore a 25 anni, contemporaneamente ai rettori della Curia Maggiore e con il mandato equivalente di 3 mesi. Già che questi giudici erano chiamati anche consoli, la Curia Minore fu anche chiamata Curia dei Consoli e poi anche questi giudici furono chiamati giudici per le cause civili. Nell'inizio del 400 fu adottato un codice giudiziario integrale con il quale fu stabilito che i giudici delle cause civili dovevano riunirsi in determinati giorni, per la qual cosa non era necessario l'invito del Comes. Ciascun giudice del Curia Minor poteva giudicare da solo, senza la partecipazione di altri giudici, casi aventi un valore fino a 40 denari piccoli soldi e solo se la controversia fosse relativa a beni mobili. Affinché questa presentazione non si riduca a una mera analisi delle disposizioni statutarie che regolavano i doveri e le competenze degli organi giudiziari o prescrivavano l'attuazione del diritto penale e del procedimento civile, vorrei qui di seguito richiamare qualche altra questione relativa all'argomento di questa presentazione, come ad esempio la composizione nominativa dei membri della Curia Maggiore,
come furono applicate nelle prassi le disposizioni statutarie e come si svolgeva nelle prassi le procedure di conciliazione prescritte dello statuto stesso solo in molto approssimativo. Chi erano i giudici della Gran Curia? Poiché i giudici, insieme al principe, costituiva il governo, regimen Sibenizi, appare chiaro come tale carica fosse ricoperta dai membri più rispettati della nobiltà cittadina. Ma chi erano per nome questi individui che ricoprivano la carica di giudici del Curia Maggiore e a quali famiglie appartenevano? La storiografia non si è occupata di questo argomento nello dettaglio, quindi la risposta a questa domanda può essere ottenuta solo attraverso ricerche archivistiche sistematiche, in particolare i registri dei notai. In essi, infatti, ci si imbatte spesso in citazioni dei giudici della Curia Maggiore, siano esse le dichiarazioni di tutti o di singoli membri della Curia. La più preziosa a questo riguardo sono le affermazioni che troviamo registrate sotto forma di note a margine nei pochi scritti di notaio Ser Indricus de Indrico. Devo dire che questo notaio è una figura straordinaria, è venuto a Šibenik come un ordinario notaio e alla fine della sua vita lui era uno dei più ricchi abitanti di Sebenico. Questo notaio, oltre a elencare i membri della Curia Maggiore, aveva l'abitudine di annotare anche il trimestre durante il quale esse svolgevano il loro servizio, come potete vedere. Dall'altra parte, l'elenco di tutti i membri della Grande Curia, insieme al doge, al principe e al vescovo, era di solito riportato nei proemi che si trovavano all'inizio dei registri notarili, come potete vedere nell'angolo in alto a destra. Mentre in alcuni casi venivano registrati i nomi di 2 o 3 giudici che giudicavano in una controversia, con la nota che gli altri sono assenti, talvolta riportando i nomi dei giudici o del giudice assente, come dimostrano gli esempi nell'angolo in basso a destra. Infine, menzioni individuali di alcuni giudici del Curia Maggiore si possono trovare in diversi tipi di strumenti, ad esempio quando a uno di loro era stato affidato il giudizio in una causa o l'aggiudicazione di un'asta pubblica. L'analisi delle persone che ricoprirono la carica di giudice della Curia Maggiore, come prevedibile, mostra che questo onore è stato tenuto in misura maggiore rispetto agli altri dai membri delle più prestigiose famiglie di Sebenico, quali i Tavelić, i Šišgorić, i Divnić, Draganić, Mišić e Teodošević, ma anche da alcuni nobili veneziani giunti a Sebenico come Niccolò Bon o Dionisio Giustiniano. Un'analisi più precisa richiede ovviamente ulteriori ricerche d'archivio. In quale misura e se lo Statuto di Sebenico, come anche chiedeva nella Lonza nel caso dello Statuto di Ragusa, col tempo sia diventato un frammento di macerie, una lettera morta, o rimasse una fonte viva su cui veniva plasmata la realtà giuridica.
La risposta a questa domanda si trova ugualmente negli atti del notai di Sebenico e in questa occasione mi concentrerò sul fondo modestamente conservato di Ser Indricus de Indrico, che consiste in un totale di 38 breviari di aste pubbliche conservati che vanno dalla 431 alla 434. Grazie a essi, scusatemi, grazie a essi è possibile non solo ottenere una risposta alla suddetta domanda sulla vitalità dello Statuto di Sebenico, bensì anche avere una visione completa di tutti i dettagli della procedura d'asta e completare le nostre conoscenze di alcuni aspetti legali della procedura stessa, che sulla base dei dati dello Statuto stesso non corrisponderebbero pienamente alla realtà giuridica. Sebbene, a differenza dello Statuto di Zara, le disposizioni statutarie direttamente dedicate al tema dell'aste pubblica non siano riunte in un'entità a sé stante, esse seguono il loro modello praticamente uno dopo l'altro. Nel 4 libro di Statuto, che disciplina nel dettaglio la questione della vendita in un'asta pubblica e descrive lo svolgimento dello stessa procedura d'asta sia per immobili sia per beni mobili. In quale misura la procedura d'asta prescritta dallo Statuto sia stata applicata nella prassi ed è assumibile dai documenti conservati all'atto dell'acquisto in occasione di un'asta pubblica, benché essi registrano l'atto finale dalla procedura d'asta, ovvero l'assegnazione e l'aggiudicazione dell'oggetto d'asta, lo stesso testo del documento iniziava in realtà con una sorta di ricapitolazione della procedura svolta che seguiva pianamente ogni passo prescritto dallo Statuto. Ciò che si può comprendere da essi è che in pratica c'erano alcune usanze che non erano visibili dallo Statuto stesso. Ad esempio, oltre che presso la loggia cittadina, le 2 chiese menzionate in Statuto, San Giacomo e San Francesco, e la piazza della comune di Sebenico, luoghi menzionati nello Statuto, i messaggeri comunali ne pubblicizzavano la vendita anche in altre microlocalità all'interno della città, come è generalmente affermato negli atti notarili, nelle piazze, chiese e altri luoghi abituati della città di Sebenico. Sebbene il periodo di pubblicità stabilito dallo Statuto fosse di 15 giorni, dagli atti notarili risulta che in pratica tale periodo era spesso più lungo. Ad esempio, non è raro che una certa cosa venga pubblicizzata per 15 o più giorni, ovvero per 15 a 20 giorni o più, o in rari casi 1 mese e più giorni. In casi eccezionali, questo termine era più breve, quindi, tra gli altri, ci imbattiamo in esempi in cui il termine della pubblicità era solo 3 o più giorni, ovvero 10 giorni. E infine, sebbene lo Statuto stabilisse esplicitamente che l'aggiudicazione dovesse avvenire da parte del comes o del rettore, che il comes delegava, da alcuni casi è evidente che tale compito poteva essere affidato
anche a uno dello soggetti autorizzati che disponevano di beni o rendite cedute all'asta o agli stessi proprietari sulla base di una delega scritta dell'autorità di governo di Sebenico. Infine, il terzo ed ultimo esempio che indicherò in questa occasione è la procedura di conciliazione stragiudiziaria, la cui modalità di attuazione è definita dalla norma legislativa De arbitris et quod sententia arbitrarum servetur. Con la suddetta disposizione statutaria si stabiliva che chi non desiderasse andare le vie legali dinanzi alla curia attraverso amici e conciliatori potevano portare a termine contenziosi o controversie su qualsiasi questione, contratto o proprietà nella città di Sebenico o nel suo distretto. Le parti in causa potevano scegliere uno o più conciliatori. Poiché ciascuna delle parti nelle controversie in linea di principio sceglieva un conciliatore, c'era comprensibilmente la possibilità che anche i conciliatori scelti non sarebbero stati in grado di accordarsi su un verdetto finale. In questo caso era previsto che il Comes aggiungesse ai conciliatori scelti un terzo giudice per cui il verdetto finale sarebbe stato quello stabilito dalla maggioranza, cioè da 2 dei giudici. Sebbene il termine per emettere la sentenza fosse in linea di principio 1 mese del giorno dello stipula dell'accordo transattivo, esso poteva essere più breve o più lungo, a seconda dell'accordo tra le parti. Ad esempio, al 20 agosto 440, Ser Martin Tolimeric e Ser Šimun Jurčić conclusero un accordo sulla risoluzione pacifica delle sue controversie che avrebbe dovuto essere risolta entro 15 settembre, mentre Radoslav Stojanović e Stoislava, figlia di Miloš Radoslavić del villaggio di Koprno nel distretto di Sebenico, dopo aver concluso lo stesso accordo al 1 settembre, fissarono la fine di ottobre come termine per pronunciare il verdetto. In alcuni casi accade che le parti in causa scelsero un solo conciliatore, come dimostra il caso dell'estate del 485. Quando Radoje Dragaić di Vodice e Mastro Toma Stjepanov, falegname di Sebenico, concordarono il 11 agosto che la risoluzione della loro disputa sarebbe stata affidata a Ser Juraj Giorgio Liničić. Ser Giorgio avrebbe dovuto emettere il verdetto entro 1 mese e le parti in causa furono obbligate ad accettare il verdetto sotto la minaccia di una multa di 100 lire. Il motivo stesso della contestazione può essere rilevato dalla sentenza che Ser Giorgio emise 20 giorni dopo, stabilendo che Mastro Toma non aveva diritto a pretendere alcun risarcimento per il presunto degrado dei suddetti vigneti che aveva dato per la coltivazione al summenzionato Radoj, né con
riferimento alle parti di Ficchi che gli spettavano e che Radoe gli consegnò, presumibilmente tenendo per sé la parte migliore dei Ficchi. D'altra parte, Radoe avrebbe dovuto lasciare tutti gli edifici che erano stati costruiti nei detti vigneti, che il lavoro che aveva fatto su di essi a Mastro Toma nella loro condizione esistente. At the end, I will return on English, and I have to say that these examples shows us that the ordinamenti statutari sono scusatemi, questi ordinamenti put in full practice, as we can see on the terms of public auctions, although I have to say that these examples are dating from the 15th century, the notarial records with which I am dealing, and it would be also interesting to see what was happening in the 15th or 16th century. Also, these examples shows that even if in a statute some proceedings are well described, the notarial records shows us the more clear picture and the full picture how it look like. Unfortunately, I can't give the examples of subordinations between Šibenik and Venice in possible appeal cases because I didn't find it in notarial records which I was researching, but it doesn't mean that maybe that they don't exist in a little bit younger records. I will finish here, and for every question I am free. Bene, mi sembra confermata ancora una volta l'importante ruolo di mediazione svolto dai notai. Una mia curiosità, a seguito anche del fatto che lei ha mostrato delle slide con i documenti, quello poi sulla lingua, insomma, sul sovrapporsi di molteplici idiomi, perché noi poi vediamo la risultanza in latino, ma ovviamente poi questa è la lingua scritta nobile, insomma, una sorta di lingua franca, ma poi anche capire come si intendessero e quali stratificazioni, passaggi c'erano, anche questo è un aspetto molto interessante. Va bene, a questo punto io chiamerei, se siete d'accordo, i relatori e la relatrice di questa mattina tutti qui al tavolo per ricevere eventuali domande. Posto per tutti. Bene, possiamo aprire quindi la discussione. C'è qualche domanda da parte del pubblico? Sì, vedo. Sì, no, mi faceva piacere un attimo commentare un'immagine, una delle ultime immagini della relazione di Ante Birin. C'è questa sentenza arbitraria, perché adesso io non so a Sebenico, a Spalato queste sentenze, che ce ne sono molte, si trovano nei registri appunto di cancelleria e non c'è una distinzione netta tra notai e archivio della cancelleria, archivio della comunità.
E questo a me ha sempre, per me era una conferma in qualche modo di quello che dicevo stamattina, di questa contiguità dei piani tra giustizia, diciamo, egemonica, di apparato, chiamiamola come vogliamo, e giustizia invece comunitaria. Perché anche queste forme di infragiustizia, di extragiustizia, venivano registrate negli stessi registri della giustizia ordinaria. Cioè non c'erano due strade separate, due ambiti separati. E questo secondo me, dicevo, le logge. Io trovavo molte appunto di queste situazioni di infra ed extra giustizia, ma la proclamazione poi, la sentenza finale, veniva fatta nella loggia, cioè lì dove veniva anche proclamata la giustizia egemonica di apparato. E anzi, tutte queste forme di infragiustizia, per esempio gli arbitrati, solo una volta che fossero stati registrati in cancelleria e quindi con la vidimazione del notaio e della curia appunto del conte, avevano validità. Prima, cioè, finché non arrivava questa registrazione scritta, l'arbitrato non aveva validità. E questo mi pare, come dire, molto, un esempio molto significativo proprio di questa contaminazione dei piani, di questa sovrapposizione dei piani. Quindi questa era solo una riflessione, non so se Ante Birin vuole aggiungere qualcosa. Poi, visto che ho il microfono, poi magari non chiedo solo questo, volevo chiedere a Josef Banic, cioè io ho capito che, parlando sempre di questo rapporto tra giustizia, diciamo, egemonia, sono anche termini, come dire, forse anche un po', che forse dovremmo anche un po' ripensarli, però, come dire, ormai sono storiograficamente consolidati. E quindi tra giustizia di apparato e giustizia comunitaria, negoziale, eccetera, mi pare di aver capito che in realtà, dalle cose che ha visto lei, c'è un'alta percentuale di processi che cominciano e finiscono con una sentenza all'interno di questi tribunali. E allora mi chiedevo, perché questo è un po' in controtendenza, un po' con la Dalmazia, un po' con altre situazioni, mi chiedevo se in questo senso, come dire, è la vicinanza geografica anche, perché io spesso ho la sensazione che l'Istria, ma mi dica lei, assomigli molto di più al dogado veneziano che alla Dalmazia, per esempio, cioè che ci siano dinamiche molto più simili, sono altre Venezie molto più vicine alle altre Venezie veneziane che quelle un po' più, scusate sto bisticcio, comunque di quelle di realtà più lontane. Poi l'ultima cosa che mi pareva interessante, ho trovato molto interessante anche la relazione su Spalato, queste dinamiche tra nobili e popolani e questo, come dire, capacità anche qui molto pragmatica di Venezia di gestirle secondo convenienza in qualche modo, cioè come gli faceva comodo, parteggiava a volte, spesso, per i nobili, però qualche volta invece andava anche, come dire, favoriva i popolani. Ecco, l'ultima invece sollecitazione, la lezione di Vidali, che era poi quello che stava dicendo appunto Marina Gazzini, che secondo me è veramente è importante. Ecco, forse nella storiografia veneziana mancano studi rispetto ad altre storiografie proprio su queste fonti, cioè le suppliche, i gravamina, le grazie. C'è una lunga tradizione di studi nella terraferma, Ducato di Milano, ma non soltanto, che hanno utilizzato in maniera, diciamo, sistematica queste fonti per studiare i rapporti tra il centro e periferia, anche queste forse categorie concettuali che dovremmo rivedere, però ecco, per capirci, fra centro e periferie, e le hanno utilizzate in maniera sistematica. La storiografia veneziana, Venezia, non l'ha mai fatto, l'ha fatto molto poco. Mi chiedo se perché mancano le fonti o sia stata un po' una disattenzione un po' storiografica, perché secondo me in realtà le fonti per farlo ci sarebbero. Sì, in ordine. Bene.
Regarding the Šibenik, first of all, I must say that unfortunately we don't have practically nothing regarding notarial records before the 14th century, so we cannot have insight in that period before the 14th century. Also, practically our only source are notarial records. Notarial records we don't have, unfortunately, we don't have supplice, we don't have a book of criminal processes or something like that. It was all what I know. It was all written in notarial records. Problems with regarding the justice and the civil processes. We don't have too many books of notaries who have written such cases. We have only one book of notary Antonio Campolongo de Padua. I think it is its second book preserved in the State Archive in Šibeniku that is fully dedicated to the civil processes. So regarding that, as I said, we cannot have full picture how it function regarding Šibeniku e il metropola. Also, I wanted to stress one thing at the end of my relation is that although the names of the judges of Curia Major are not of vital importance for justice functioning, it shows us it could be example where Venice could exercise, let's say, its soft power, but we have only a few cases of noblemen from Serenissima that were on that function. One reason is that very few noblemen from Venice came to Šibenik. And the other one is probably that regarding the political conditions, and Professor Orlando probably knows that after the fall of Šibenik to the Venice sovereignty, practically for 20 years there was a state of no peace, no war with the Croatian noblemen of Nelepšić family. So thank you, Professor Orlando, for the question. Yeah, this distinction between community justice and state justice is, as you have said, it's very difficult to ascertain because there's so many gray areas in between them. And as you said, these infrajudicial proceedings being registered in the books of Podestà, I mean, does that make it state justice when they enter those registers? This happens in Istria as well. I have seen that for Buzet, for Poreč. In Koper, it's a little bit different because there's this vice domini, but they sit kind of uneasily between community level and state level. However, when we look at these percentages chronologically, and I base this off of your research that you did on Dogado in the late 13th, 14th century, mainly 14th century, you have noted about 40% of cases that are not completed, if I'm not mistaken, something along those lines, meaning that around 40% of cases that begin on the state level and on the infrajudicial level. When I look at Istrian cases, that percentage is way lower. It's around 20%. So my hypothesis is that this is not a difference between the Dogado and Istria. I actually very much think that it will be very much the same, but I think the question is chronological gap. I am doing mid-15th century. So my hypothesis would be that if you look at Chioggia, for example, in mid-15th century, that we would have pretty much the same thing happening there. And I would interpret this as a very slow rise of state justice, however timid, right?
but kind of leaning towards that ideal model as we go from the 14th century to the mid and late 15th century. Again, this can always be a phantom of the preserved primary sources, because for Ischia, I'm usually dealing with one notarial register that is preserved, whereas we know that at the same times there were 5 or 6 public notaries working in Poreč, for example. So perhaps if we would have all the notarial registers, we would see many more of these infrajudicial proceedings than we see now. But based on the evidence, these are my thesis and my interpretation. So there's a lot of maneuvers to be done in future research, especially for the Dogado, to really take those books of Podestas from 15th century and really work on them systematically. Thank you. Brevemente, sì. Sulla flessibilità di Venezia, che dimostra anche l'importanza dell'individuo nello quadro dei dimensioni istituzionali, perché il primo conte, Pietro Foscarini, decide in favore dei popolani, il secondo conte in favore dei nobili, e forse un terzo conte avrebbe fatto una cosa differente, e per questi motivi gli appelli sono così importanti. E ha fatto il procuratore dei popolani, alla fine della lite, anche dice che vuole intromettere l'appellazione presso gli auditori nuovi a Venezia, ma non sappiamo se anche lo avesse fatto o no, perché era una cosa difficile, anche una questione dei soldi. Ma sì, gli appelli erano importanti, come ha detto, un elemento fondamentale di questo sistema, flessibile. Ringrazio il professor Orlando per la domanda, però prima di rispondere vorrei entrare anch'io nel merito del dibattito relativo a questa necessità di superare la dicotomia sbriccoliana, se vogliamo definirla così. E almeno dai miei studi io mi sono dedicato molto alla giustizia criminale, sia di Venezia che di alcuni territori della Repubblica. A me sembra che questo dibattito non solo sia già in corso, ma stia già anche avendo forma compiuta, direi, ma non solo a Venezia, anche al di fuori di Venezia, perché cito il primo libro che mi viene in mente, anzi il libro più recente che mi viene in mente, in cui l'autore riconosce la necessità di superare questa dicotomia, e faccio riferimento al libro di Paolo Broggio, Governare l'odio, se non erro, scusate, uscito l'anno scorso, dove l'autore studia il territorio dello Stato della Chiesa, il territorio romano, ma non solo, dello Stato della Chiesa, fra 500 e 600, e anche lui riconosce la necessità di superare questa dicotomia per riconoscere quella che è un'integrazione molto forte tra quelle che vengono da molti anni definiti come le pratiche infragiudiziarie e invece le pratiche di apparato. Per quanto all'interno del contesto veneziano io non posso che pensare a Claudio Paolo e ai fiumi di inchiostro che lui ha scritto negli ultimi anni per appunto dimostrare, secondo me con successo, ma dimostrare il superamento di la necessità di superare questa dicotomia. Per quanto riguarda invece la sua domanda sulle suppliche, sono d'accordo sul fatto che manchino studi sistematici a Venezia. Quello che mi viene in mente è l'articolo ormai datato di Dennis Romano. Ma io penso, io stesso, ma molti altri studiosi utilizzano spesso le suppliche come fonte per dimostrare le proprie tesi. Ovviamente dipende anche da qual è la tesi che si vuole dimostrare, qual è l'utilizzo che si vuole fare delle suppliche. Si vuole analizzare le suppliche inviate per chiedere la cittadinanza veneziana, ci sono degli studi in merito, anche quelli ormai sono un po' datati, magari andrebbero aggiornati. Si vuole indagare l'utilizzo delle suppliche all'interno del contesto penale, come cerco di fare io e tanti altri studiosi della Repubblica di Venezia. Sicuramente uno studio sistematico manca.
all'interno del contesto della storiografia veneziana ci sono studi sistematici sulle suppliche come sui gravamina per quanto riguarda i contesti europei più ampi. Quindi sicuramente colgo la sua domanda per a mia volta ribadire la necessità di studiare sistematicamente le suppliche all'interno del contesto veneziano. Le fonti, lei saprà sicuramente esistono, ci sono i fondi del collegio, le suppliche di dentro, le suppliche di fuori. Chi è interessato alla giustizia criminale può studiare le suppliche inviate al Consiglio di 10 e ad altri organi. Sì, scusi, prima di darle la parola volevo rispondere anch'io a proposito del dibattito appunto sulla necessità di superare dal punto di vista storiografico appunto i concetti e i termini di giustizia d'apparato e di giustizia comunitaria. È diverso, secondo me, riferirsi ad un periodo medievale quando lo Stato è ancora nel momento in cui si sta affermando e via via ingloba delle comunità con degli statuti ancora vivi, come si è visto appunto con la necessità anche di riformarli per far sentire la propria voce, rispetto al periodo seicentesco, ad esempio, dove è chiaro che alcune autonomie sono fanno parte di un passato lontano, oppure si tratta di nuove istanze, però è qualcosa in effetti di diverso. Per esempio per il tardo medioevo un autore, uno studioso che si è occupato del problema dal punto di vista delle relazioni all'interno dello Stato sforzesco con le periferie rurali è stato Massimo della Misericordia, che infatti lui alla fine poi ha parlato di una giustizia comunitaria d'apparato proprio per sostenere appunto questo, del fatto che sì, è una giustizia comunitaria, ma non si possono appunto tenere così nettamente superati questi ambiti. Però nell'ambito medievistico obiettivamente non si è ancora giunti ripeto, ad un punto fermo, e questo io credo non perché dal punto di vista storiografico sia un tema che è stato approcciato in tempi successivi, ma perché appunto siamo ancora in una fase in cui sono in formazione questi stati. Quindi nel 400 il Ducato sforzesco va ad esempio a far sentire la propria voce su aree come la Valtellina o i Grigioni, che dal punto di vista ecclesiastico facevano parte della diocesi, dell'archidiocesi milanese, ma dal punto di vista politico no. E quindi è proprio in questo periodo in Fieri che si vedono forti resistenze da parte delle comunità locali. Basta, scusate se mi sono intromessa anch'io, e adesso appunto avevo visto una mano alzata. No, mi dispiace. Scusi, è già da me. Scusi. No. Il microfono. Dunque, per riflettere un attimo su queste due giustizie che ci occupano. Il concetto è molto antico, è aristoteliano, poi veniva ripreso da Tommaso d'Aquino come giustizia distributiva e commutativa, e anche viene messo fianco a fianco nelle diverse composizioni iconografiche. Anche a Siena, se mi ricordo bene, in ogni caso a Ragusa, su un stesso capitello abbiamo queste due specie di giustizie di cui Ermanno adesso le ricordava, ma anche ha molto scritto. Dunque un concetto ben sviluppato forse negli altri medi di quelli che noi adesso consideriamo. E poi un paio di cose, di commenti concreti, uno che riprende qualcosa dalla relazione di collega Birin. Io non credo che è possibile che il penale poteva essere nelle stessi registri notarili, questo non è
mai successo in Dalmazia, dunque non credo che Šibenico era un'eccezione. Sì, Šibenico aveva il problema delle fonti che sono molto poche, come il collega ha detto, è quello che, se mi ricordo bene, fine del 400 c'era un gran incendio del palazzo comunale, allora molte cose sono perite, per questo abbiamo solo piccoli fragmenti di materiale. Poi per un po' commentare anche sulla relazione di collega Banic, su questa cosa che lei che hai visto nelle fonti, che ci sono molto pochi processi non finiti, penso che dovresti andare cauto per interpretarle, perché noi sappiamo che molti cancellieri hanno lavorato anche con i concetti, dunque può anche essere che a un momento pensava, ah sì, tanti comincio e non finisco niente, che ragione c'è di metterli in libro, li lascio in concetti e metto in libro solo quelli finiti, perché comunque è una cosa anomala quella che dici, da quello che sappiamo da molte altre città. Andrei molto molto cauta con questa interpretazione, che è molto interessante, forse anche la vera, ma forse bisogna anche prendere atto di altre possibilità. E poi quanto al tuo framing, dicevi è un framing delle province d'Istria molto sottile, io lo vedo un po' più più forte forse, perché se guardi un po' al ruolo che era dato a Capodistria, come comunque una specie di città principale, dove era previsto che si andava per gli appelli, per esempio, dove era previsto che alcune città prendevano dei reggitori dalla nobiltà di Capodistria. Dunque penso certamente non molto, ma penso che comunque c'è una consistenza di provincia visibile abbastanza. E poi ho ancora una domanda per Lena. Quando lei durante la relazione ha proiettato un pezzetto di un documento che era più un ornamento che altro, però ho notato una cosa che mi ha un po' colpito, non so come capirla, ed è che è un pezzetto della testimonianza di Stjepan Jurjević, che però veniva da Rogoznica e veniva domandato sul sistema locale di una comunità, ma lui era straniero, per così dire, non è neanche tanto vicino a Rogoznica. Questa è un po' una cosa che non so come si potrebbe interpretare e capire. Ecco, queste sono... Grazie. In fact, I cannot add nothing special, nothing more than that Professor Esalonza has said. Unfortunately, the communal archive was burned during one of the war between the Venice and King Ludwig in 1378, and practically, as I said, all that we have is from the beginning of the 15th century. Sorry. Maybe I was misunderstood, or I didn't say it well. I don't expect maybe to find cases of criminal processes in notarial records. I'm mostly concentrated of researching of notarial records of Šibenik in 15th century, but maybe there is a possibility that, for example, in the archive of Šibenik bishopry, exist one or
few documents regarding criminal processes. I don't know, and I can't say it for sure. May I? So thank you, Professor Lonza, for this observation and a question regarding the possibility that the chancellors were working with concepts. Yes, this is a possibility, but then this completely inhibits any sort of quantitative analysis of any kind. So yes, we can presuppose that, but then again, based on what I have, I wanted to come to some sorts of conclusions, as preliminary as those conclusions are. I mean, the fact remains that 20% of those cases were not finished. So still, I will be careful with the interpretation, but again, this is what we have. And regarding the region of Istria, yeah, definitely. With the rise of copper, we can really start talking about Provincia d'Istria. But that actually even has a birth date, 4th of August, 1584, right? So 4th of August is when Venice really establishes copper as the principal city of entire Istria, where all the appellate sentences go not to Venice, but to copper. And this is this provincializing of Venetian Istria. And from that point onwards, we can really talk about Venetian Provincia d'Istria. For 15th century, this was problematic, and I had some people tell me that, oh, well, you can't really talk about the region of Istria because it's all directly connected to Venice. Yes, but still, there were these framing narratives and structures which really created the sense of the Terra Nostra Istriae being a specific region. But definitely, from 1584 onwards, it's Provincia d'Istria with its own capital city, and that's true. Grazie per questa osservazione buona e anche molto interessante, perché parecchi testimoni provengono da Rogosnica o Poljica o anche da Spalato, ma sappiamo che alcuni vivevano al Missa, quindi conoscevano il sistema, ma questo punto anche dimostra la mobilità locale in questo spazio, e anche gli due altri giudici che sono eletti allo stesso tempo che il Pavesic sono della Poljica, ma erano sposati con le nipote di Tommaso Pipinic, che era l'ultimo di questa famiglia nobile Pipinic, e quindi anche per loro era possibile essere giudice al Missa. Quindi la mobilità locale si dimostra qui. E forse anche perché il processo si svolgeva a Spalato, quindi forse era più facile chiedere a persone che erano già a Spalato, non importa se sono da Rogosnica o Poljica o Spalato, ma se conoscevano al Missa lo chiedevano. Sì, altre domande? Allora, Potrei? sì, prego. Allora, per la relazione della dottoressa Lena Sadowski, che ci ha parlato di un argomento che mi ha suscitato moltissimo l'interesse, dato che mi sono occupato sistematicamente della formazione, dell'evoluzione del ceto dirigente a Creta. Qua abbiamo visto un altro caso, che non so se c'è una regola per quanto riguarda le comunità di Dalmazia o è una eccezione dalla regola. Potrei porre diverse domande, però devo limitarmi su 2 o 3. Si tratta di una elite locale che si autodefinisce come nobiltà e così è riconosciuta dal governo veneziano, perché i cognomi sono Bibilic, Claric, eccetera, eccetera. Allora si tratta di famiglie locali che
sono autodefinite nobili, perché nobile è un termine molto pesante dal punto di vista giuridico-sociale. Allora, un'altra cosa, si trattava di un corpo collettivo giuridico-sociale sempre fluido così fino alla fine? Non erano mai cristallizzati dei requisiti, delle regole per la chiusura di questo corpo? E l'altra è questo che ho domandato all'inizio, cioè se questo corpo collettivo del caso dell'Albissa si tratta di una eccezione o era un fenomeno generale per quanto riguarda i consigli comunali nelle cittadine della Dalmazia? E un'altra osservazione per quanto riguarda la relazione del caro dottore Vidali. L'apparato amministrativo, l'apparato giudiziario, le dinamiche che riguardano il conferimento della nobiltà cretese, le suppliche, la giustizia, il conferimento della giustizia dal punto di vista delle relazioni tra centro e periferia, sono degli argomenti abbastanza bene studiati, molto bene studiati, nella storiografia greca, dai greci, che non scrivono solo in greco, scrivono anche in italiano, in francese, in inglese, negli ultimi 40 o 50 anni. Allora emerge ancora più intensa la necessità di studiare le monografie, i saggi esistenti, eccetera, eccetera. Magari sarebbe più utile incentrare su un parametro poco ben studiato, come per esempio le suppliche e la giustizia che riguarda i popolani, come gestisce per esempio il governo centrale o le autorità locali, la giustizia per esempio nei confronti dei popolani o dei contadini tramite le suppliche per esempio. E un'altra osservazione, non sono convinto se si possono mettere a confronto i casi di queste grandi isole, perché le fonti esistenti per la Creta sono molto più ricche riguardo Cipro e questo materiale è molto più studiato riguardo al caso di Cipro. Questo voglio... Grazie per queste osservazioni. Il primo punto dell'autodefinizione dei nobili è appunto l'importante di questo processo giudiziario, perché è difficile per i nobili provare questa definizione, perché cercano di dimostrare con queste prove, questi privilegi dati a Al-Missa da parte dei veneziani e anche da parte di Giorgio II Šubić nel 1315, che loro sono i nobili, ma questi privilegi non dicono che i clerici, Dešković, eccetera, sono nobili. Quindi l'autodefinizione è proprio l'elemento difficile di tutto questo conflitto. Il secondo punto della chiusura,
sì, il consiglio o l'adunanza venne chiusa a un certo punto nella prima metà del Cinquecento, ma non sappiamo esattamente quando perché mancano i fonti. Ma nel 1553 il sindaco Giambattista Giustinian parla in suo itinerario di Dalmazia che a Dalmissa ci sono 7 famiglie nobili, quindi nel 1553 già per i veneziani è chiaro che esistono queste famiglie, sono 7 famiglie per lui nobili, e gli statuti dagli anni 70 del Cinquecento parlano di un consiglio dei nobili, quindi in questo tempo già era definito, ma non sappiamo esattamente quando, ma nella prima metà del Cinquecento. E se era un'eccezione, sì, la mancanza di una definizione del consiglio era l'eccezione, perché a Spalato c'era la serata che, come a Venezia, era un processo lungo, ma a Spalato inizia con lo statuto nel 1312 e finisce più o meno nella prima metà del 400 o 1460, e anche nelle altri territori, diciamo, slavi come la Poljica, Rogosnica e la Kraina, ci sono nobili e popolani definiti chiaramente negli statuti, quindi in questo senso era un'eccezione che non era definito il consiglio, l'adunanza e con questo la nobiltà. Popolani sono definiti appunto populares. Qual è il termine? Sì, popolani, popolares, quindi cittadinanza, cives non ci sono davvero, perché non c'è uno statuto che potrebbe definire la cittadinanza in questo tempo. Ringrazio per le osservazioni e i commenti. Non era mia intenzione disconoscere la storiografia greca che, avendo avuto l'opportunità di scrivere già in precedenza un articolo sulla conflittualità cretese a inizio 500, ho avuto modo di consultare pur non conoscendo la lingua greca, però come lei ha detto appunto non solo viene scritto in greco ma anche in italiano, francese, inglese e altre lingue. Mi è stato chiesto di provare a istituire un confronto tra queste due realtà dagli organizzatori della conferenza. Se gli organizzatori mi avessero chiesto di parlare della realtà cretese, io probabilmente avrei detto non penso di essere, avrei gentilmente rifiutato dicendo di non essere lo studioso più adatto, insomma, ma invece mi è stato chiesto di provare a istituire un confronto e ovviamente ho cercato di farlo al meglio delle fonti e delle mie capacità. Ovviamente, ripeto, senza voler in questo modo disconoscere la storiografia preesistente greca. Quello che ho provato a fare io è stato di istituire un confronto alla luce delle fonti istituzionali veneziane, proprio perché appunto soprattutto quelle cipriote sono fonti che non esistono perché la cancelleria è stata appunto andata perduta a seguito dell'assedio dell'isola di Cipro da parte degli ottomani. Ho inserito quelle fonti dall'archivio di Candia che mi sembravano le più interessanti e che andavano quantomeno a integrare meglio le fonti istituzionali dei consigli veneziani. Se ci sarà l'occasione di pubblicare gli atti, tributerò più che dovuto rispetto alla storiografia greca in merito a queste tematiche. E anche la scelta proprio di occuparmi della giustizia e dell'amministrazione è stata una richiesta che è venuta dagli organizzatori, che io ho comunque accolto volentieri, essendo due tematiche che ho affrontato in passato durante i miei precedenti lavori di ricerca. Comunque la ringrazio per i commenti e le osservazioni. Scusate, con questo non voglio ovviamente giustificare qualunque mia mancanza. Sì. Volevo fare due interventi, uno sulla relazione introduttiva di Ermanno e uno un po' più puntuale
su quella di Lena Sadowski. Diciamo, su quello che diceva Ermanno, io raccolgo in parte la provocazione sull'utilizzo del termine Commonwealth. Ora, non essendo io uno studioso né di Venezia né dello Stato veneziano, posso tranquillamente recitare il ruolo di turco in chiesa e quindi esprimere qualche dubbio sull'utilizzo di questo termine. Ora, sappiamo tutti cos'è il Commonwealth, sappiamo tutti che ha a che fare con il processo di decolonizzazione dell'impero britannico, sappiamo tutti che ha a che fare soprattutto con una dimensione economica e soprattutto commerciale. Ora, non siete stati voi, cioè gli studiosi dello Stato veneziano, a utilizzare per la prima volta Commonwealth relativa al tardo Medioevo, perché in realtà uno dei primi è stato Mario del Treppo, studioso originario di Pola, però fondamentalmente studioso del Mezzogiorno d'Italia e della Corona d'Aragona. Ed è proprio in relazione alla Corona d'Aragona che lui ha introdotto questo termine di Commonwealth, riferendosi in particolare a quale periodo? Al periodo segnato dalla figura di Alfonso V il Magnanimo, che conquista Napoli nel 1442 e da lì in poi, cioè fino al 1458, vivrà e risiederà a Napoli. Lui non ci torna più a Barcellona, ci sono rimaste tutte le lettere che lui manda alla moglie che rimane a Barcellona per spiegargli come deve gestire i regni iberici. Allora, cosa dice del Treppo? Come giustifica l'utilizzo di Commonwealth relativamente alla Corona d'Aragona della metà del 400? Dice, guardate, che il progetto, che poi fallirà per ragioni dinastiche, insomma, il progetto del Commonwealth si giustifica perché Alfonso V aveva ideato o sognato una politica economica che rendesse complementari le economie dei suoi regni. Ora, la Corona d'Aragona è uno stato molto particolare perché è una confederazione di regni, cioè è il sovrano che fa da collegamento tra la contea di Barcellona, il regno di Aragona, il regno di Valencia, il regno di Maiorca, il regno di Sardegna, di Sicilia e il regno di Napoli. Come complementari? Per esempio, lui diceva il mezzogiorno continentale è particolarmente adatto alle produzioni agricole, cioè al settore primario, quindi deve specializzarsi in questo. La Sicilia, che sappiamo era già specializzata in questo, deve contribuire a questo tipo di attività, mentre Barcellona contribuisce con la sua attività manifatturiera, l'industria tessile, con la cantieristica, e così Valencia, Maiorca, anche perché in questa Corona d'Aragona ci sono davvero tante economie differenti, tante economie differenti. Quindi la complementarietà. Ma siamo sicuri, e qui viene il mio elemento di dubbio, che la complementarietà sia la cifra economica dello Stato veneziano? Non c'è qualcuno che comanda? Allora, vista da fuori, mi sembra chiaro che c'è qualcuno che comanda. Perché se i fiorentini, i catalani o chi altro si azzarda a entrare nell'Adriatico, ha solo 3 possibilità. Una è quella veneziana, che è quella che domina, però si fa fatica a commerciare con Venezia, perché bisogna stare alle condizioni di Venezia. Navigare su navi veneziane, con patroni veneziani, con regole veneziane. E allora dove si va? Si va ad Ancona. Infatti Venezia ci ha provato per secoli a sottomettere Ancona, non ce l'ha fatta. E guarda caso, il porto privilegiato del commercio con il Mediterraneo orientale dei fiorentini non è Venezia, è Ancona. L'altra è Ragusa, Dubrovnik. Gli altri sono sottomessi. Certo, c'è la dimensione del commercio locale, di cabotaggio, di redistribuzione, che è esattamente quello che vediamo noi, per esempio, sulle 2 riviere liguri. Non è che c'è solo Genova, ci sono Savona, Portovenere, eccetera, però quello è commercio di redistribuzione, commercio locale. Le grandi navi non sono di Spalato, non sono di Zara, non sono di Capodistria. Quindi, non so, ecco, certo, se uno vede lo Stato veneziano non, diciamo, avendo di fronte la Corona d'Aragona, ma lo Stato fiorentino, certo assomiglia un po' più al Commonwealth,
perché Firenze ha ridotto la Toscana a un gigantesco contado. Lì proprio industrie smantellate per legge, Non si possono produrre questi panni, non si possono produrre questi drappi di seta. Lì c'è stata proprio una disintegrazione del tessuto produttivo delle città soggette. Però, insomma, anche Venezia aveva le sue priorità, no? Oggi abbiamo sentito tante relazioni sulla giustizia, non solo penale, ma anche civile. Ma perché Venezia doveva intervenire sulla giustizia civile e sugli usi locali? Che gliene importava? Cioè, le priorità sue erano altre. Giusto? Non so. E poi ho una curiosità su questo intervento che è stato molto chiaro, molto interessante, molto brillante, su questa piccola, ora non so quanto piccola, località della Dalmazia, ma credo non si arriva a 6.000 abitanti, presumo. Però quello che mi ha colpito è che il modo di ragionare e le argomentazioni proposte sono in microcosmo, in estremo microcosmo, molto simili a discussioni che anche prima erano state fatte nelle città italiane. Cioè il ragionamento è tipicamente italiano. Cioè come si giustifica essere nobili in una città? Lo sappiamo, nella civiltà comunale italiana la nobiltà, che cos'è la nobiltà? Vista da un francese, vista da un tedesco, vista da un castigliano, questa non è nobiltà. E a un certo punto, se ho capito bene, si arriva quasi a un ragionamento circolare. Chi è che ha diritto a essere giudice? I nobili. Come si fa a stabilire se uno è nobile? Era giudice. Quindi è la carica pubblica che giustifica la nobiltà. E questo è proprio un classico esempio italiano. Cioè come si fa a stabilire che uno è nobile alla fine del 400 a Firenze o a Milano, a Bologna? E andiamo a vedere chi ricopriva le cariche pubbliche. Quindi non c'è investitura feudale, non c'è dignità cavalleresca, non c'è quasi niente. Tutti questi discorsi sui cavalieri, le armi, eccetera, è tutta una giustificazione che verrà data dopo. Infatti queste argomentazioni mi hanno ricordato il gran libro di Claudio Donati sull'idea di nobiltà, perché c'è tutta una giustificazione ex post per queste famiglie che hanno veramente delle origini molto umili. Pensiamo a Firenze, gli Strozzi, cognome parlante, questi facevano gli usurai, va bene, e poi sono diventati nobili. Basta, ecco, ho chiuso. Grazie, solo una breve puntualizzazione sulla relazione di Josip Banic e sul tema che è veramente interessante della provincia dell'Istria. Recentemente abbiamo fatto uno studio comparativo sul Friuli e sull'Istria e sulle loro relazioni che abbiamo pubblicato sui quaderni giuliani di storia e lì mi pare che sia venuta fuori una differenza molto chiara tra queste due regioni. Tra l'altro furono entrambe soggette ai patriarchi di Aquileia, ma nella patria del Friuli nasce già nel 200 un Parlamento. E adesso qui dovrei rimettermi a Ermanno Orlando e alla sua competenza, Ermanno, perché io la patria del Friuli la conosco in linee generali, ma non sono andato a vedermi le cause giudiziarie, però so che esisteva un principio generale per cui nel momento in cui i veneziani conquistano il Friuli e pongono un luogotenente della patria a Udine, c'è il principio che quella sarà l'istanza finale di tutte le cause, cioè i friulani non vengono portati fuori dal Friuli per i processi. Ecco. In Istria viene fatto soltanto un tentativo, ne parla di Vergottini nel 200, di un patriarca in un momento politico di convocare un'assemblea, ma in Istria non c'è un Parlamento. Veramente l'Istria viene assoggettata a pezzi e a bocconi dalla Repubblica di Venezia ed effettivamente al massimo, come nel caso di Muggia, gli si rispone 120, faremo come nelle altre nostre terre dell'Istria. Ma un ragionamento provinciale, lei ha ragione, l'aveva già notato Claudio Povolo col suo allievo Roland Marino, che hanno scritto su Acta Istrie, nasce soltanto nel 1584 e non è
che il podestà e capitano di Capodistria diventi giudice d'appello. Si crea un magistrato di Capodistria, si aggiungono 2 patrizi, generalmente pare tratti dagli auditori nuovi come carriera, e questi giudicheranno le cause d'appello. Ma la questione non è finita qui, perché secondo Egidio Ivetic non si ottiene mai sotto Venezia una vera provincia dell'Istria, perché c'è un'altra autorità concorrente che è il capitano di Raspo, trasferito a Pinguente, che continua ad avere competenze molto importanti. Per esempio Pirano, i rettori di Pirano non sono soggetti alla Provincia di Capodistria, ma almeno anche al capitano di Raspo, con il risultato che il problema si trascina fino al periodo austriaco e francese, nel senso che nel 1997 i rovignesi chiedono per esempio all'Austria, siccome siamo più ricchi e più popolati di Capodistria, spostate il capoluogo qui. Invece proprio tra periodo austriaco e periodo francese si ribadisce la centralità di Capodistria, ma prima di quel momento il concetto di provincia dell'Istria è molto vago, mentre abbiamo sempre l'impressione che siccome in un giorno si arrivava via mare dall'Istria a Venezia, uno dei riferimenti principali, non più giudiziario, a meno che non siano cause di rilievo politico, ma rimanga essere Venezia. Ecco. Volevo solo osservare questo. Ecco. Cioè la questione va vista nel lungo periodo della storia veneziana. Va bene, ricordo solo che è l'1:05, quindi cerchiamo di concentrare, sintetizzare insomma gli interventi e poi le risposte. Sì. No, adesso mi sembra che stiamo Posso? facendo il giro. Sì, prego, prego. Sì. Dunque, difatti, il dottor Vitali, quel compito più o meno imposto di fare una comparazione, cioè di presentare una considerazione comparativa su 2 sistemi complicatissimi, è quasi una missione impossibile, direi. Era quello che mi mancava, cioè possibile per 20 minuti, cioè se continua a lavorarci, cioè mi pare che quello che manca è la dimensione dinamica della storia istituzionale, dei 2 casi. Sì. Conosciamo meglio forse Venezia, sì, sappiamo che gli istituti di Venezia, non so, del 200 e quelli del 500 sono diversi, cioè c'era una dinamica, sono istituti nuovi, cioè per esempio il Consiglio di 10 appare solo nel 300, sì. Non so quando appare il Consiglio di 10 di Creta e in che circostanze, cioè non so se è possibile anche ricostruire queste cose, ma almeno di chiedere le domande rispetto e nei casi in cui ci sono risposte possono essere molto interessanti. Do un piccolo esempio che riguarda Cipro. Nel reame di Cipro, nel reame dei Lusignan, sì, conquistato poi da Venezia o annesso da Venezia, non c'erano consigli cittadini di Nicosia, di Famagusta, per non parlare di Cirinea. No. Era una risposta veneziana a capitoli di vari gruppi locali. Questo è molto interessante anche nell'ambito della discussione della politica veneziana rispetto allo Stato d'Amar. C'è la dinamica di cambiamento istituzionale e poi anche a Venezia succedeva abbastanza spesso che un'istituzione creata per uno scopo molto preciso, poi nel corso dei secoli
cambia funzioni, cioè il nome dell'istituto rimane, ma i contenuti dell'attività cambiano. Non so se è possibile seguire insomma, questi cambiamenti, ma almeno mi pare che sarebbe interessante porre le domande e vedere cosa si può fare in questo campo. Va bene, forse c'era una richiesta da parte del professor Ortalli? Sì. E poi direi di concludere e lasciamo la parola ai relatori, insomma, le persone che sono state sollecitate. Spento. Grazie, 2 volte. A proposito di Commonwealth, io ho l'impressione che ci possa essere il rischio di cercare delle etichette rigide, di cercare delle caselle nelle quali inserire i pezzetti di storia, cioè che si faccia una bella classificazione di strutture, vedere cosa ci sta dentro, vedere cosa non ci sta. Ho l'impressione che questo sia fondamentale per alcune realtà strutturali, istituzionali, per esempio distinguere la Repubblica dalla monarchia. Ho l'impressione che però ci siano anche situazioni fluide in cui andare a cercare i parametri, i confini, cosa è, cosa non è, sia un po' una forzatura rispetto alla elasticità della vicenda storica, rispetto al modo in cui le realtà si combinano e si scombinano, rispetto al modo in cui ci sono assonanze, divergenze e congiunture che si sommano. Io credo che quello che conta sia mantenere l'idea di una complessità della realtà storica che ha bisogno di formule che non siano formule rigide, come può essere appunto monarchia o repubblica. Ecco, questo è un po' quello che io penso, non per difendere il termine Commonwealth, che in fondo importa o non importa, se funziona o se serve, se qualcuno pensa di usarlo, che lo faccia, ma proprio per non perdere il senso della complessità della vicenda storica. Questa è un po' la mia impressione, per cui non mi impressiona che giri ancora un termine strambo come poteva essere Commonwealth, colpa degli storici. Grazie comunque. Va bene, allora ripeto, do la parola ai relatori, magari questa volta, visto che non c'è più un ordine delle domande, procedendo da destra e passando. Se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, naturalmente, altrimenti no, visto che tanto stiamo appunto. Okay. I can just say 2 comments. Okay. Yeah. So just one comment on the whole Friuli versus Istria debate. I'm glad that you brought up Friuli. Truly, Istria cannot be understood without Friuli. From early Middle Ages on, they were connected, and this connection remained throughout the Middle Ages. I just wanted to say that the Parliament of Friuli originally numbered Istrian noblemen. So Petra Pilosa, Momiano, Castropola, they were members of the Friulian Parliament. So Istria was kind of connected to the whole Patriarchate of Aquileia as an ecclesiastical principality. But also when Venice took over the Patriarchate of Aquileia in 1420 and the Luogotenente was created there, there were still places within Friuli that were not connected to Luogotenente, like Sacile, Marano, right? So they were part of Friuli, but were not subjected to the Luogotenente. And then in Istria, of course, this whole creation of the provincia with 1584, this process actually started in the 1420s, when the first communities of Buje, Dvigrad, Buzet, Portole were subjected to the Podestà of Capodistria in the second instance. And from there, it gradually spread throughout the peninsula and reached its conclusion on the 4th of August, 1584. And of course, Captain of Rashpor, who had the authority over Abitanti Nuovi, these jurisdictions clashed.
but jurisdictions clashed throughout the Venetian Commonwealth or Dominion, if you want. Even in the central government of Venice, as Professor Orlando said, jurisdictions clashed. Where does the auditores begin and end, and where do the avogadori begin and end? So these clashes of authority happen everywhere, and I don't think Istria is a big exception here. Still, I would say that from 1584 we can really talk about the Provincia d'Istria. Venice begins talking about Provincia d'Istria, and everything kind of first goes into Koper or Capodistria, and then from Koper it kind of goes through to all the other parts of Istria. And just one observation regarding the Commonwealth and the concept of Commonwealth. I have shunned this term in my PhD thesis. I also am not a big fan of it because it has this ingrained positive element to it. Commonwealth is a colonial empire reformed, so it has this very positive connotation to it. Unity, everyone is equal, and then the center is just like the primus inter pares, etc. I don't really see at least 15th century, 14th century Venice in that light. I see it a little bit more towards the predominance of Venice, and I'm always prefer to use the terms of the era than to use an early modern term or 19th century term and then kind of transplant it onto the medieval period. So Venice calls itself Dominium. There is nothing wrong with terming 15th, 16th century Venice Dominion or Dominium. I think we kind of then use the word that Venetians themselves used, and we kind of do not have this inherently positive vibe that the Commonwealth bears in itself. Just an observation. Thank you. Brevemente voglio ringraziare per questo riassunto splendido di un punto importante che dimostra lo spazio politico italiano che era l'Adriatico e anche la consapevolezza politica in un luogo come Almissa, che sostanzialmente era una fortezza con un borgo con 800.000 abitanti, di cui molti anche erano stranieri, della Pollice, Craina, Spalato, anche Milano, c'è una famiglia Terzago di Milano a Almissa, ma anche loro avevano questa consapevolezza politica di chi sono i nobili in teoria, ma la pratica era più difficile, complicata. Per concludere, sì, abbiamo tutti fame. Ringrazio il professor Arbel per il suo stimolo a proseguire, è assolutamente uno stimolo che vorrei cogliere. Sono assolutamente d'accordo sulla necessità di comunque concentrare l'attenzione anche sugli sviluppi istituzionali, laddove, allora, io mi sono trovato di fronte a una situazione de facto. All'interno di questo periodo ho cercato comunque di evidenziare le trasformazioni istituzionali che hanno avuto luogo durante la mia relazione. Ad esempio ho spiegato che la mia analisi è iniziata nel 1490 perché appunto in 1490 c'è un primo cambio quando il Maggior Consiglio veneziano smette di eleggere i giudici e i signori di notte di Candia e trasferisce questa competenza al reggimento di Candia, o anche l'istituzione di un consiglio civico a Famagosta che lei ha menzionato e che avviene nel 1507 e credo di aver inserito forse non si vedeva bene, ma nella slide dedicata alle gravamina provenienti da Cipro. Assolutamente una direzione che laddove possibile cercherò di intraprendere. E concludo dicendo che, riprendendo anche il commento fatto in precedenza, per poter fare un confronto fra due realtà così diverse è, penso, opportuno anche stabilire delle condizioni di partenza che in questo caso sono severamente condizionate dall'assenza di un materiale archivistico proveniente dall'isola di Cipro. E quindi, di fronte alla situazione in cui mi sono trovato, io ho appunto cercato di, rispettando queste condizioni che mi sono posto, cioè quello di vedere qual è l'immagine che emerge dalle fonti istituzionali veneziane e dalle suppliche che venivano da queste due isole, l'immagine dell'amministrazione e l'immagine della giustizia che emergevano. Ovviamente
come ho detto prima, sono sicuro che la storiografia greca ha già risolto il problema della comparsa di un consiglio di 10 a Candia e quali erano le sue competenze originarie e perché viene creato e quali... ripeto, negli eventuali atti pagherò il dovuto rispetto alla storiografia greca. Va bene, allora possiamo concludere la sessione. Grazie a tutti, ai relatori, ai partecipanti. Mi è sembrata una sessione molto ben riuscita e partecipata, appunto. Bene, adesso gli organizzatori ci dicono che c'è il pranzo. Ecco, va bene.
Buon pomeriggio, iniziamo questa nuova sessione del convegno intitolata Il mare, commerci, fisco e dogane e la iniziamo con l'intervento introduttivo del professor Benjamin Arbel dell'Università di Tel Aviv. Non c'è bisogno di presentazioni data la sua fama internazionale e cedo quindi subito la parola al nostro primo relatore. Prego. Grazie mille. Dunque, avevo qualche dubbio come organizzare questa introduzione e poi finalmente ho deciso di fermarmi su due temi, due punti che sono più o meno legati almeno al titolo di questa sessione, il titolo un po' lungo di questa sessione del nostro convegno. La prima sarebbe il ruolo dello Stato d'Amar nel complesso commerciale di commercio marittimo di Venezia, e il secondo legato piuttosto alla fiscalità in qualche modo, e la domanda, la questione della redditività economica dello Stato d'Amar nel periodo moderno. Quindi la fase iniziale del periodo preso in considerazione in questo convegno è ancora segnata da un lato dalle ultime fasi della lotta plurisecolare tra Venezia e Genova per l'egemonia del commercio mediterraneo, e dall'altro da una notevole crisi demografica causata dalla famosa peste nera del 1348 e dalle sue riapparizioni successive. Ma è anche segnata dalla perdita di una parte notevole dei territori sulla costa dalmata che erano stati conquistati oppure acquisiti da Venezia nei periodi precedenti. L'inclusione di Corfù nei domini marittimi della Serenissima nel 1386 preannunciò una ripresa territoriale sul fronte marittimo. Quella comprendeva le isole e le coste dalmate e albanesi, le isole Ionie di Zante e Cefalonia, l'isola di Cipro, che divenne la più grande e la più ricca, il più grande e più ricco territorio veneziano d'oltremare. Per alcuni anni Venezia si è anche impadronita delle città portuali della Puglia tra fine 4 e inizio 500. Tutti questi acquisti, e nonostante alcune perdite, portarono il dominio veneziano d'Amar nei primi anni del Cinquecento a livello massimo della sua espansione territoriale. Inizio 5. Tanti studiosi non lo sanno, ma io ho misurato i territori, è molto chiaro quello come un fatto stabilito. Anzi, per quanto riguarda il numero degli abitanti dello Stato d'Amar, il punto massimo di questa espansione si raggiunse solo alla vigilia della guerra di Cipro, negli anni 60 del Cinquecento. Cipro e Creta contavano allora circa 400.000 abitanti, più di 2/3 di tutta la popolazione dello Stato d'Amar, solo Cipro e Creta. La perdita di Cipro, siamo nel 1571, costituì un colpo durissimo per la Serenissima. Da una prospettiva di lunga durata, era un vero e proprio momento di svolta
dopo il quale la posizione della Repubblica nel bacino orientale del Mediterraneo non era più la stessa. Nel 600 l'aspettava un altro momento critico, la lunga guerra di Candia, conclusa con la perdita di questo importantissimo territorio. Di conseguenza, l'impero veneziano d'oltremare si restrinse essenzialmente ai territori del mondo adriatico e ionio. Tali dinamiche di espansione e di regresso riflettono chiaramente le interconnessioni tra lo spiegamento dei domini da mar e il commercio marittimo condotto dai veneziani. Difatti, i domini da mar servivano il commercio veneziano in molti modi. Ognuno di essi offriva alle navi veneziane un riparo sicuro in caso di tempeste, di attività piratesca, oppure in vista di squadre nemiche in anni di guerra. Ci si poteva trovare sempre rifornimenti alimentari, le acque, servivano come empori per merci destinate ad altre mete. Disponevano di cantieri navali nei quali si potevano riparare guasti pericolosi. Detto questo, sarebbe erroneo considerare i domini veneziani d'oltremare come meri comptoir, per usare il termine francese, comptoir commerciali. Molti di loro contribuivano al benessere dei veneziani con i loro propri prodotti naturali, grani, soprattutto in tempo di carenza nella metropoli, sale, che come vedremo di seguito costituiva per Venezia una vera e propria fonte di ricchezza, zucchero e poi cotone destinato ai mercanti del fondaco dei tedeschi, legname e pece e anche, legname e pece per la costruzione e la manutenzione delle navi, pietra bianca per le costruzioni edili, dei veri palazzi veneziani, vino, formaggio, olio di oliva e pesce salato in abbondanza per menzionare i prodotti più abituali. Non meno importante era il ruolo di questi domini come centri di informazione sulla situazione nei porti di destinazione, per quanto riguarda la sicurezza, la domanda, l'offerta, i prezzi dei vari prodotti importati o esportati a bordo delle navi veneziane. Era abbastanza abituale per queste navi di fermarsi per qualche giorno, talvolta per qualche settimana, in un porto veneziano, aspettando che la situazione in quelli di destinazione migliorasse. Quindi si può capire perché alcuni di questi scali marittimi furono stazioni obbligatorie per le galee commerciali della Repubblica. Lo sfruttamento economico di queste colonie poteva anche assumere forme più sofisticate. Per esempio, prestiti offerti dalla Repubblica per la costruzione di navi di grande stazio potevano essere scontati tramite il trasporto di sale cipriota a Venezia a bordo di queste navi. Il sale, per il quale non si pagava un soldo a Cipro, era un monopolio di Stato, si raccoglieva il sale e si partiva, serviva anche le stesse navi come zavorra. Nessuna delle altre potenze commerciali attive nel mondo mediterraneo, di quel periodo almeno, potevano godere di vantaggi simili. Nessuno, non i genovesi, non i francesi, no, gli inglesi e gli olandesi. Però quasi tutti questi vantaggi non si potevano e non si possono tuttora
non si potevano esprimere in cifre contabili. Erano vantaggi molto importanti dal punto di vista economico anche, ma non si poteva esprimerli in cifre. Ciò nonostante, erano senza dubbio evidenti agli operatori economici, nonché agli ambienti governativi della Repubblica. Di conseguenza, per capire l'importanza attribuita a questi territori da parte dei veneziani di quei tempi, è anche necessario per noi storici di prenderli in considerazione. La fiscalità dei domini veneziani da mar era sottoposta a un principio fondamentale, secondo il quale le spese che occorrevano per mantenere l'amministrazione dei tali territori avrebbero dovuto essere coperte dagli introiti delle casse pubbliche locali. Quando le risorse locali non fossero bastate, si doveva cercare una cassa di un altro territorio i cui introiti potevano colmare il deficit del territorio più povero. L'invio di fondi provenienti da Venezia era considerato come un ultimissimo ricorso. Ma quando i profitti superavano le spese, erano gli enti centrali della Repubblica che incassavano il profitto. Dopotutto il vero scopo dei domini da mar era dichiaratamente di servire, cito questa frase molto famosa, ad proficium et honorem Venetiarum. Il monopolio del sale era forse il mezzo più cospicuo per far affluire le risorse dei domini da mar a Venezia, non solo a Cipro, senza passare la contabilità di questi territori. Non c'è traccia di queste operazioni nei bilanci generali, per esempio, i bilanci delle varie colonie. Ma c'erano anche altri modi di farlo, per esempio le cosiddette imposizioni, un termine adoperato a proposito di alcune imposte straordinarie di solito, talvolta descritte come prestiti, ma poi non venivano onorate questi prestiti onorati, che colpivano gruppi specifici di solito, non solo nello Stato da mar, d'altronde, ma colpivano gruppi come gli ebrei di Creta, per esempio. C'è una imposizione, di tanto in tanto sono imposizioni sugli ebrei di Creta, oppure i feudatari candioti, talvolta anche. In questi casi la Serenissima vietava di usare tali proventi nei territori in questione, imponendo di solito, sotto minaccia di pene pesanti, di trasmetterli esclusivamente a Venezia tramite lettere di cambio. A differenza del sistema veneziano di commercio marittimo, che era piuttosto centralizzato e perciò anche abbastanza omogeneo, la fiscalità dei territori veneziani d'oltremare presenta un quadro più variegato. Ciascuno dei componenti di questa parte dei territori veneziani sembra avesse un proprio sistema fiscale, ereditato di solito dai regimi precedenti. Difatti, quando integrava un nuovo territorio nel suo dominio da mar, tendeva ad adottare il regime fiscale esistente, almeno nella prima fase di una tale integrazione. Bisogna sottolineare che l'assetto fiscale in ciascuna di questi possedimenti era strettamente collegato alla struttura sociale del territorio. Per esempio, la maggior parte degli abitanti di Cipro continuavano ad essere soggetti a una fiscalità che rifletteva il sistema signorile
e lo status servile di una parte notevole di loro. D'altro canto, la fiscalità del settore urbano, commerciale, era più simile a quello o a quelle degli altri ambienti urbani dei possedimenti veneziani e in parte anche a quella della stessa Venezia. Come a Venezia, la riscossione delle varie imposte doganali, che toccavano una grande varietà di merci importate ed esportate, questa riscossione era spesso messa all'incanto nei porti dei territori da mare, offrendo una bella fonte di guadagno ad imprenditori locali. In ogni modo, con l'andare del tempo, Venezia non esitava a maneggiare il regime fiscale per vari scopi. Per esempio, già nella prima metà del Trecento, Venezia stabilì a Creta tariffe più basse di quelle solite per animare gli scambi tra quest'isola, la Creta, e l'Egitto, in un periodo in cui i papi vietavano fare affari commerciali con l'Egitto. Nella storiografia contemporanea si trova spesso una tendenza di considerare il cosiddetto Stato da mare, nel periodo che ci interessa, come un fardello fiscale. Leggendo questi studi si ha talvolta l'impressione che la Repubblica continuasse a sostenere questi territori per considerazioni che non avevano molto a che fare con la loro redditività. Senza negare il fatto che Venezia soffriva spesso di difficoltà fiscali nel suo dominio da mare, soprattutto per causa delle guerre con l'impero ottomano, sembra che lo stesso dominio continuasse ad offrire a Venezia e ai veneziani, non solo allo Stato veneziano, ma agli operatori, veneziani, vantaggi economici notevoli e risorse cospicue, anche nel periodo considerato di solito di decadenza. Per esempio, pare che nel primo Seicento le entrate annuali delle camere di Candia e delle isole Ionie, prese insieme, abbia raggiunto la bella somma di quasi 420.000 ducati. Ma purtroppo nel periodo in questione anche le spese pubbliche tendevano ad aumentare. Già attorno alla metà del 400 il vecchio sistema veneziano dei prestiti volontari oppure obbligatori non era più sufficiente per coprire le spese militari. Le difficoltà finanziarie toccavano anche e forse soprattutto le cosiddette terre da mare e in tal modo le belle somme incassate nelle camere di Candia e le isole Ionie che ho menzionato prima bastavano appena per coprire le spese militari degli stessi territori. Quando scoppiò la guerra di Candia, per coprire le spese militari quando scoppiò la guerra di Candia, che durò 24 anni, una lunghissima guerra, le spese aumentarono ulteriormente e allo stesso tempo gli introiti delle casse dei domini da mare diminuirono. In tempi di guerra non si può fare commercio marittimo in certe zone, per esempio. Non di meno, come ha già suggerito Michael Nepton, alle entrate che figurano nei bilanci generali dei domini da mare andrebbero magari aggiunte le somme consistenti ricavate dai sali prodotti negli stessi domini, particolarmente quelli di Cipro, di Corfù, di Pirano, di Pago e Sebenico, quelle istriane e dopo la perdita di Cipro anche quelle delle saline allestite a Creta, nel Golfo di Suda e a Spinalonga.
le entrate dell'ufficio veneziano del SAL nel 1621, cioè escludendo Cipro, era perduta già nel 1571, raggiunsero 300.000, più di 300.000 ducati annuali, sì? E netti. Sì. E continuarono a aumentare fino agli anni 30 del Seicento. I dirigenti della Repubblica erano indubbiamente coscienti delle fonti dalle quali provenivano queste impressionanti rendite. Dunque, che domande rimangono ancora aperte in questi due settori del commercio e della fiscalità nei possedimenti veneziani oltremare? Alcune sì. Che lavoro di ricerca rimane ancora da fare? Cioè, ci sono alcune desiderata che potrei menzionare a questo proposito. Per quanto concerne il commercio marittimo, nuove ricerche potrebbero affrontare la natura dei rapporti tra la marineria mercantile veneziana a quelle dei territori dello Stato da mare, perché c'erano anche navi più piccole, è vero, più modeste, ma che operavano sì, nello stesso Mediterraneo con la base dei vari possedimenti, con basi nei vari possedimenti dello Stato da mare. Erano complementari oppure concorrenti tra di loro? Oppure forse ambedue le possibilità? È anche possibile. Sarebbe anche interessante avere studi che affrontino il grande commercio veneziano dal punto di vista dei domini da mare e dei loro abitanti, cioè abbiamo l'abitudine di seguire il grande commercio veneziano, sì, delle galee di mercato e poi anche delle navi private, dal punto di vista veneziano sempre, ma forse c'è un'altra prospettiva dei corfiotti, dei candiotti e così via, e come vedevano loro questa attività, e che se potevano o non potevano anche usare, essere integrate in questo. Anche i rapporti tra rotte marittime e rotte terrestri, quest'ultime soprattutto attraverso la penisola balcanica, e l'organizzazione imprenditoriale che ne derivava, richiedono qualche ulteriore indagine. Nel campo della fiscalità rimane molto da fare, veramente molto da fare. Anzitutto, ricostruire semplicemente l'assetto fiscale in ognuno dei possedimenti veneziani. Non abbiamo ancora un'informazione, un panorama fiscale di tutti i possedimenti fiscali. È molto difficile ricostruire queste cose. Sulla base di una tale ricerca si potrebbe indagare la dimensione dinamica della fiscalità d'oltremare e le relative scelte di Venezia in una prospettiva di lunga durata. Una tale ricerca potrebbe chiarire meglio la gestione dei territori sottoposti a Venezia nel periodo in questione. Infine, facendo una stima economica della redditività dello Stato da mare, bisognerebbe distinguere primamente tra anni di guerra e tensione militare e anni di pace, che fortunatamente sono sempre più numerosi, gli anni di pace. Cioè, abbiamo la tendenza di concentrarci su eventi drammatici di guerre e così, e poi anche dal punto di vista economico il costo della guerra, il costo, sì, ma c'erano molto più anni di pace nella storia di questo settore di questa parte dei domini veneziani, prendendo però anche in considerazione i fattori che servivano gli interessi veneziani ma non trovano espressione nei bilanci ufficiali.
mi pare che questo sarebbe il punto adatto per fermarmi, e poi se ci saranno questioni ovviamente sono alla vostra disposizione. Grazie. Ringraziamo il professor Arber per questa stimolante introduzione alla sessione di questo pomeriggio. 2 parole semplicemente di commento. Quando ha riportato quella frase ad proficium et honorem Veneziarum, quando ha parlato dei vantaggi di Venezia, che spesso sono monopoli, quindi più rendite che redditi, mi è tornato in mente quel volume uscito ormai più di 20 anni fa di Stephen Epstein, cioè Freedom and Growth, in cui lui mette a confronto gli stati tardomedievali e della prima età moderna dell'Europa a base cittadina e gli stati invece a base monarchica o principesca. Ora è un libro anche molto teorico che però vuole dimostrare come gli stati a base cittadina, cioè comandati da una dominante, trattino peggio i propri sudditi di quanto invece non facesse lo Stato principesco o monarchico, per il semplice fatto che uno Stato a base cittadina fa, dal punto di vista economico, gli interessi del ceto dirigente di una sola città, mentre un re o un principe non ha nessun interesse a privilegiare una città. Il suo confronto principale era tra Venezia e Firenze da una parte e Milano dall'altra. Dice, i duchi di Milano non hanno nessun interesse a favorire il ceto dirigente milanese, anzi, poi si fanno anche, come dire, la sede a Pavia per staccarsi proprio da Milano, viceversa, invece sia Firenze che Venezia tendono a privilegiare gli interessi di una sola città, il che andrebbe a discapito degli interessi dell'economia nel suo complesso. Va bene. Ora passiamo alla seconda relazione del pomeriggio, cioè quella di Angeliki Zavara, che è membro associé del Laboratoire Orient et Méditerranée del CNRS francese, che ci parlerà del il console veneziano e le attività commerciali a Tana tra XIV e XV secolo. Una zona oggi molto calda, direi. Prego. Grazie. Allora, la carica del console di Tana non era un compito facile. Era chiamato a guidare una comunità di veneziani e persone di altre provenienze che gravavano attorno ad essa come stipendiati, personale di servizio e agenti commerciali a servizio del commercio veneziano. Con pochi mezzi e sostegno, in un avamposto molto lontano dal centro del potere e decisionale metropolitano, doveva affrontare sfide di ogni tipo in un ambiente ostile e in un'entità statale sfuggevole e mutabile in continuo movimento. Ad assistere il console c'era un consiglio di 12 consiglieri, eletti tra i mercanti che si trovavano sul posto. Un notaio che spesso ricopriva anche il posto del cappellano del console serviva come cancelliere nella curia consolare. Altri stipendiati erano i bastonieri, una specie di polizia per tenere l'ordine pubblico, i dragomani, cioè gli interpreti. Il console aveva come compiti la raccolta delle tasse sul commercio e sulla proprietà, o a volte tasse straordinarie per finanziare qualche progetto. Il pagamento del teraticum o teradego, una specie di affitto per terreno che il quartiere veneziano occupava da pagare al signore del posto, il Khan dell'Ordadoro o qualche pretendente, e altri compiti, alcuni dei quali saranno esaminati in seguito. Ma il ruolo dei consoli non finiva con la fine del loro mandato. Dopo il loro ritorno a Venezia, erano spesso chiamati a offrire il loro parere come consiglieri e saggi in commissioni che toccavano questioni politiche ed economiche riguardanti Tana, il Mar Nero e l'Ordadoro.
In questa relazione si esamineranno degli aspetti delle attività e degli interventi del console veneziano riguardanti i mercanti e il commercio nel quartiere veneziano per il periodo che va dal 1384, dopo la ripresa delle attività commerciali a Tanna, fino alla caduta di Costantinopoli. Le questioni che saranno esaminate attraverso alcuni casi tipo sono la gestione dei beni dei mercanti defunti, le proteste davanti al console e le liti tra mercanti a Tanna e a Venezia, e infine la sicurezza dei mercanti del quartiere veneziano. Esaminiamo adesso quale era il destino dei beni dei mercanti defunti a Tanna e oltre, e quale fu il ruolo del console in questi casi. Questa era una delle preoccupazioni più grandi di Venezia, insieme alla questione della sicurezza dei propri mercanti nei territori più remoti, ed era sempre compresa negli accordi che facevano con entità statali estere, come l'impero di Trebisonda e il Khannato di Persia. Molti mercanti che andavano a Tanna avevano già fatto il loro testamento a Venezia, altri lo facevano redigere sul posto da un notaio veneziano lì presente, di solito il cappellano del console, e infine qualcuno moriva privo di testamento. I mercanti che mettevano per iscritto il loro testamento a Tanna sceglievano spesso esecutori testamentari per operare a Venezia e altri per Tanna. In questi casi non interveniva il console. Lo stesso valeva anche per quelli che erano da anni residenti a Tanna e nominavano un altro mercante anch'esso lì residente. Ma c'erano dei casi che era necessario l'intervento del console. Vediamo qualche caso. I beni dei mercanti che morivano nei territori sotto la giurisdizione del console, cioè a Tanna e nei territori dell'Orda d'Oro, senza testamento o senza esecutori testamentari locali, venivano gestiti dal console e dal suo personale. Si raccoglievano i loro affetti personali e le loro merci a Tanna e venivano immagazzinate fino alla vendita all'asta. Merci ingombranti e deteriorabili, vestiti, bauli, mobili, armi e stoviglie, quasi tutto. Si mettevano in vendita anche beni immobili, si recuperavano i libri contabili, le lettere d'incarico, le lettere di cambio e tutto quello che serviva per districare i loro affari. Non finivano all'asta le merci durevoli o facili da trasportare di grande valore. Lo scopo era di trasferire alla successione del defunto il valore monetario delle vendite per arrivare più facilmente ai beneficiari menzionati nei testamenti o ai legittimi eredi. Vediamo alcuni casi. E prima il caso di Vittore Baseio, morto a Tanna nel 1427. Il testatore nominò come esecutori testamentari Benedetto Negro e Cristoforo Sorancio per la Tanna e suo cugino Marco Erizzo, suo suocero, la moglie e la madre per Venezia. Dalle disposizioni di Vittore ne vediamo due che hanno suscitato l'intervento del console. La francazione dello schiavo Coscoldì e il lascito di un terreno che si trovava vicino alla chiesa di San Marco di Tanna al figlio illegittimo Michele, avuto a Tanna da una schiava. Di quello che ho potuto sapere, uno degli esecutori testamentari per Tanna, Cristoforo Sorancio, partì per Venezia l'estate dello stesso anno e non ho potuto verificare se effettivamente è arrivato nella capitale, visto che è stato fermato con suo fratello a Porto Pisano a causa di un'epidemia. Possiamo supporre che egli portava con sé in patria, per gli eredi lì residenti, il ricavato delle vendite avvenute a Tanna. Comunque a Venezia seguirono una serie di cause tra gli esecutori testamentari veneziani e vari creditori. Ma torniamo a Tanna. 1 anno e mezzo dopo il testamento, lo schiavo non era stato affrancato, ma venduto a Francesco Baseio, fratello di Vittore, a cui verosimilmente apparteneva la metà. Francesco ottenne una sentenza arbitraria ratificata poi dai giudici.
La vendita fu finalizzata da Marino Pisani in quanto console di Tana nell'ottobre del 1428. Anche il terreno apparteneva in verità ai due fratelli per metà, a ciascuno, e Francesco lo aveva riscattato pagando alla successione metà del bene a quota al decuius. La piena proprietà fu assegnata dal console che aveva applicato le sentenze in rappresentanza delle autorità giudiziarie veneziane. Passiamo adesso al caso di due giovani mercanti veneziani, Andrea Malipiero e Giovanni da Mollin, imparentati per matrimonio. Il primo aveva da poco sposato la sorella del secondo prima del loro viaggio a Tana. Tutti e due hanno fatto redigere i loro testamenti a Venezia prima della partenza, nominando come esecutori testamentari alcuni loro parenti e i procuratori di San Marco. Ad un certo punto i due insieme e ad altri veneziani si avventurarono ai bordi del Mar Caspio, dove morirono l'uno dopo l'altro. Per primo morì da Mollin e Malipiero raccolse i suoi beni e proseguì. Ma un po' di tempo più tardi morì anche Malipiero dello stesso mal contagioso. Uno dei loro compagni di viaggio si fece avanti e prese in carico i beni e le merci di tutti e due. Si trattava di Marco Cicogna, che frequentava già il mercato di Tana da molti anni. A ritorno della carovana in città, la faccenda passò nelle mani dell'allora console Andrea Bembo. Quest'ultimo fece un controllo del materiale dei conti consegnati e trovò varie incongruenze. In seguito aprì un'inchiesta di cui purtroppo non sappiamo tutti i dettagli. Quello che si può dire oggi è che annotò su un foglio di carta tutto quello che gli pareva mancasse delle merci o che non gli sembrava giusto nei registri contabili. In seguito interrogò le persone coinvolte. E si conserva ad oggi solo la testimonianza di un uomo che forse era il seguito di Malipiero. Le domande riguardavano il destino delle merci e dei crediti che mancavano. Infine il console ha messo in vendita all'asta gli affetti personali dei due mercanti, notando con cura cosa apparteneva all'una o l'altra successione. Si trattava di vestiti, stoviglie, biancheria, mobili e altro. Il denaro e 8 fardelli di seta furono spediti a Venezia a bordo delle galere di Romania. Dalle lettere scambiate su queste successioni tra i procuratori di San Marco e il console di Tana, oggi si conserva una lettera molto interessante che ci illustra il ruolo del console. Il console in questo caso era il successore di Andrea Bembo e Leonardo Calvo. I procuratori si lamentavano che il console in carica, si lamentavano con il console in carica che non dava seguito alla gestione dei beni delle successioni. Praticamente non ha più inviato a Venezia merci e denaro, che invano si aspettava con le galere di Romania. I procuratori non avevano ricevuto conti precisi su cosa era stato venduto e cosa ancora rimaneva a Tana. Gli giungevano dunque di fare tutto quello che era il suo dovere, secondo la sua commissione. Rimanevano ancora tante questioni aperte con i fratelli da Mollin, perciò bisognava precisare alla quale successione toccavano i crediti e i debiti pendenti. Per quanto riguarda la successione di un altro mercante, Domenico Morosini, morto nei territori sotto la sua giurisdizione, i procuratori aspettavano ancora dal console la cura della vendita degli effetti personali e le merci e l'invio del ricavato tramite lettera di cambio a Venezia, in sicurezza con le galere del 1392, come anche le merci invendute. E passiamo ora agli aspetti giuridici. Nella documentazione si trovano atti e menzioni di proteste che un mercante o altra persona coinvolta nel commercio ha prodotto davanti al console. Alcune finivano lì con qualche semplice soluzione, ma altre diventavano fonti di vere e proprie liti che continuavano a Venezia. Le proteste non finivano sempre nei tribunali
o almeno, se ci sono state cause, queste non sono conservate. Però tutte venivano registrate dal cancelliere negli atti della curia consolare e questa registrazione poteva servire in caso di contenziosi futuri a Venezia. Vediamo 2 esempi. Nell'ottobre del 1447 Giovanni Barbarigo aveva caricato 14 botti di pesci salati su un burchio per caricarle sulla nave di Giacomo Salonno che si trovava a rade nelle acque di Tana. Ma Salonno ha rimandato indietro le merci per farle caricare su un'altra nave. Perciò Barbarigo protestò davanti al console contro Salonno. Chiese al notaio, cancelliere del console, di mettere tutto per iscritto, probabilmente da usare per tutelarsi da eventuali contestazioni da parte dei suoi investitori. Nel maggio del 1448 si presentò davanti al console Francesco di Tommaso, pilota di una nave che servì al viaggio da Costantinopoli a Tana, per protestare contro il patrono della stessa nave. Il pilota aveva delle merci in società con suo fratello. Probabilmente il patrono non aveva intenzione di caricare le sue merci sulla nave, in quanto erano esenti da pagamento del nollo, ovviamente entro certi limiti, essendo merci di un membro dell'equipaggio. Inoltre voleva lasciare il pilota a Tana senza quindi riportarlo a Costantinopoli. Il pilota usò il peso delle sue competenze per ottenere il viaggio di ritorno. Affermava infatti che senza un pilota non può essere garantita la sicurezza di una nave assicurata per 700 ducati, come sostenuto. 2 giorni più tardi si presentava dal console anche il fratello del pilota, protestando anche lui contro il patrono. Egli minacciava che se accadeva qualcosa alla nave con conseguente perdita di persone e merci che viaggiavano a bordo, la colpa sarebbe stata del patrono che intendeva navigare senza un valido pilota nelle acque insidiose del Mar Nero. Alcune cause erano giudicate direttamente dal console a Tana. Ci sono poche tracce delle sentenze dei consoli che venivano fatte insieme a 2 dei suoi consiglieri, per essere in 3, numero necessario al giudizio, come per esempio in una causa datata settembre 1376. Le parti in causa si presentarono davanti al console Niccolò d'Arpino e ai consiglieri Giorgio Venier e Nicoletto Trevisan per un debito di circa 69 sommi. Ascoltate le 2 parti, presentate le prove scritte e le testimonianze, i 3 presero una decisione condannando la parte difendente al pagamento del debito. Nel caso di cause svolte a Venezia era spesso richiesto il contributo del console, il quale inviava a Venezia lettere informative o copie di atti che erano prodotte nella curia consolare. Altre volte una delle parti in causa o tutte e 2 presentavano documenti redatti nella cancelleria del consolato a Tana. E passiamo a un altro argomento. Venezia dava grande importanza alla sicurezza dei suoi mercanti, visto che essa era madre del benessere fisico e economico. I suoi ambasciatori agli stati esteri si premuravano sempre ad aggiungere clausole che garantivano la sicurezza ai mercanti veneziani all'interno di questi stati e al transito. Il quartiere veneziano di Tana fu colpito duramente più volte da signori delle steppe per ragioni che variavano dalla semplice rapina a campagne militari punitive vere e proprie. Già prima gli scontri con Genova avevano portato Venezia a contemplare la fortificazione del loro quartiere, ma erano le summenzionate incursioni a convincerla della necessità della spesa. Negli anni 20 del XV secolo furono costruite delle mura con varie torri. Il ruolo dei consoli nella costruzione delle fortificazioni era fondamentale per l'organizzazione delle manovalanze e per la raccolta e distribuzione dei mezzi impiegati. Suo compito era anche l'organizzazione delle ronde degli uomini alla guardia e i pagamenti dei loro stipendi. Nel 1424 si menziona che furono le guardie furono di guardia al quartiere
25 salariati e si decise di inviare 15 ballestrieri con il loro capo. 4 anni più tardi il Senato decise di cambiare l'organizzazione della Guardia. Sarebbe eletto un ammiraglio alla guida dei difensori delle mura e messo sotto il comando diretto del console. Per maggior sicurezza la porta verso il quartiere genovese doveva rimanere chiusa e 4 ballestrieri a turno dovevano dormire sulle torri per essere sempre pronti. Le continue incursioni dei signori delle steppe susseguivano l'uno all'altra. Tamerlano nel 1395 distrusse il quartiere, uccise e prese prigionieri molti mercanti veneziani durante la sua campagna punitiva contro il Khan dell'Orda d'Oro Toctamis. Nel 1410 Poulad e nel 1418 Kerim Berdi devastarono Tana con grandi perdite umane e materiali. Una triste sorte hanno avuto anche alcuni consoli insieme ai mercanti. Nel codice Morosini è citata una lettera scritta a Caffa da un testimone oculare che raccontava di un'incursione ai danni dei quartieri dei stranieri a Tana. Prima vittima fu la parte genovese della città che fu completamente bruciata. Per far fronte a questo attacco il console veneziano Giorgio Nani organizzò una difesa armata sulle mura che erano costruite all'epoca. Ma in seguito il fuoco si propagò anche nel quartiere veneziano, impedendo ai difensori di stare sulle mura per respingere gli invasori. In console, visto il fallimento della sua disperata resistenza, secondo il testimone alzò la testa al cielo e disse: «Sia quello che piace a Dio, più non posso». Nei tragici eventi che seguirono, morirono molti mercanti bruciati dal fuoco, uccisi e seviziati dagli aggressori e portati via, e se dobbiamo credere alle testimonianze, il console fu decapitato. Non ci stupisse allora la reazione di un console secondo il racconto del celebre Joseph Barbaro negli anni in cui egli era un giovane mercante Tana. A questo punto bisogna chiarire la tempistica del nuovo arrivo di un signore delle steppe alle porte di Tana. Gli editori del testo di Barbaro hanno datato l'incursione nell'inverno del 1441-1442 in base ad elementi non ben chiariti su una menzione nel racconto dello stesso Barbaro. Però con un'attenta lettura del testo si può capire che in realtà si trattava di 2 incursioni distinte. Lo stesso Barbaro dice che quella seconda era anche peggio della prima, provocando maggiore devastazione. L'incursione ha avuto luogo presumibilmente durante l'inverno 1438-1439, oppure quello precedente. In quell'anno passò nelle vicinanze di Tana l'orda di Khan Küçük Muhammed. Gli abitanti di Tana vedevano con terrore l'avvicinarsi prima di una manciata di uomini che poi si moltiplicavano giorno dopo giorno, fino a sentire il frastuono dell'avvicinarsi dei carri e dei cavalli dell'orda, fino ad essere vista in prossimità del borgo. Lo stesso Küçük Muhammed, insieme al suo comandante Naurus, si fermarono per alcuni giorni in una moschea nelle vicinanze. Il console temeva un ripetersi delle altre incursioni, visto che la modalità di procedere è la stessa delle altre scorrerie. Perciò inviò a loro una delegazione con regali per addolcire il signore dell'orda. C'è stato un simpatico incontro, i doni furono consegnati e tutto sembrava a posto. In seguito però l'orda, che lasciò pacificamente l'area prospiciente il quartiere veneziano, depredò i dintorni dove molti veneziani avevano delle pescherie, dove dopo il passaggio non rimaneva nulla, né sale e neppure le doghe dei barili. Ma il console così facendo evitò la devastazione del quartiere, che comunque non sarebbe stata così facile, come in passato visto la presenza delle fortificazioni. Normalmente l'importo dei doni dati ai signori stranieri veniva approvato dal Senato in via preventiva, ma i mali estremi richiedono estremi rimedi. Quanto i tempi lo richiedevano, perché non potevano essere inviati consoli a Tana, si eleggeva un mercante sul posto con il titolo di viceconsole, in attesa dell'invio di un console eletto da Venezia.
Questo era successo ancora in passato, per esempio nel 1408, ma ora parliamo di un periodo particolare attorno all'assedio di Costantinopoli da parte degli Ottomani. Francesco Corner diventò viceconsole probabilmente dopo la fine del mandato del console Andrea Baffo attorno al 1452. Rimase in carica fino alla sua morte, avvenuta qualche tempo prima del giugno 1456. Si trovava a Tana quasi ininterrottamente dal 1437, dove partecipava alla vita economica e sociale del quartiere veneziano. Durante la sua carica ha guidato la colonia veneziana di Tana e il quartiere pagando le spese e gli stipendi dei balestrieri e salariati dalla tasca propria. Il suo disperato tentativo per non perdere questo importante avamposto commerciale fu riconosciuto dal Senato, che lo rimborsò al momento della sua successione. E 2 parole per concludere. I nobili alla guida di Venezia erano ben consapevoli che il commercio, fonte della ricchezza della città, poteva fiorire solo quando era assicurata la sicurezza di persone e merci. I trattati con entità statali estere riguardavano principalmente accordi commerciali in cui gli ambasciatori chiedevano sempre garanzie per il sicuro soggiorno e transito di mercanti e le loro merci. Altre questioni importanti per Venezia erano la trasmissione dei beni dei mercanti defunti, in sicurezza l'eredità e infine la possibilità dei rappresentanti veneziani nei territori in cui i mercanti operavano di poter applicare la giustizia. Nel caso di Tana ci sono fattori peculiari che intervenivano nell'operato del console: la lontananza dalla metropoli e i tempi lunghi di comunicazione, gli inverni duri e la complessità della navigazione, la natura dell'entità statale che fu Lordadoro, mutevole e sfuggente, con la sede che seguiva gli spostamenti del suo signore, e infine i lunghi periodi di stabilità e violenza, con continui incontri militari e incursioni ai danni degli insediamenti occidentali. In questo contesto il console era chiamato a dare pronte risposte, trovare soluzioni e comunicare ad ogni occasione disponibile con Venezia. Nello specifico, tra gli svariati compiti che svolgeva, doveva gestire i beni di mercanti defunti che non avevano un esecutore testamentario o un parente a Tana. La situazione si complicava quando i mercanti morivano al di fuori del quartiere veneziano, nelle immensità delle steppe o in località lontane. Doveva inoltre tenere conti dell'eredità, controllare e disporre per la giusta destinazione dei beni. Nella cancelleria consolare, in presenza del console, si metteva per iscritto le proteste dei mercanti per contenziosi fra loro e con i patroni delle navi. Quelle registrazioni potevano servire alla tutela delle parti negli arbitrati o nelle eventuali cause giudiziarie. Lo stesso console veniva interpellato per dare informazioni o pareri sulle cause. Lui stesso poteva giudicare a Tana formando un tribunale assieme a 2 dei suoi consiglieri. Inoltre doveva prendere misure per la sicurezza del quartiere veneziano secondo gli ordini dell'autorità. In caso di incursioni dei signori delle steppe, doveva organizzare la difesa, non sempre sufficiente a contrastare la furia degli aggressori. Si provava a volte a prevenire, dando regali non approvati. La sopravvivenza della piccola comunità veneziana, persone e beni, in un luogo lucroso ma pericolosissimo, era la priorità del console. Grazie. Grazie mille per questa relazione molto ricca e che fa toccare con mano l'abbondanza di documentazione veneziana per la storia del bacino settentrionale del Mar Nero, che questa documentazione veneziana, insieme a quella genovese relativa a Caffa, costituisce proprio la spina dorsale per lo studio di quest'area di confine tra l'Europa e l'Asia. Bene, allora non ci sarà la relazione di Alessio Sopracasa, che per motivi di salute non ha potuto partecipare.
Quindi ora ascoltiamo l'intervento di Francesco Bettarini dell'Università per Stranieri di Siena, che ci parla di commerci e mobilità in area adriatica tra spinte monopolistiche e spazi di autonomia, 1358-1420. Prego. Grazie per la presentazione, grazie al Comitato Scientifico per avermi invitato in questo convegno. Inizio subito con una citazione, poi cerco un attimo di spiegarla. La nostra politica, come faccio a scorrere le slide? Ah, ok, forse qui, sì, la freccia. Ok. La nostra politica non fu mai quella di impedire ad alcuno di muovere guerra. Tuttavia, in questo Golfo abbiamo sempre voluto e procurare con tutte le forze che i nostri mercanti possano viaggiare con le loro imbarcazioni senza alcuna lesione o danno. Con queste parole, il Senato veneziano risponde il 31 luglio 1404, qui trovate una trascrizione un po' più esaustiva di solo una parte comunque di questa risposta, all'ambasciatore di Ladislao d'Angiò, re di Napoli, pretendente al trono di Ungheria dopo l'incoronazione ricevuta l'anno precedente a Zara. È una risposta che segue una richiesta, o piuttosto una comunicazione da parte del sovrano angioino in merito all'intenzione di cominciare ad armare galee armate nel porto di Spalato per la difesa dei suoi territori. Siamo in un momento in cui il re Ladislao deve combattere sia sul fronte ungherese contro Sigismondo e l'altra parte della fazione, dell'altra fazione, diciamo, della dinastia angioina, e anche nel mezzogiorno d'Italia contro l'emire dell'altro pretendente, Luigi d'Angiò. Quello che è interessante per la mia relazione è che il beneplacito che il Senato offre accettando questa comunicazione e avvalorandola è data con una risposta non di politica militare, ma di politica economica. Cioè, non interessa a Venezia se Ladislao è coinvolto o meno, o almeno questo è quello che vuole comunicare. L'importante è che il sistema che si regge sulle galee veneziane, sui navigli commerciali che percorrono l'Adriatico, non venga leso o danneggiato. È un po' una dichiarazione solenne che rivendica quella che è un po' la missione antropologica, possiamo dire, della città di San Marco, e che al di là delle opportunità retoriche di questo confronto diplomatico ci mostra un esempio, a mio modo di vedere, calzante di quale fosse la prospettiva, il concetto di Pax Veneta o Venetica, diciamo, nel mare Adriatico. Ho voluto iniziare il mio intervento da questo episodio perché ritengo ne riassuma tutti gli elementi più significativi. Il primato della marineria veneta, la pacificazione dell'Adriatico, la repressione della concorrenza mossa in campo economico, prima ancora che politico, dalle altre potenze, e in fin dei conti tutti questi aspetti riassumono un altro modo di leggere il Commonwealth, quello di guida, quantomeno di assunzione di un ruolo guida nella navigazione e nel mare Adriatico. Lo farò affrontando, prendendo ad esame il periodo che va dal 1358 al 1420, periodo molto importante per il futuro anche e le sorti della città di San Marco e di Venezia, appunto, perché è questo il periodo in cui Venezia perde il controllo della costa dalmata. Non ha più, insomma, quella sponda e quel supporto logistico che aveva consentito a Venezia nel XIII e nella prima metà del XIV secolo di stabilire un sistema di navigazione
sua competenza in grado di dare tutela e sicurezza alle merci non solo dei mercanti veneziani, ma di tutti di mercanti provenienti da tutta Italia e anche da molte altre parti del continente europeo, che proprio sfruttavano la logistica di Venezia nel collegamento nei traffici con il Levante. Per fare questo cercherò, oltre a mostrare qualche esempio di provvedimento legislativo che riguarda il dominio sul mare e l'affermazione di questo monopolio, utilizzerò le deliberazioni del Senato insieme alle fonti notarili che ho potuto schedare nell'archivio di Stato a Zara. Sullo sfondo della mia riflessione e sui caratteri delle spinte monopolistiche presenti nell'Adriatico, il fattore principale che a mio avviso condiziona tutta la politica economica di Venezia sul mare è la forza centripeta del mercato di Rialto. Come fu messo per la prima volta in evidenza da Jean-Claude Quet, parlando appunto del commercio del sale, la Venezia dell'epoca d'oro, e sicuramente in questa fase di cui sto parlando, cioè quella fra XIV e XV secolo, non aveva mai rivestito una funzione di porto di transito e neanche è ancora in questa fase un centro manifatturiero o comunque di produzione. Bensì aveva fondato la propria forza sul suo carattere di emporio, cioè di sede del come mercato di scambio, e di centro finanziario internazionale. L'economia veneziana si basa in quest'epoca sulla capacità di garantire alle esportazioni delle merci dirette verso il Levante, verso il Mare del Nord, verso l'Africa, un sistema ben organizzato di galee armate in grado di salpare regolarmente, come ben sappiamo. Ma a questi galee di Stato si affianca appunto una flotta imponente anche di navigli privati, come veniva prima appunto sottolineato, di diversa grandezza, e sulla quale si era da tempo strutturato l'intero traffico regionale dell'Alto e Medio Adriatico, proprio grazie al fatto che Venezia controllava una delle due sponde più o meno direttamente. Tutto questo, appunto, dicevamo, fu rimesso in discussione dopo il 1358. In più, ad avvalorare l'importanza di questa forza centripeta che cercherò appunto di dimostrare, resta il fatto che non possiamo utilizzare per il network commerciale dei mercanti veneziani le stesse regole o le stesse definizioni che sono state trovate per altri network, come quello fiorentino, ad esempio. Il network fiorentino è caratterizzato da una presenza capillare non solo nei centri economici di primaria importanza, ma anche in quelli secondari. Ecco, uno studio attraverso le fonti notarili a Zara e anche nell'archivio di Stato di Dubrovnik per quanto riguarda Ragusa, nel periodo in questione, ma anche prima del 1358 e successivamente, non trova una presenza radicata e significativa di operatori commerciali veneziani, che a volte si trovano addirittura inferiori di numero rispetto ai network fiorentini o anche di uomini d'affari a carattere più regionale, come per esempio quelli marchigiani o romagnoli. C'è l'eccezione di Spalato, come ha studiato Ermanno Orlando per il 400 dopo il 1420, ma è un caso molto particolare e nato sulla spinta di una ricerca di una concorrenza verso l'affermazione che stava ottenendo Ragusa nei traffici mediterranei. Ma questo è un altro tema. Prima di dimostrarvi quali nel dettaglio questi provvedimenti legislativi che disciplinano questa forza centripeta che attrae beni e persone al mercato di Rialto, vi propongo subito un esempio molto noto. Cioè nel 1385 Venezia avviò una trattativa molto complessa, possiamo dire una vera e propria concertazione con il Regno di Ungheria per disciplinare l'esportazione del rame
che veniva estratto dalle miniere dell'Europa centrale e che attraverso l'Ungheria raggiungeva il mare. In via del tutto eccezionale, per quanto mi è noto, dalle fonti del Senato, Venezia non stipulò un trattato con uno Stato sovrano per disciplinare questa esportazione, ma con una compagnia commerciale. La compagnia era quella fiorentina di Vieri de' Medici e compagni, che, come vedremo anche più avanti, era la compagnia maggiormente coinvolta nei rapporti commerciali fra Firenze e il Regno di Ungheria negli anni 80 del 300. Grazie a questo accordo, il rame doveva obbligatoriamente transitare dal Rialto prima di raggiungere i mercati di destinazione. E questa concertazione fu sottoscritta anche dal Re di Ungheria. Veniva stabilito che il rame venisse bollato e concluso nelle fasi di raffinazione nel getto, appunto nel ghetto di Venezia, e da qui prendere la via del mare. Si dice esplicitamente nel testo di questo trattato che il Senato di Venezia, in particolare, che interviene nella discussione, abbiamo deciso di incentivare, di operare in modo che il rame affinato in Ungheria venga condotto a Venezia piuttosto che prenda la via del Levante attraverso altri porti, in particolare quello di Signa sulla costa dalmata. Vediamo quindi quali sono questi provvedimenti. Il primo giunge chiaramente subito all'indomani della perdita della Dalmazia nel 1358, ovvero una legge che vieta ai mercanti stranieri il diritto di caricare le loro merci sui navigli veneziani in sosta presso i porti dalmati senza averle prima spedite al Rialto. Cioè, in pratica si vieta a tutte le città che un tempo facevano parte del dominio veneziano di commerciare con le altre sponde del mare Adriatico usando i navigli veneziani. E quindi Venezia, diciamo, che fa forza sul primato della sua marineria e quindi cerca in questo modo di non consentire lo sviluppo di rotte commerciali adriatiche alternative a quelle che passavano da Venezia. La tutela di questo primato è ribadita da una legge del 1401 dove si vieta alle maestranze della canteristica navale di Venezia di andare a svolgere il proprio lavoro o di trasmettere quindi le conoscenze alle altre città del mare Adriatico. Non si distingue molto in questi provvedimenti se ci si riferisca solo alla costa orientale ma anche a quella occidentale, però quello che è importante da definire è questo, appunto. È un emporio, Venezia, da questo punto di vista, come ribadiva appunto Oché, ma mai scalo di transito. E allora, nel 1388, in una legge del Senato dell'8 maggio, si istituisce un nuovo dazio del 3% su tutte le merci reindirizzate verso altri mercati da Venezia, senza essere stato prima oggetto di transazione in città. Quindi non soltanto si vuole che le merci e i mercanti raggiungano Venezia prima di uscire dal mare Adriatico e prendere altri tipi di destinazioni, ma si vuole che le transazioni commerciali che riguardano queste merci vengano fatte e contrattate a Rialto. Nel 1403 questa forza centripeta raggiunge il suo apice con appunto l'accentramento di tutte le fasi contrattuali riguardanti la vendita di tutte le merci estratte da Venezia o dirette a Venezia da parte o verso gli altri scali adriatici. Con questa nuova legge è disposto che nessun mercante, cittadino o forestiero, possa caricare merci su alcun naviglio al fine di effettuare vendite all'interno del Golfo, quindi del mare Adriatico.
Chi sarà interessato ad acquistare merci pervenute all'Emporio di Rialto dovrà perciò venire a Venezia oppure inviare un agente, un fattore, un procuratore. Un ultimo provvedimento del 1407, quasi al termine dell'arco cronologico qui preso in esame, libererà finalmente i forestieri dal divieto di acquistare tra loro le merci giunte a Rialto. Sappiamo che c'era questo obbligo appunto per cui solamente un forestiero in Venezia poteva vendere le sue merci solamente a mercanti con diritto di cittadinanza veneta. Non era consentito il commercio fra forestieri a Venezia. Ecco, questo viene esentato per la prima volta nel 1407, a patto però che il loro mercato venisse registrato negli uffici di messetaria, quindi penso in particolare anche a tutti i prodotti tessili, servendosi dei sensali di Rialto. Quindi comunque ci doveva essere una quota che comunque rimaneva in città di tutto questo movimento di merci e di persone che da tutta Europa appunto si dirigeva e si riuniva nella città veneta. La vigilanza sul rispetto da parte dei cittadini veneziani di questa normativa e la repressione della pirateria, del contrabbando, è affidata a un sistema di galee armate che si affianca a quelle caratterizzante le mude stagionali che raggiungevano le Fiandre, appunto l'Africa e il Levante. Fin dal 1330 era stato istituito il comando del capitano del Golfo, responsabile delle operazioni di pattugliamento e di protezione dei navigli commerciali che percorrevano appunto le acque dell'Adriatico. Secondo la commissione approvata nel 1407, quindi è uno stato avanzato nell'arco cronologico in esame, il capitano aveva una dotazione di 4 galee armate, 2 in movimento nel bacino tra Venezia e Corfù e altre 2 con base a Creta che invece percorrevano il Mare Ionio. Questa attività veniva completata poi da altri 2 capitani a capo di un'imbarcazione armata, i capitani Riparie Marchi e Riparie Istrie, che specificatamente percorrevano nelle 2 direzioni la costa marchigiano-romagnola e quella istriana e l'Alta Dalmazia, diciamo. E le istruzioni a questi capitani in base alle contingenze sia di carattere politico che di carattere commerciale le ritroviamo proprio nelle deliberazioni del Senato. Il primo territorio che inquadriamo è quello della costa romagnola e marchigiana, un'area di assoluto rilievo per il mantenimento degli obiettivi di politica economica che Venezia si era prefissata nel 300. È qui che si gioca molto del rischio che la perdita della Dalmazia poteva provocare sulla potenza economica di Venezia nell'Adriatico. Infatti, la perdita appunto della regione dalmata prefigurava il rischio di una saldatura tra i ceti mercantili delle città affacciate sulle coste del Medio Adriatico, con un ampliamento della navigazione regionale e lo scambio delle materie prime, senza che questo flusso raggiungesse Venezia. In termini di commercio internazionale vi era poi il rischio che un'alleanza tra la corona angioina e la città di Firenze portasse alla costituzione di una nuova rotta per il commercio continentale passante proprio per gli scali di Ancona e Zara, oppure in alternativa a Segna e Spalato. E questo progetto fu effettivamente messo in atto da alcune tra le maggiori famiglie fiorentine che crearono appunto questa compagnia d'Ungheria, la cui prima denominazione è la Vieri de Medici e Company, o compagni in italiano, che opera continuativamente fino agli anni 20 del 400, mutando di ogni 4 anni la composizione del gruppo societario. Ecco, sono andato troppo avanti. Questa compagnia aveva una sede a Buda,
un socio di maggioranza residente a Firenze, spesso coinvolto in altre ragioni commerciali e manifatturiere, un socio di minoranza residente stabilmente a Zara e fattori agenti operanti in altre città della Costa Dalmata e a Venezia. La sfida fu affrontata da Venezia sul piano politico su due fronti. Da una parte fu stretta una solida alleanza con i Malatesta, titolari di una signoria che comprendeva tutta la costa compresa tra Cesena e Fano. I Malatesta, come forse saprete, furono anche aggregati al Maggior Consiglio e nella documentazione vengono spesso definiti amici carissimi, solidali e in altri modi. Sul piano puramente commerciale fu concesso ad un gruppo significativo di città umbre e marchigiane, qui vediamo solamente una parte di una tabella molto più lunga, l'esenzione dal principale dazio doganale, il 40°, che coinvolgeva tutte le merci sbarcate o estratte da Venezia, con la condizione che i mercanti di queste città si avvalessero esclusivamente del porto di Fano o in alternativa di Pesaro e Rimini, quindi non Ancona. La stessa esenzione toccava anche Firenze, offrendo ai mercanti toscani una condizione vantaggiosa, cioè l'esenzione appunto dal 40°, che avrebbe quantomeno ostacolato il ricorso a scali adriatici concorrenziali. E il rispetto di questa richiesta veneziana è dimostrata dal fatto che fino al 1440 i fiorentini non usarono mai il porto di Ancona per raggiungere Venezia o per raggiungere Ragusa. Si servirono sempre dei porti dei Malatesta. In più, nel 1394 i dazi doganali sui panni fiorentini esportati da Venezia venne ridotto passando dal 7 al 3%. Sottolineando, e nel testo di questa delibera viene sottolineato come questa decisione venga presa per ovviare all'aumento delle esportazioni dirette verso la costa dalmata attraverso l'utilizzo degli scali marchigiani ed evitando di concludere il loro mercato a rialto. I centri esclusi da queste esenzioni sono Ancona e Fermo, che sono i centri maggiormente attestati nelle comunità di mercanti italiani presenti a Zara e a Spalato. Ovviamente non è un caso. Passo quindi a descrivere alcuni dei casi che penso mostrino quale fosse la versatilità dell'azione repressiva o protettiva di Venezia nella navigazione dell'Adriatico. Nella primavera del 1393, secondo quanto riportato al Senato, 4 imbarcazioni armate uscite dal porto di Ancona attaccarono il naviglio mercantile di Giovanni Valerio da Chioggia mentre si trovava ancorato presso la spiaggia di Recanati per caricare zafferano ed altre merci appartenenti a mercanti di Spoleto e destinate a raggiungere il mercato di Rialto, esente Spoleto dal pagamento del 40°, quindi nel rispetto della volontà veneziana. Venezia reagisce prontamente, inviando un ambasciatore ad Ancona per fare le sue rimostranze, ma ottenendo per risposta che l'intervento era stato in quanto la città si trovava in una fase di conflitto con la comunità di Recanati. Quindi Ancona aveva con questo attacco solamente svolto un'azione all'interno di un conflitto in atto. Tuttavia, la giustificazione non fu sufficiente a calmare la reazione veneta, che prontamente dispose le galee del capitano del Golfo nella rada di Ancona, operando il sequestro coatto di tutti i beni caricati sulle imbarcazioni che uscivano dal porto di Ancona, fino al raggiungimento del valore del danno subito, e con l'occasione la flotta operò anche un'azione di rappresaglia a compensazione di tutti i debiti maturati dai mercanti anconetani a Venezia. Quindi questo è un esempio che mostra la repressione nell'ambito proprio di questa politica doganale che doveva incentivare l'attrazione di mercanti e beni a rialto.
Il secondo esempio che mostro è invece dell'anno 1400. Succede un caso molto particolare, ovvero nella muda appena partita da Venezia delle galee di Fiandra, una tempesta costringe la galea a sostare, a chiedere di essere accolta nel porto di Ancona per non essere danneggiata. La città di Ancona ne approfitta subito e chiede il pagamento del dazio su tutte le merci che erano caricate sulla galea di Fiandra. La stima viene fatta in 3.162 ducati. Venezia tenta di chiedere di essere esentati dal pagamento del dazio, ma è costretta a pagare. Proprio perché comunque in effetti era avvenuto lo sbarco nel porto. Ma quello che ci interessa è che il costo del dazio, il pagamento di questo dazio, che quindi non era calcolato preventivato al momento della partenza della galea, viene ripartito tra i cittadini veneziani che avevano acquistato una quota del nolo sulla galea, esentando i forestieri. Proprio perché si dice nella deliberazione non vogliamo creare situazioni di malcontento tra i forestieri che utilizzano il nostro sistema di galee e che si ritrovano una spesa in più da pagare che non era prevista. L'intervento di Venezia si manifesta anche nei contesti in cui non si trova direttamente coinvolta, ma avvisa l'insorgenza di condizioni pericolose. Ed è questo il caso del 1402, quando Malatesta, signore di Cesena e da poco entrato a far parte del Maggior Consiglio di Venezia, quindi prezioso alleato, decide di riaprire un vecchio contenzioso con la città di Firenze, che aveva spinto il padre, Galeotto Malatesta, a istituire una rappresaglia sulle merci toscane per un valore di 30.000 ducati. Essendo stata sospesa per ragioni politiche la procedura alla morte di Galeotto, quando i Malatesta erano tornati in possesso solamente di 4.000 ducati, il nuovo signore deliberò di rivalersi sui mercanti fiorentini, alzando sensibilmente il dazio doganale sulle merci che transitavano dal porto di Cesenatico per dirigersi verso Venezia. Non mi risulta dalla corrispondenza diplomatica che Firenze abbia sporto alcun tipo di protesta, e sappiamo bene che anche per la capacità del porto, sicuramente il transito dal porto di Cesenatico non doveva essere così significativo. Tuttavia, il Senato di Venezia scorse in questa decisione una possibile giustificazione da parte toscana sul ricorso a rotte alternative in direzione dell'Europa centro-orientale. Lo ritroviamo nel dibattito del Senato, nel testo della che affronta questo problema. Così si autorizza l'invio immediato di un ambasciatore in Romagna con l'obiettivo di convincere il Malatesta a tornare sui suoi passi. Ricevuto un primo rifiuto, il Senato decide di alzare fino a 8 ducati per anfora il dazio sul vino romagnolo scaricato a Venezia, così da generare una diffusa protesta nei confronti del signore Cesena. Ma messo alle strette, Malatesta accettò di scendere a patti con Firenze, dichiarando l'estinzione della rappresaglia, il ritorno alle vecchie quote di dazi doganali. In cambio la città toscana si impegnò a finanziare il restauro e l'allargamento del porto canale di Cesenatico. Spostiamoci sulla sponda opposta, dove in questa fase la città di San Marco non può contare, come sappiamo, sul controllo politico delle comunità cittadine. Avrei un caso riguardante Almissa che forse, magari se avremo tempo, avrò modo di discutere, ma mi concentro un attimo su questo riguardante Pago, l'isola di Pago. Nel 1396 la comunità degli abitanti dell'isola di Pago era riuscita a ottenere temporaneamente, perché poi appunto la decisione, il re di Ungheria tornò sui suoi passi, l'autonomia dalle istituzioni comunali e del governo della città di Zara. Non si trattava di un episodio secondario, perché sul monopolio delle saline di Pago ed il coordinamento tra le fasi di estrazione ed esportazione di questa risorsa si reggeva la prosperità del patriziato zaratino, generando un mercato che raggiungeva la costa italiana, Firenze e anche Roma,
e sfuggendo completamente al controllo di Venezia. Consapevole dei vantaggi reciproci, Pago inviò una missione diplomatica a Venezia, chiedendo un prestito di 2000 ducati per consolidare il funzionamento delle istituzioni e dotarsi di una galea armata che difendesse l'isola senza dover ricorrere alla flotta stanziata a Zara. Mi viene da dire, ecco il Commonwealth, una città, un'isola soggetta al governo del re di Ungheria che chiede aiuto a Venezia per avere una difesa armata e non dover ricorrere a una città facente parte della stessa dominazione. La risposta veneziana è esplicita e significativa. Vengono accettate tutte le richieste, esentando peraltro la comunità da forme di pegno, garanzia sul prestito, con una sola condizione. Il sale e le altre merci esportate dall'isola di Pago dovranno obbligatoriamente prendere la via di Venezia prima di essere commerciate e vendute. Poiché si legge: la volontà di Venezia è quella di attrarre beni e persone affinché utilizzino i nostri navigli e restino così sicuri e protetti. Un anno più tardi il Senato avrebbe discusso animatamente anche sull'opportunità di assumere la tutela dell'autonomia di Pago nei confronti di Zara, ma la decisione non passò solamente per 3 voti, perché si temeva a quel punto di scatenare un conflitto. L'ultimo caso che vi propongo riveste a mio avviso un'importanza del tutto particolare nello studio del commercio adriatico, in quanto richiederà anche un ulteriore approfondimento con altri archivi. Mi riferisco al tentativo da parte genovese di realizzare una muda adriatica alternativa a quella veneziana e capace di mettere in comunicazione Zara con le sponde più lontane dell'Adriatico, in particolare Tunisi, Costantinopoli e Levante. Il progetto viene messo in atto durante una fase di riacutizzazione dei contrasti tra le due potenze, come testimoniato da episodi di danneggiamento reciproco presso Cipro tra il 1390 e il 1406. Si trattò di un esperimento straordinario che cercò di trasformare Zara in un porto per il commercio internazionale nel Mediterraneo e non più solamente regionale. Grazie a alcuni rogiti sottoscritti dai notai zaratini, sappiamo che una cocca chiamata la Santa Maria, di proprietà del genovese Benedetto Grimaldi, iniziò nel 1396 a stipulare accordi societari a breve termine, le famose commende o colleganze, offrendo la sua imbarcazione e il suo gruppo di agenti a mercanti interessati a spedire le loro merci appunto a Tunisi, in particolare il porto di Sfax e a Pera. Non soltanto i riferimenti giustificativi inseriti nei contratti societari ci informano che gli accordi preliminari non furono presi a Zara, bensì a Firenze. Ma questo è testimoniato anche dal carteggio diplomatico della città di Firenze, dove figurano i nomi di questi mercanti, e quindi possiamo pensare che sia stata iniziata appunto in Toscana questa operazione proprio per tenere Venezia all'oscuro. Qui, non scendo nei particolari, trovate menzionati i mercanti che attraverso questi atti notarili stipulati a Zara sono coinvolti in questi traffici che vanno dal 1396 al 1400. La notizia però... eccomi qua. L'azione della muda genovese non si limitò al solo servizio di trasporto mercantile, ma compì azioni di pirateria e di disturbo al movimento delle galee veneziane, ed è da questo momento in poi che il Senato di Venezia interviene, nonostante sicuramente fosse già stato messo al corrente in qualche modo. Le navi genovesi del Grimaldi e il brigantino di Galeazzo Doria, che affiancò quella del Grimaldi tra il 1399 e il 1400, iniziò appunto a comparire nella documentazione del Senato senza però che il nome dei mercanti genovesi venga menzionato esplicitamente. Il 2 marzo del 1399 viene riportato che una nave armata genovese si era mossa dal porto di Zara verso Almissa, chiedendo l'autorizzazione al re di Ungheria di iniziare attività di pirateria e di corsa.
La notizia era trapelata grazie all'arresto operato a Venezia di un cittadino genovese non identificato che era giunto a Venezia con l'incarico di commissionare la fabbricazione la costruzione di un brigantino lungo 11 passi che quindi avrebbe dovuto affiancare questa piccola flotta nell'attività di corsa. Cioè i genovesi avevano tentato di nascosto di farsi costruire a Venezia navi con cui avrebbero danneggiato il commercio veneziano. Il Senato reagì sequestrando il brigantino, che già quindi era stato realizzato, le merci qui comprese, e procedendo al blocco di tutte le bollette doganali a favore dei mercanti genovesi. Nel giugno dello stesso anno la crisi toccò il suo apice. L'incursione di una cocca salpata da Venezia, ed era sicuramente quella dei Grimaldi perché abbiamo gli atti notarili a Zara del mese precedente, era riuscita a bloccare al largo di Segna il nobile Niccolò Capello che si prestava a reclutare e condurre a Venezia 50 balestrieri. Il capitano del Golfo, riunendosi al porto del Lido con altre 3 cocche armate e munite di balestrieri e lancieri, si lanciò all'inseguimento lungo tutto l'Adriatico, senza mai raggiungere questa cocca genovese. Il 22 luglio il Senato veniva informato che questa nave era stata avvistata a Modone, dove aveva recato danni alle imbarcazioni ancorate al porto, e da lì era salpata verso il Levante. Un mese più tardi, preoccupato dai costi salariali, Venezia rinunciò all'inseguimento, ordinando il ritorno del capitano del Golfo a Venezia e il congedo immediato di tutti i marinai e gli armati. Infine, a settembre, il brigantino del Doria uscì dal porto di Spalato e cominciò a danneggiare le imbarcazioni in transito tra Venezia e la costa istriana. Il capitano del Golfo fu ordinato di costeggiare una ad una tutte le isole tra Zara e l'Istria in cerca del nemico, e si deliberò in un primo momento di inviare a Zara una missione diplomatica che avrebbe comunicato l'intenzione di avviare un programma di rappresaglie contro le città di Zara e Spalato fino a quando non avrebbero smesso di dare ospitalità e riparo a queste navi. Tuttavia, il 27 ottobre, il Senato fa marcia indietro e ritira questa comunicazione, questa missione, perché troppo rischiosa politicamente. Il pericolo di un nuovo conflitto spaventava a tal punto Venezia che il governo veneziano, nell'estate del 1403, stabilisce una sanzione di 2000 ducati per tutti i patroni veneziani di imbarcazioni private che avrebbero risposto con la forza agli attacchi delle navi genovesi, senza arrendersi. La crisi ebbe termine solamente nel 1406, quando le due città stipularono un nuovo e definitivo trattato con la compensazione di tutti i danni ricevuti dalle navi veneziane. Conclusione. La forza centripeta di Venezia, questa volontà di attrarre beni e persone l'Emporio di Rialto, è a mio avviso la chiave di lettura di tutti gli interessi della politica adriatica di Venezia. Se volessimo, ed è già stato provato in un altro convegno che si è tenuto l'anno scorso a Udine, a trovare l'azione dei mercanti veneziani nei centri secondari, anche nella terraferma e addirittura nel Friuli, resteremmo sconcertati dal confronto con altri network. Ma questo avviene solamente se non prendiamo in considerazione questo fenomeno che appunto Jean-Claude Ocquet aveva già notato per il sale e che deve essere esteso a tutti i tipi di commercio che riguardavano la città di Venezia. La reazione di Venezia si compone di queste modalità che vi ho illustrato. Quando si tratta di piccole città oppure di Ancona, mostra la forza presentando la sua flotta direttamente, in altri modi cerca di utilizzare la politica doganale per spaventare o mettere in crisi i vari dominus loci che rischiano di danneggiare l'economia commerciale appunto veneziana, ma sostanzialmente Venezia cerca di non raggiungere mai lo scontro armato. Questo lo si è visto con il caso genovese, ma lo abbiamo visto a inizio relazione anche con la Dislao d'Angiò, dove si dice esplicitamente: noi non cerchiamo la guerra, però se le nostre naviglie e la nostra flotta commerciale viene minacciata, reagiremo con la forza.
Ed è questo che un po' descrive tutta la politica appunto adriatica di Venezia tra il 1358 e il 1420. Grazie. Grazie per questa densa relazione incentrata in larga misura sul concetto di repressione della concorrenza, almeno così è stato in larga parte presentato. Allora, ora è prevista una pausa di circa 20 minuti, giusto? Poi dopo riprendiamo con l'ultima relazione e la discussione finale. A tra poco allora.
Ah, sì? Allora la vedremo qua? Sì, sì. Anche domani mi pare c'è la comunicazione, la relazione di Guzman. Che sarà trasmessa. Ah. Forse dovremmo riprendere perché la pausa è stata molto lunga. L'ultima relazione di Maurizio Strano dell'Università degli Studi di Teramo, intitolata Il ruolo delle saline dalmate all'interno del sistema veneziano del sale tra 1550 e 1630, va in onda registrata. Quindi purtroppo non è potuto essere qui e quindi ha mandato la registrazione. Quindi inviterei la regia a far partire la registrazione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Maurizio Strano, ho conseguito il dottorato presso l'Università di Teramo con una tesi legata al sistema adriatico del sale in veneziano tra il 1550 e il 1648. In questo invece intervento che qui propongo, e intanto ringrazio sia l'Istituto Veneto, sia il direttore e il dottor Pedrocco per essere venuti incontro alle mie necessità, in quanto sono stato impossibilitato a recarmi purtroppo a Venezia. Ho voluto presentare una riflessione che cercasse di comprendere quella che è la dialettica politica tra le parti, in questo caso ovviamente tra Venezia e le comunità dell'Adriatico orientale, in un periodo di tempo un po' più ristretto, anche per motivi di intervento tra il 1550 e il 1630, e ho voluto prendere come esempio, come elemento chiave, il sale, argomento della mia tesi di dottorato, e merce, prodotto fondamentale a mio avviso per comprendere bene i rapporti tra le due sponde dell'Adriatico. Innanzitutto ho voluto ricostruire in primo luogo quali fossero i centri di produzione principale lungo la costa dell'Adriatico orientale. Come potete notare, ho evidenziato le saline veneziane, ma anche la presenza comunque di importanti centri che non erano sotto il controllo della Repubblica, benché o strettamente legati come Trieste, la cui produzione era indissolubile dalla realtà di Mugge e di Capodistria, oppure come nel caso di Ston, l'anticastagno, la cui produzione era totalmente rivolta verso l'entroterra balcanico e come tale si muoveva poco lungo l'Adriatico. Ho voluto anche sottolineare, perché dal mio punto di vista è uno dei tanti elementi che ho voluto far emergere dalla mia ricerca, qui lo sottolineo, il fatto che il sistema fosse più complicato di come spesso è stato abbozzato, laddove infatti non è vero che i sali si muovessero dalle saline verso i magazzini di Venezia e da qui poi ridistribuiti nelle aree di consumo, perché benché questa fosse la via principale, era presente accanto, senza neanche considerare i contrabbandi, un secondo tipo di movimenti dei sali veneziani che
era del tutto lecito e che si basava su una serie di deroghe e concessioni che per motivi pragmatici il Collegio del Sale attuava, consentendo di fatto ai sali delle saline veneziane di recarsi direttamente nelle aree di consumo e smercio senza per questo motivo dover passare dai magazzini situati appunto a Venezia. Qui infatti potete vedere le principali di queste rotte che non toccano per l'appunto la città lagunare. Per motivi di praticità ho voluto restringere la mia riflessione qui a due centri, Pago e Sebenico, molto diversi l'uno dall'altro, proprio perché in questo modo si può vedere come il sale, contestualizzato in due diverse realtà, abbia un peso diverso anche nella dialettica economico e politica tra le comunità di Pago con il Collegio del Sale e con il Senato e nel caso invece della comunità di Sebenico con il Collegio del Sale e in minor caso con il Senato. Per quanto riguarda Pago possiamo dire che questa è una realtà di piccole dimensioni che sostanzialmente si basa sull'allevamento minuto, erano presenti svariate centinaia e migliaia di capi di animali minuti, ma era anche l'elemento centrale chiaramente quello delle saline. Le saline di Pago stringono già un accordo con il Collegio del Sale e con la sua parte più esecutiva, l'ufficio, già nel 1352, ma il fatto che l'isola ricada sotto l'influenza ungherese pochi anni dopo e vi rimanga per molto tempo, congela questo accordo. E nonostante poi già dai primi del 400 Pago, come buona parte della Dalmazia, rientra nuovamente nella sfera di influenza veneziana, è pur vero che solamente nel 1487 noi possiamo riconsiderare valido l'accordo che era stato appunto stipulato oltre un secolo prima. Accordo che prevedeva come i 3/4 dei sali rimanessero in mano allo Stato, che li rilevava a un prezzo molto basso, e 1/4 invece rimanesse in mano ai privati di Pago che lo potevano smerciare in pochi punti forestieri, quindi scale forestiere che erano loro consentite. Tengo inoltre qui a sottolineare che dal punto di vista del mio approccio la dialettica tra le parti si basa spesso anche su una base, quindi su una struttura che è anche di natura economica, e in questa fase che sto analizzando il sale muta molto le sue caratteristiche. Se infatti, come ha ricordato Jean-Claude che nel 200 fino anche ai primi del 500 il sale serve a sostenere i commerci marittimi, è un incentivo che aiuta i mercanti e poi i padroni di navi a sostenere le rotte a occidente verso Ibiza, a oriente verso Alessandria d'Egitto. Quando fattori più grandi iniziano a vedere una contrazione delle rotte e quindi il sale non è più uno strumento da adoperare insieme ad altri per questa politica talassocratica veneziana, il suo peso fiscale aumenta e quindi diventa logico concentrarsi di più sulle saline adriatiche più vicine, ma che essendo sotto il controllo diretto dello Stato e soprattutto più vicine, quindi come tali con un costo di trasporto inferiore, si dimostrano essere economicamente più sostenibili rispetto ai sali mediterranei. E infatti in questo periodo che la quantità di sale minuto aumenta molto a discapito dei sali grossi che provenivano dai centri mediterranei, e voglio fare un esempio legato proprio al il rendimento economico di questi sali. Basta infatti considerare come, se noi teniamo conto che un moggio questa l'unità di misura, il cui peso oscillava in base anche alla tipologia, al peso specifico di quel particolare tipo di sale, ma era in genere intorno ai 0,89 tonnellate, però vi potevano essere significative variazioni da un tipo all'altro. Ma comunque sia, se un moggio di sale grosso, acquistato quindi nei centri di Ibiza o simili, poteva avere tra il costo di acquisto e quello di trasporto un valore tra i 5 e i 9 ducati, per essere poi smerciato a una cifra intorno ai 36 ducati. Dico intorno perché questo è il valore che si consolida dal 1609 in poi. Prima la cifra era leggermente inferiore, ma comunque con un trend in crescita, e comunque dare un profitto significativo, perché si passa da 5 e 9 ducati di acquisto a quasi 36. L'aumento dei sali minuti fu ancora più esponenziale, perché in questo arco che io sto analizzando il loro prezzo di cessione finale aumenta sempre di più, ma il loro costo d'acquisto è molto più basso. E tra tutti le saline di Pago sono quelle che
sono economicamente più redditizie, perché i sali di pago vengono acquistati e poi trasportati a un valore pari a meno di mezzo ducato per moggio di sale, per essere rivenduti a una cifra che nel 500 era intorno ai 20 ducati, andava dai 18 ai 22, salvo aree particolari, come per esempio il Polesine o simili, ma che nel 1609 viene alzato fino a 30 ducati. Di conseguenza vi è un enorme profitto che viene a ricadere nell'ereo veneziano, e per questo motivo quindi la comunità, ben conscia di questo, può sottolineare il peso strategico che ha, e lo fa ogni qualvolta debba andare a rinegoziare gli accordi che con cadenza quinquennale, ma spesso anche biennale, dovevano essere fatti tra le parti. Quali sono quindi i vantaggi che la comunità di pago riesce a ottenere o comunque sia anche a difendere nel periodo che noi qui stiamo analizzando? In primo luogo, con i sali di pago venne sostanzialmente sovvenzionata la costruzione delle mura che proteggevano la comunità e poi il rifacimento del porto. Ovviamente da parte del Collegio del Sale arrivavano anche delle sovvenzioni e aiuti a fondo perduto, sostanzialmente intorno ai 1000 ducati con cadenza biennale o annuale, dipendeva sostanzialmente dal tipo di accordo che veniva stretto. Ma altro elemento interessante, il Collegio del Sale si faceva carico di mantenere il vitto e l'alloggio dei rappresentanti rappresentanti paghesani che appunto si recavano a Venezia, e questo è un elemento molto interessante perché già qua si vede il gioco tra le parti. La comunità era povera, non aveva quindi modo di mandare i propri ambasciatori, così vengono definiti, sostanzialmente dei rappresentanti approvati dal locale conte veneziano, presso appunto di fronte al Senato, al collegio, o se lo poteva fare li poteva mantenere per pochi giorni. Era però usanza del Collegio del Sale fare in modo che questi ambasciatori, questi rappresentanti, rimanessero il più possibile, prolungando appositamente il loro soggiorno, ben consapevoli del fatto che la comunità non sarebbe stata in grado di mantenerli, e quindi era il collegio che anticipava queste somme. E questo è un aspetto interessante perché poneva la comunità che andava a tutelarsi e spesso a peronare delle modifiche ai contratti o a contrastare delle modifiche proposte dall'ufficio del Sale già in una posizione debitoria, ed era un elemento sul quale si insiste nelle carte che ho potuto consultare. Altro aspetto è però più a vantaggio della comunità stessa, è che poiché l'isola di Pago è molto povera, a differenza di altre realtà come anche vicine come Pirano, tutto il sistema di sostentamento e aiuto alla popolazione passa dal Sale. Sono infatti i profitti del Sale che consentono di pagare il medico e anche il maestro locale, i cui servizi se no sarebbero stati fuori dalla portata della maggior parte della comunità. Inoltre una buona parte dei moggia destinati a questo era poi, circa la metà, intorno al 49%, veniva invece data a singoli individui che erano registrati in apposite liste, i quali erano considerati come persone che avevano un salario davvero misero, e come tale gli si dava una parte del denaro ottenuto con la vendita del sale per poter, diciamo, integrare le loro magre entrate. E al tempo stesso tutti gli enti religiosi, quindi chiese e monasteri, ma anche ad esempio il Pio Ospedale dei Poveri di Pago, ricevevano degli aiuti economici che erano direttamente legati al sale, che come vedete venivano indicati in moggia, ma ciò non significava che la chiesa di Santa Maria Maggiore ad esempio ricevesse il moggia che qui io ho indicato, ma che aveva diritto a ricevere l'equivalente in denaro di 18 mogge di sale che erano stati poi venduti o comunque sia ceduti dagli appaltatori a acquirenti forestieri. Ovviamente, poiché il peso contrattuale della comunità di Pago era strettamente legato alla sua capacità di produzione come salina, ho dovuto anche ricostruire la produzione di questi centri, che non è assolutamente semplice, perché come ho accennato precedentemente il valore dei moggi di sale oscilla molto. Nel caso di quello di Pago era di 0,83 tonnellate, come tipico dei sali minuti che avevano in genere un peso inferiore. Infatti OK parlava di 0,81, i sali grossi viaggiavano, come ho accennato prima, invece su un peso più vicino alle 0,9 tonnellate per moggio. Ma l'aspetto fondamentale è che la documentazione di natura veneziana è estremamente avara di dati quantitativi.
E se noi ricostruiamo le esportazioni dei sali minuti verso le gabelle dalmate, notiamo che i principali sali che venivano consumati lì non erano i sali di Pago, ma quelli di Pirano nel periodo che io sto analizzando. E come potete vedere, se ancora fino alle soglie del 600 Pago, qui in grigio, compare, dopo c'è solamente Pirano, il che ci potrebbe fare pensare come l'isola si fosse avviata a una decadenza dal punto di vista produttivo nel corso del periodo da me analizzato. In realtà bisogna considerare anche la qualità del prodotto. I sali di Pago sono più pregiati di quelli di Pirano. Lo sostengono i piranensi stessi, lo sostengono i proti, cioè i periti che vengono andati ad analizzarli, lo ribadiscono i paghesani, e vi è anche un motivo logico. I sali di Pirano sono interamente comprati dallo Stato, non vi è il problema di dover trovare un acquirente, quindi i padroni si soffermano su aumentare i quantitativi. Al contrario, invece, i sali di Muggia, di Capodistria e anche di Pago, che comunque sia hanno una parte, nel caso di Muggia e Capodistria quasi totalità, nel caso di Pago comunque sia un quarto del prodotto che deve essere venduto a privati forestieri che quindi non avrebbero acquistati in caso di un prodotto di cattiva qualità, puntano molto su un sale bianco di eccellenza, e lo possiamo infatti notare come dal fatto che i sali di Pago vengono totalmente smerciati non nella Dalmazia ma nelle terre venete. Questo sia per evitare eventuali contrabbandi, le terre venete erano più lontane e si evitava che i privati di Pago con le loro piccole imbarcazioni mischiassero i sali pubblici con quelli propri, cosa che invece nelle vicinissime coste della Dalmazia potevano fare, ma soprattutto erano di qualità migliori. La stessa in realtà principale, Venezia, veniva alimentata solamente con i sali di Pago, salvo carestie o problemi di produzione temporanei. Ma in ogni caso, poiché è molto difficile capire la produzione quantitativa, ho fatto un processo di natura diversa, cioè mi sono andato a soffermare e analizzare quali fossero tutte le scale dove i privati di Pago potevano vendere lecitamente i propri sali, e come notiamo c'è un fenomeno di contrazione costante che porterà le saline di Pago e quindi i loro padroni a poter vendere legalmente il quarto dei sali solamente a Obrovazzo già dei primi anni 20 e 30 del 600, laddove invece fino a fine 400 tutti i punti che vedete segnati in questa mappa erano vendibili. E io ho notato che più aumentano queste limitazioni, più aumentano anche le lamentele della decadenza delle saline di Pago, il che ci potrebbero quindi fare pensare a un'effettiva contrazione delle saline stesse. Tuttavia questi dati non sono i soli che ho rinvenuto. Basti infatti considerare come nel 1588 il provveditore al sale inviato sostenne che la produzione fosse stata pari a 6.000 moggia annue. Il provveditore era Bernardo Polani, che è una figura molto precisa nella sua relazione, però il Polani sottolinea come in quello specifico anno la produzione sia stata nel 1588 sia stata di 6.000 moggia di sale. Questo dato però negli anni successivi venne molto generalizzato, così che si andò a parlare costantemente di un declino a cavallo del 500 e del 600, cioè quando avvengono anche, notate, le maggiori restrizioni per lo smercio dei sali dei privati, e il provveditore effettivamente Alvise Zorzi va a sottolineare come negli anni 20 del 600 la produzione delle saline di Pago fosse ormai bassissima. Tant'è che se a inizio 500 lo Stato dai sali di Pago guadagnava 100.000 ducati, al 1620 non ne guadagnava che 25.000. Considerando che il prezzo d'acquisto del sale di Pago era più che raddoppiato, ciò significava che a parità di prezzo d'acquisto vi era stata una diminuzione di quasi il 90%. Questi dati però non trovano poi un vero riscontro nella documentazione, perché se andando a indagare le informazioni sul primo 500 si nota come la produzione venisse essere indicata negli anni migliori come pari a 30.000 ducati e mai un valore intorno ai 100.000. Quindi sì, il decremento, se contestualizzato a parità di prezzo, non dovrebbe essere un decremento del 90%, ma solamente del 60%, ma vi è molto di più.
Il provveditore Alvise Zorzi viene nei primi anni 20 del Seicento, nel quale l'isola ha subito un forte processo di spopolamento, in parte invertito negli anni successivi, a causa della precedente guerra di gradisca che avviene proprio nella regione e che turba sicuramente le dinamiche produttive. Ancora però, nel 1635, il nuovo provveditore al sale inviato lamentava come la produzione di sale fosse calata a 20.000 staglia, mentre invece pochi anni prima, senza specificare quando, era stata intorno alle 80.000. Nei documenti successivi il dato viene sempre più retrodatato, come quindi se nel 500 la produzione fosse di 80.000 staglia, nel 600 di fatto di 20.000. In realtà però, andando a vedere la documentazione, si vede come già negli anni precedenti la produzione era stata di gran lunga superiore. Di conseguenza bisogna andare a capire la tipologia di fonte e il contesto. Questi anni, per i quali ne abbiamo più informazioni, cioè gli anni 20 e 30 del 600, sono anni in cui i provveditori al sale lamentano una diminuzione della produzione, ma questo è un dato che in realtà compare in tantissime relazioni, anche di inizio 500. Questo perché, riguardandomi anche alla tesi di Karl Happun, laddove vi è un settore strategico, le relazioni hanno sempre una lamentazione perenne, perché bisogna mantenere alta e viva l'attenzione su un tema che è delicato, sul quale non ci si può permettere di distrarsi, ma la relazione che viene presentata al Senato poi in realtà si discosta da quella che invece è l'effettiva situazione concreta. Karl Happun ne parla per quanto riguarda la gestione delle legni, dei legnami, che è un tema delicato. Ma anche nel sale noi possiamo notare una situazione simile, solo che però potremmo essere tratti in inganno, perché nello stesso momento, nella dialettica tra le parti, interviene anche la comunità locale, che sottolinea la perenne decadenza di essa, per rimarcare cosa? Il momento di problematico che stanno vivendo i padroni delle saline, perché possono vendere sempre di meno i propri sali privati all'estero, perché gli viene sempre più ridotto il bacino di smercio. Ma se andiamo a guardare la produzione in termini strettamente quantitativi, e quindi le carte che sono non tanto quelle presentate al Senato, ma quelle che venivano elaborate dai provveditori al sale per appunto descrivere la situazione quantitativa delle saline, notiamo una situazione del tutto differente, che io qui ho evidenziato attraverso 3 approcci. Intanto, se le saline di pago fossero state effettivamente in decadenza, non si spiega il perché tra la metà del 500, specialmente dal 1580 in poi, fino al 1620, noi assistiamo a un imponente costruzione di canali nuovi e il rifacimento di canali precedenti, laddove i canali sono fondamentali nella gestione della salina, e al tempo stesso vi sono altri 2 elementi: la costruzione del nuovo magazzino del sale e l'aumento dei cavedini. Procedendo con ordine, per quanto riguarda innanzitutto la costruzione del magazzino, dobbiamo considerare che i magazzini di pago erano ben 44 a inizio 600. Questo alimentava numerosi contrabbandi, sui quali ora io non mi soffermo, ma che portano alla decisione di costruire un magazzino unico, pubblico e centrale. Il magazzino viene costruito nei lavori di produzione a inizio degli anni 20 del 600, se non che però sono anni in cui, come avevo sottolineato, la produzione è in difficoltà perché risente delle vicende belliche della zona. Quando poi il magazzino viene a essere completato nel 1636, si dimostra come la produzione delle saline è totalmente diversa rispetto alle dimensioni per le quali il magazzino era stato tarato a inizio anni 20, per poi una costruzione sua molto lenta. E infatti noi possiamo notare che nel 1636 riesce a occupare solo e a stipare solamente metà di tutta la produzione. Inoltre, per quanto riguarda il numero stesso delle saline, noi notiamo come nel 1588 il provveditore al sale sottolinei come sono presenti 1151 cavedini, ma di questi sono inoperativi ben 209 cavedini. Nel 1638, quindi 50 anni dopo, a dispetto delle fonti che ho accennato prima, tanto le suppliche dei privati quanto le relazioni dei provveditori al sale di fronte al Senato, la produzione in realtà è aumentata, perché sono anche aumentati i cavedini da cui si estrae il sale. Sono saliti a ben 1445, con il picco poi pochi anni dopo arrivando a 1466, e in questo caso non risultano cavedini che sono inoperativi. Per quanto infine riguarda anche la costruzione dei canali,
Qui potete vedere come lo Stato investa dal 1584 fino al 1615 con dei picchi e inizi 600 decine di migliaia di ducati che corrispondono a una grande quantità di passi cubi di prodotto che vengono estratti sostanzialmente già dagli anni 90 del secolo e che porteranno a oltre 40.000 passi cubi di terreno estratti, che dimostrano una grande dinamicità delle saline stesse. A ulteriore riprova di questo, sono stati in grado di ricostruire proprio per gli anni 20 e 30 la produzione di sali di Pago e, come si può notare, la situazione in realtà è molto più complessa di quella precedentemente esposta dal provveditore Alvise Zorzi. Questi infatti, come ho accennato, faceva un paragone con la produzione realizzata nel 1588, ma generalizzandola per tutto il 500, anche ponendo, come qui ho fatto in grigio, questo dato di 6.000 moggia come la produzione media. In realtà questa non tiene conto dei sali che venivano persi a causa dei contrabbandi e quindi quelli che poi per l'essiccamento del prodotto, e quindi quelli che poi in realtà arrivavano effettivamente a Venezia erano molti di meno. Al contrario, per il periodo che va dal 1629 al 1647 io ho potuto ricostruire tutta la quantità di sale che arriva effettivamente a Venezia, quindi al netto di contrabbandi e altri effetti simili, come potete vedere la linea in blu. Su questo ho aggiunto il quarto dei sali che rimaneva in mano ai privati e, considerando come, secondo le stime prudenti dei provveditori al sale, almeno il 15% del prodotto si perdeva nei contrabbandi, notiamo come i valori degli anni 20, di fine anni 20, 30 e 40 del 600 fossero valori molto positivi, che dimostrano come appunto le saline fossero state in piena attività e anzi abbiano avuto un momento di espansione. In questo caso ci possiamo anche spiegare come proprio in questi anni si assista alla rivalità forte tra i privati di Pago e ad esempio gli appaltatori che operavano a Spalato, perché i privati di Pago, che cercavano di smerciare i loro sali anche in Macasca e Narenta, si trovavano in competizione con gli appaltatori, dimostrando quindi un quadro più complesso. La dialettica non era solamente tra Pago e Venezia, ma era anche con molte altre realtà della Dalmazia stessa, e questa vivacità, che porta ovviamente spesso anche il Collegio del Sale a schierarsi con gli appaltatori locali contro gli interessi dei padroni di Pago, dando in cambio loro però degli indennizzi economici, dimostra come queste saline fossero estremamente dinamiche e produttive, laddove invece, se io volessi accennare a un esempio di realtà complessa e decadente, vorrei soffermare sul caso di Sebenico, che qui accenna in maniera più rapida, ma perché dimostra invece una realtà in cui effettivamente le saline giungono a decadenza. Questo perché Sebenico è un centro più grande, più dinamico, e le saline sono solamente una parte della sua vivacità economica. Ma sono fonti di numerosi contrabbandi illeciti endemici che si vanno anche a collegare a una cattiva gestione da parte del Collegio del Sale delle dinamiche di Sebenico. Questo perché la comunità innanzitutto era abituata a smerciare i propri sali essenzialmente ai morlacchi, popolazioni dell'entroterra che arrivavano nelle zone di Sebenico, non proprio dentro la città, si iniziavano ad accordare e poi si giungeva al vero e proprio scambio di sale. Se non che però nel 1587 la situazione inizia ad andare verso un costante declino, perché viene revocato il privilegio che aveva la comunità di Sebenico, unico nella Dalmazia, di poter trattenere i profitti ottenuti dal sale per sostenere la propria camera fiscale. Questo privilegio viene revocato, ma il Collegio del Sale si fa carico di dover supplire agli squilibri della camera fiscale di Sebenico. In realtà non assorbirà mai bene a questo compito e la comunità si ritroverà costantemente con invii di denaro insufficienti e sostanzialmente costantemente in ritardo. Quindi accadeva che i salariati, i provvisionati, anche persone che non erano strettamente legate alle saline ma che dipendevano dalla camera fiscale, i cui introiti a sua volta derivavano dall'ufficio del sale che non pagava, si trovassero a compiere illeciti costanti che avvenivano per la maggior parte del tempo proprio grazie ai morlacchi, poiché infatti era presente una doppia unità di misura
e quindi un doppio sistema di prezzi, non era raro che gli abitanti per necessità acquistassero il sale a proprio nome e poi lo riandassero a vendere ai morlacchi lucrando sulla differenza di prezzo, e i morlacchi guadagnavano perché almeno ricevevano il sale con l'unità veneziana, che era più generosa rispetto al moggio che veniva dato ai morlacchi, che era sostanzialmente inferiore. I sali neri quindi di Sebenico, che erano anche di qualità più scadente, che avevano però un ruolo fondamentale, perché a dispetto del fatto che fossero definiti scadenti, non solamente erano molto apprezzati dai morlacchi, ma erano necessari per alcune aree dello Stato veneziano di terra. Sto pensando ad esempio al Friuli, alle zone del Polesine, dove potevano essere allocati e venduti a prezzi molto bassi, quindi queste aree di confine, fungendo anche da lotta al contrabbando, perché questi sali così concorrenziali evitavano e rendevano più facilmente riconoscibile la penetrazione via illecita di sali bianchi che provenivano da altre realtà. Nonostante quindi avessero un ruolo centrale, il fatto che non da un lato si aumentano i costi di realizzazione del prodotto, aggiunti come ho accennato prima, alla insufficienza di approvvigionamento monetario che proviene dallo Stato, e al fatto che i sali di Sebenico, a differenza di quelli di Pago, vengono acquistati a un prezzo sempre più negativo. Basti vedere qui, laddove i sali di Pago assistiamo a un quasi raddoppio, i sali di Sebenico passano da 240 soldi a moggio a solamente 180. Per questo motivo questa combinazione di fattori fa sì che le saline di Sebenico si contraggano sempre di più, al punto che noi assistiamo tra il censimento del 1588 e il censimento del 1638 alla scomparsa dei 2/3 delle saline stesse, e aspetto ancora più interessante, sono anche mutate nella loro stessa struttura. Se infatti nel 1588 la maggior parte delle saline erano saline di medie dimensioni, che quindi avevano un numero di cavedini non troppo piccolo ed erano collegate a figure molto variabili della società, praticamente a tutti i ceti, dalle persone più abbienti ai più umili, le saline che sono sopravvissute 50 anni dopo non solo sono molti di meno, ma sono strutture molto più piccole che appartengono per lo più a persone povere, in quanto ormai il ceto più abbiente si è liberato di questo investimento sempre meno produttivo e in cui i pagamenti arrivano con costante ritardo, e quindi sono diventato un mezzo secondario nell'economia di Sebenico, ma anche e soprattutto di sussistenza per i ceti più umili, e questo porta dal punto di vista globale a un danno, perché ovviamente le aree di consumo veneziane che fanno perno sui sali neri devono essere poi ristrutturate, ma modifica anche la dialettica tra le parti, laddove infatti Sebenico era stata a lungo rivale di un centro importante come quello di Corfù, anche questo produttore di sali neri, al punto che aveva cercato di interdire l'accesso dei sali di Corfioti fino a oltre il basso Adriatico. Noi assistiamo a mano che Sebenico si trasforma da centro di esportazione a centro di importazione, a un mutamento dei rapporti. Le saline infatti di Corfù diventano da antagoniste a Sebenico complementari alla vita economica della città, perché laddove Sebenico aveva bisogno dei sali neri per smerciarli con i morlacchi, lì andava a reperire via diretta, senza passare appunto dei magazzini veneziani, direttamente dalla produzione delle isole Ionie, appunto espressamente di Corfù. O infine ha ricostruito, sempre per quanto riguardava la dialettica tra le parti, un altro aspetto interessante, sempre che ci permette di capire meglio i consumi interni di Sebenico, cioè notare come nel momento stesso in cui la produzione locale andava a crollare, qui potete vedere messa in arancione, aumentavano le importazioni, ma le importazioni che giungevano da Sebenico non erano solamente dei sali neri appunto di Corfù, ma erano anche provenienti da Pirano. Quindi questo andava a significare che i sali di Pirano, nei momenti sali bianchi, andavano a alimentare i consumi di Corfù, di Sebenico, facendo sì che la produzione
fosse in qualche modo sostituita dalle importazioni stesse. E questo quindi va a dimostrare come, poiché i sali bianchi prodotti a Sebenico fossero sostanzialmente irrisori, la comunità locale normalmente si spamava proprio con i sali neri, e questo va anche a modificare un mito che è sempre stato riportato, cioè che nei centri dell'Adriatico orientale i sali bianchi fossero destinati alla popolazione costiera e quelli neri alla popolazione interna, forestiera. Questo perché la comunità stessa di Sebenico normalmente per i suoi soddisfacimenti consumava i sali neri, e questo dato, che appunto ho potuto ricostruire tra il 1633 e il 1637, lo va a dimostrare. In conclusione, quindi, possiamo sostenere come due realtà profondamente diverse come Pago e Sebenico abbiano avuto un rapporto con le proprie saline non solo diverso, ma anche che segue dei percorsi profondamente divergenti, e questo è stato dovuto non solamente al contesto economico locale, ma anche alle scelte politiche che sono state prese da parte del Collegio del Sale, laddove infatti nel caso di Pago la restrizione delle aree di accesso dei privati di Pago alle scale forestiere è sicuramente un elemento negativo e porta allo sviluppo di una documentazione archivistica imponente, di lamentazioni e di presunte crisi e penurie. Viene poi smentita da un'analisi di tipo quantitativo che dimostra come le saline fossero dinamiche e i padroni delle saline di Pago, per lo più provenienti da Zara, ancora ben inseriti in tutto il mercato del sale, non solo locale di Obrovazzo, ma fino ai primi degli anni 30-40 del 600 anche in luoghi più lontani come Magasca e Narenta. Al contrario, invece, la dinamica di Sebenico dimostra un contesto diverso nel quale scelte politiche poco sagge, basate sostanzialmente sulla diminuzione dei prezzi di acquisto, l'aumento dei controlli e d'altro canto anche la cattiva gestione delle saline stesse, ad esempio non si riuscì a sviluppare un sistema di canali efficace, portano al crollo della produzione stessa e quindi a trasformare un centro esportatore in importatore di sali, modificando quindi, come ho accennato precedentemente, anche i rapporti tra le città e le aree stesse non solo della Dalmazia, ma anche delle isole Ionie, perché un Sebenico divenuto centro di importazione non solamente si va a cessare le conflittualità che aveva con le vicine realtà, in quanto ovviamente vi era stata sempre una tensione per dove allocare i sali, ma soprattutto vede migliorare i propri rapporti con Corfù, che diventa un elemento poi strutturale dei decenni successivi. Detto questo, vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, ovviamente considerando che questo tipo di esposizione è sicuramente più complicato e anche meno godibile rispetto all'esporre del vivo, ma spero che possa essere uno spunto di riflessione, e per qualsiasi necessità o curiosità sono presente su accademia.edu e posso lasciare poi il mio recapito per mail al dottor Predocco, da dove ci possa essere uno spunto di discussione poi che nascerà in un secondo momento. Vi ringrazio ancora. Sì, diciamo una relazione anche questa molto molto densa e piena di dati nuovi, Peccato, diciamo, non poterla discutere in presenza. Inviterei quindi i relatori di questo pomeriggio a venire qui al banco per rispondere alle domande. Allora, intanto volevo... è una domanda a Francesco Bettarini. C'è questa novità appunto di questa Muda genovese che in concorrenza con Venezia doveva partire da Zara, comunque da città, e percorrere l'Adriatico, andare verso il Levante e verso l'Africa. E appunto tu ci hai spiegato i tentativi in qualche modo da parte di Venezia di bloccarla, di boicottarla, eccetera.
Però ecco, quello che mi chiedo, e che così un po' mi è fatto strano sentendo questa cosa, e quindi volevo da te un chiarimento, ma Venezia, come dire, non manda mai un'ambasciata ufficiale a Genova per lamentarsi di questa cosa, perché di solito la prima cosa che fa Venezia quando succedono situazioni di questo tipo è far partire un'ambasciata e cercare di chiarire immediatamente la situazione. Poi ovviamente sì, il quadro era molto interessante perché in qualche modo, come dire, si vedeva il principio che era alla base di questa gestione monopolistica dell'Adriatico, però anche come dire, i vari modi poi di elusione del principio, che potevano essere appunto le deroghe, le esenzioni, il contrabbando stesso, cioè il principio teneva, però poi c'erano tanti altri modi per interagire con questa situazione. E poi, visto che un altro spunto dalle considerazioni finali di Benjamin Arbel per quanto riguarda come dire, questi ritardi della storiografia riguardo ad una ricostruzione della fiscalità e delle strutture dell'amministrazione fiscale nel Commonwealth, nello Stato da mare, come vogliamo chiamarlo. Allora, io ho avuto modo di lavorare un po' sia, diciamo, da questo punto di vista sulla terraferma, sia sull'area adriatica. Però qui c'è proprio, dal mio punto di vista, volevo una conferma anche da chi sta studiando, da chi c'è proprio un problema di fonti, nel senso che intanto anche di gestione della fiscalità, perché mentre in terraferma, praticamente da subito, dagli anni 10 del 400, cominciano le forme di tassazione diretta, per cui c'è tutta, come dire, una gestione delle tasse dirette, e per cui ci sono le camere fiscali, e per cui ci sono gli estimi e così via. Nello Stato da Mar, da quello che so io, non ci sono queste forme di tassazione diretta, ci sono soltanto le forme di tassazione indiretta, e per quello che poi io ho potuto, però volevo delle conferme, sto soltanto facendo dei ragionamenti, per quello che ho potuto vedere per esempio a Spalato non ci sono proprio fonti, ci sono cenni, qualcosa, però non ci sono fonti per poter studiare in profondità questi aspetti di natura fiscale. Inizio? Come preferisci? Allora, per quanto riguarda questo esperimento di muda genovese, che dura comunque 4 anni, fallisce, poi è un esperimento isolato per quanto mi risulta, sono stato sorpreso anch'io di non trovare in Senato l'invio di ambasciatori a Genova. Però è vero anche che ci troviamo in un momento in cui cioè l'oggetto delle missioni diplomatiche a Genova non riguardano mai queste appendici isolate dell'Adriatico, ma riguardano Cipro, dove in quel momento è in atto un vero e proprio danneggiamento reciproco molto accentuato. Non ho detto che negli stessi anni di questa muda genovese, cioè da 1396 al 1400, a Monaco viene sequestrata una galea veneziana, una nave veneziana, non una galea, e è arrestato un patrizio veneziano. E l'unica cosa che ho trovato è che viene inviato, però non a Genova, ma direttamente a Monaco da un consorte della famiglia Grimaldi, che è appunto proprietario della galea, per trattare la liberazione. Viene da pensare che semplicemente sia dovuto a un'accortezza per non tornare, siamo ancora all'indomani della pace di Chioggia, 10-15 anni dopo, per non tornare subito a uno stato di guerra, ma cercare di trovare altre soluzioni. Penso che l'imposizione di una multa di 2000 ducati per chiunque facesse resistenza agli eventuali attacchi dei pirati genovesi sia una prova eclatante di questo. La seconda cosa mi chiedevi?
principio e le deroghe al sì, principio. sì, ecco le deroghe, giusto. Allora, per quanto riguarda, anche se, come appunto avevamo già parlato, devo ancora affrontare il fondo delle grazie e privilegi, che comunque i registri per la seconda metà del 300, come mi informavi, sono anche di difficile lettura. Il Senato presenta alcune esenzioni e privilegi, ma non sono molti e sono di due tipi. Uno ai signori, specialmente Malatesta, ma anche i Polenta di Ravenna e anche i podestà delle città pugliesi. Ci sono delle esezioni proprio su questo obbligo di portare le merci a Venezia, ma specialmente si tratta di spostamenti o di biade o di vino o di olio, dove si evita di imporre a queste città di trasportare le merci prima a Venezia e poi di acquistarle là. E il secondo caso è per tutti i mercanti, anche forestieri, che da Venezia hanno perso il carico per eventi fortuiti durante la navigazione o perché si sono rovinati, specialmente prodotti tessili, per altre ragioni. Viene consentito loro di riportare le merci a Venezia senza ripagare il dazio. Queste sono gli unici due tipologie di esenzioni che ho trovato nel Senato, ma aspetto di avere altre risposte dal secondo fondo. Sì, difatti c'è veramente una mancanza, forse una mancanza di interesse da parte degli storici di occuparsi della fiscalità, che è sempre molto complessa e complicata. Nel caso di Cipro, che conosco meglio, abbiamo provato Gilles Weinstein, con Gilles Weinstein di studiare un documento ottomano molto, molto importante, cioè i turchi, cioè i cosiddetti turchi, dopo aver conquistato Cipro, cercavano di mettere in ordine, insomma, tutto questo soggetto della fiscalità, e a prima vista si ha l'impressione che qui abbiamo una bella lista delle imposte fiscali ai tempi dei veneziani, perché loro dicono ai tempi dei veneziani era così, da ora in poi facciamo questo, ma la terminologia che loro usano riflette una grande difficoltà da parte loro di capire il sistema precedente, e siccome loro stessi hanno distrutto gli archivi locali e apparentemente non avevano anche fonti umani, persone che potevano dare informazione anche sui nomi di vari, cioè loro i nomi paiono tutti storti in qualche modo. In alcuni casi siamo riusciti a indovinare di che tipo di imposta si tratta, in molti altri era impossibile sapere di cosa si tratta. E questo riguarda sia la fiscalità, diciamo, la vecchia la fiscalità signorile, sai, se riguardava i contadini nei villaggi, e le imposte indirette dei vari dogana e così via, cioè perché ogni prodotto, ogni tipo di merce aveva talvolta una fiscalità diversa. Per quanto riguarda le imposte dirette, a Cipro c'era, cioè la Venezia ereditava dal regime precedente
quello che chiamavano le rate. Cioè, erano 2 rate di 10% di ogni tipo di rendita. Non riguardava i contadini, ma degli abitanti delle città, soprattutto rendite fondiari, di proprietà fondiaria, senza eccezioni, cioè terre istituti ecclesiastici oppure dei nobili e tutto, insomma, tutti dovevano pagare queste 2 rate. Cioè, ma questo si sa, è semplice e non c'è problema, ma per tutti tipi di fiscalità, soprattutto che riguardano il movimento di merci, importazione, esportazioni, lì è molto, siamo ancora molto indietro in questo campo, e non so per la Creta, forse ci sono i colleghi che sanno più di me, ma io non mi viene in mente niente che è stato fatto come un lavoro sistematico, sì, in questo campo. E tu dici che anche in Dalmazia è un po' così, allora... No, io da quello che ho visto su Spalato, cioè non ci sono proprio le fonti per fare una storia dell'amministrazione fiscale, delle strutture fiscali. Cioè, c'è qualche registro di gabelle, c'è qualche... però poca roba, cioè si riesce a... non so, a Dubrovnik, adesso non ho idea, non so in qualche altra città, però per quello che avevo visto io ho lavorato in passato, per esempio, a Treviso, Fondo degli Estimi, Camera Fiscale di Treviso, e lì ci sono chilometri e chilometri di documentazione su queste tassazioni diretta e con anche una catasticazione, poi disegni, e man mano che si va avanti, tutto questo non lo trovi, io almeno non l'ho trovato nello stato a Spalato, nello stato d'Amara. Non so se sia una cosa generale o sia una cosa particolare, ecco. Ma io posso aggiungere soltanto per esperienza indiretta che tassazione sui beni immobili non è presente nelle città dalmate per quanto riguarda almeno fino alla metà del 400. Poi esistono registri doganali e si vede che erano magari sono andati perduti. Per Ragusa ne sono rimasti 2, mi pare, di ricordare, di registri doganali, uno della fine del 300 e uno del 400 insieme agli statuti, ma aggiungo un piccolissimo contributo, almeno per l'età moderna, perché non so se per il Medioevo si siano conservati i dispacci dei rettori, in che misura, però sondando bene i dispacci dei rettori, dei provveditori, dei sindaci inquisitori nello Stato d'Amar, ci sono molte descrizioni dei dazi relativi a problemi specifici nelle camere fiscali, perché questo era uno dei principali degli argomenti principali dei processi per corruzione ai rettori. Quindi nel mio piccolo ho cercato di parlarne l'altro giorno, ma effettivamente la sensazione che, scorrendo questa documentazione di carattere epistolare, che spesso ha degli allegati molto importanti e molto trascurati, si riesce a ricostituire, magari non allo scopo di fare un lavoro sistematico, cioè una monografia, ma per esempio allo scopo di fare contributi minori, piccoli articoli, si riesce a ricostruire qualcosa. Nel caso che io ho analizzato l'altro giorno c'erano dei consuntivi in cui veniva elencato, a proposito della composizione del dazio delle peschiere di Butrinto, venivano precisamente indicate le percentuali delle varie voci di cui era composto questo dazio, compresa
la percentuale che andava in signoria alla cassa pubblica, poi ovviamente molto gli emolumenti dei ministri, perché appunto il problema, almeno in quell'epoca, è la corruzione dei ministri, cioè quanto questi dazi che erano appaltati a membri delle società locali pesavano a livello di perdite rispetto al debito pubblico locale, perché una parte dei soldi andava, non si sa in percentuale generale quanto, però una parte dei soldi andava nei rivoli della corruzione minuta locale. Quindi secondo me il problema dello studio delle camere fiscali è spesso connesso a quello della corruzione, e quindi cambiando l'approccio, cioè non adottando un approccio quantitativo generale, ma piuttosto usando un approccio un po' più qualitativo e andando sui singoli casi, forse qualche informazione in più riusciremo ad avere, e quindi mettendo insieme le varie informazioni forse nel giro di qualche anno, di qualche decina d'anni si riuscirà a fare una stima del bilancio in questo senso, ecco, tra perdite e guadagni effettivi della Repubblica nelle camere fiscali. Almeno questa è una mia teoria, però non sono un'esperta, la massima esperta nella materia. No, ripartendo dalle suggestioni del bellissimo intervento del professor Arbel, sempre a proposito della redditività, lui aveva accentuato il fatto che si sottovalutano i periodi di pace, e effettivamente spesso è vero, si tende ad accentuare i periodi di guerra, perché questi anche nella narrazione della Serenissima sono sempre descritti come eventi molto traumatici, però almeno nella mia esperienza di umile storica della parte, tra virgolette, decadente dello Stato d'Amar nella Repubblica di Venezia, i periodi di pace non sono dei periodi di vera pace, cioè sono periodi di pace formale, ma più spesso assomigliano a dei periodi di tregua, perché per esempio ci sono i pirati che attaccano le navi dei commercianti, e allora mi chiede, e negli anni 30 del 600, dai documenti che ho visto io, il problema della corsa più o meno irregolare, cioè della pirateria più o meno tollerata da parte ottomana, diventa molto forte, o comunque abbastanza significativo. E allora, riflettendo, è più un commento che una domanda, ma mi chiedevo quanto il peso della pirateria, della corsa, può influire sulla redditività complessiva dello Stato d'Amar, visto che sì, c'erano le paci, però anche nei periodi di pace non erano sempre aree molto tranquille, insomma. Grazie. Sì, la ringrazio per le riflessioni anche rispetto alle possibilità di fare qualche progresso nel campo della fiscalità, e anche quella riguardante la pirateria, immagino soprattutto nell'Adriatico, no? È quello, sì, Ionio. Forse Ionio, cioè, erano più protetti perché c'era a Corfù la base della flotta del Golfo, e erano più forse capaci di agire più presto anche. Ma sì, forse è molto diverso tra, cioè, non so, Creta, Cipro, cioè bisogna forse distinguere tra le varie zone, sì, che costituiscono lo Stato d'Amar,
ma mi pare che le spese militari riguardano, nel caso di Venezia, tenere una grande flotta un po' nel Mediterraneo orientale, cioè varie parti del Mediterraneo orientale, poi la costruzione di fortezze, la fortificazione, e magari anche un po' di industria militare, non so, canoni, ovviamente navi e galee soprattutto per la flotta. E queste, senta, per esempio tra la guerra di Cipro, conclusa con la perdita di Cipro, e la guerra di Candia, abbiamo 70 anni, 75 anni, qualcosa del genere, è molto, sì. Allora, più o meno pacifici, sì. Non so se l'impatto della pirateria dal punto di vista economico è molto così significativo. Non sono sicuro, non so come si può misurare anche questo impatto, ma pensavo sempre che sì, ci sono lunghi tratti di tempo in cui anche dopo la guerra di Candia, poi un lungo periodo di pace, cioè, poi Venezia che comincia una guerra, cioè conquistando la Morea e il Peloponneso. Allora sì, insomma, sì, vale la pena di pensarci, di riflettere, insomma, in che modo ancora un fattore che è difficile di misurare, cioè il suo impatto è difficile di valutare in termini di numeri. Sì. Grazie in ogni modo. Sì. Avrei una domanda per Angelique Zavara a proposito del console della Tana. Quale fosse il livello di autonomia di questo console di fronte alla madrepatria così distante, e all'incontro volevo sapere se Venezia si sforzava di esercitare qualche controllo della sua azione. Non so se questo funziona, no. Sì, aveva un certo grado di autonomia, nel senso che era così lontano, doveva prendere decisioni immediate, come nel caso dell'attacco di questa orda. Non è che può chiedere a Venezia avere una risposta, allora sì, un po'. In alcuni periodi chiedeva l'avviso del bailo di Costantinopoli, era tra virgolette sotto la sua giurisdizione. La seconda parte della domanda? Sì, allora, siccome sì, erano così lontani, il controllo c'era, però per esempio nel caso di Romola Vallaresso, che le sue accuse sono proprio un manuale su cosa un console non deve fare, la Venezia l'ha saputo dopo la fine del suo mandato cosa combinava a Tana. Cioè, ha fatto di tutto, da imbrogli economici fino a violenze sulle donne, tutto. Tutto quello che uno con potere poteva fare. Sì, cioè, Venezia accoglie le accuse, però con un ritardo. Ci sono altre domande? No. Allora forse possiamo dirci soddisfatti della sessione di pomeriggio
e ringraziare i relatori.